Buongiorno amici di Calcio Napoli 24 e benvenuti al lungo prepartita che ci porterà alle ore 15 al fischio d'inizio di Torino-Napoli, giornata numero 14 del campionato di Serie A. Napoli in testa alla classifica, che vuole rimanere in testa alla classifica ma deve superare il Torino di Vanoli, l'allievo contro il maestro. E sì, perché Vanoli è stato il vice di Antonio Conte, in particolar modo anche all'Inter, quindi conosce bene quello che è il proprio maestro, e dal canto suo ovviamente Antonio Conte conosce il proprio allievo. Un buongiorno da Ciro Novellino e Emanuele Bernardo in cabina di regia. Grazie a tutti quanti voi che ci seguite al canale 79 del Digitale Terrestre, ma anche attraverso il nostro canale YouTube. Mi raccomando, come sempre, continuate a farlo iscrivendovi al nostro canale, like alle nostre dirette, attivate la campanellina per essere sempre aggiornati e lasciate i vostri messaggi. Un saluto a tutti quanti voi e appena Emanuele Bernardo mi dà l'ok possiamo andare subito in quel di Torino da Marco Lombardi. Ciao Marco! Ciao Ciro, buongiorno a te, buongiorno a tutti i tifosi che ci stanno seguendo. Siamo all'esterno dello Stadio Olimpico Grande Torino, siamo precisamente all'esterno del settore ospiti, caro Ciro, e non ti do ancora il via perché ti voglio raccontare un po' la situazione. Siamo nella zona proprio dinanzi al settore ospiti, i tifosi entrano qui alla mia destra, ma come puoi vedere rispetto agli ultimi anni c'è un dispiegamento di forze dell'ordine più che imponente. Hanno creato questo lungo serpentone in cui fanno entrare i tifosi a piedi e c'è un primo prefiltraggio e poi intanto ora passa anche un'auto della polizia che dovrebbe riuscire a passare qui tranquillamente, credo, ma comunque questa è appunto la situazione attualmente. Passa di qua, ce la fa. E tutti i tifosi vengono controllati prima in questo prefiltraggio e poi vengono fatti passare e entrano qui nei tornelli che sono tra l'altro strettissimi. Ti dico che nel settore ospiti qui nel gate E1 possono entrare tutti i tifosi del Napoli, quindi facciamo chiarezza, non c'è alcun divieto nel settore ospiti per quanto riguarda i residenti in Campania, ma c'è un divieto in tutto il resto dello stadio che quindi è off limits ai residenti in Campania. Per questo vi saranno controlli serrati anche negli altri settori. E in più ti aggiungo che nella curva primavera, che sarebbe la curva di fianco al settore ospiti, che è uno spicchio qui dello stadio, ma appunto poi c'è la curva primavera che è a fianco, in curva primavera c'è il divieto proprio ufficiale da parte del Torino di indossare sia maglie del Napoli, sia sciarpe del Napoli, sia vessilli azzurri. Questo divieto sarà preso alla lettera, chissà, lo scopriremo solo vivendo. Posso disturbare questo tifoso? No, non vuole venire. Comunque appena qualcuno si ferma posso disturbarvi in diretta. Salve, come ti chiami? Felice. Felice, da dove vieni? Napoli. Quindi trasferta lunga? Sì, no, lunga, diciamo normale. Normale, per il Napoli sarà questo e altro, e sì. Con te c'è anche mio figlio. Domenico mi chiamo. Domenico, la tua prima trasferta? No, è la settima. La settima, vabbè, ormai Domenico è un veterano praticamente. E tu invece sei? Giovanni. E vi chiedo al volo, prima di farvi entrare, anche se molto presto, siete fiduciosi? Dobbiamo vendicare il 3-0 di gennaio? No, vabbè, sono due partite totalmente diverse. È un'altra squadra questa qua. Speriamo bene, dai, sono molto superstizioso. Domenico invece pure tu superstizioso? Speriamo bene, sì. La partita è difficile, non è semplice come molti dicono, però secondo me possiamo avere un risultato positivo. Gol dell'ex, arriva o non arriva? Non mi esprimo su questa cosa, anche una torita, qualsiasi cosa, basta portare 3 punti a casa. Ragazzi, grazie, buona partita. Grazie, buon lavoro. Grazie mille. E quindi i primi tifosi azzurri li abbiamo sentiti, stanno arrivando piano piano, quindi man mano che arrivano poi io li fermerò. E tutto questo è stato fatto perché in primis, Ciro, ti racconto un po' la situazione. Nel frattempo arriva anche il delegato della SSC Napoli al controllo dell'ingresso dei tifosi, Alessandro Delli Paoli, che salutiamo. Ciro, tutto questo è stato fatto perché 2 anni fa, 19 marzo, qui ci fu all'esterno del settore ospiti un caos tremendo con
persone che cercavano di entrare nel settore ospite, e quindi primo caso. Secondo caso, a gennaio scorso, ricorderai, noi iniziamo il collegamento con bombe carta, fumogeni e quant'altro degli ultras che arrivavano, e poi durante la gara, Ciro, fumogeni nei pressi della porta difesa da Gollini, bombe carta e quant'altro, contestazione degli ultras contro i tifosi del Napoli in un periodo nero. C'era Mazzarri, Mazzocchi fece il suo esordio e fu espulso immediatamente dopo 30 secondi di fatto. Quindi questi due episodi consecutivi hanno fatto sì che la trasferta non fosse vietata, per fortuna, ai residenti in Campania nel settore ospiti, però il prefetto, il questore di Torino hanno preso queste misure di sicurezza ulteriori, e ripeto, difficilmente si vedono scene del genere in trasferta, però comunque per far sì che la sicurezza sia maggiore, quindi non ci sarà l'assalto all'ingresso qui dei tornelli, ma sarà tutto molto più diluito e cadenzato. Gli ultras azzurri sono in arrivo, manca almeno una mezz'ora al loro arrivo, ho sentito poco prima delle 14 dovrebbero essere sul posto, perché ricordiamo che c'è tutta una procedura legata anche alla Digos che segue appunto gli ultras in trasferta, e quindi sarà Posso disturbarti in diretta? Grazie mille. Come ti chiami? Raffaele, da dove vieni? da Milano. Quindi una mini trasferta. Io sono sempre in trasferta perché vivendo a Milano sono sempre in trasferta. Raffaele, ti chiedo, sei fiducioso per questa domenica che è azzurra? Certo, sicuramente, sempre fiduciosi. Noi, anzi, ultimamente giochiamo meglio in trasferta che in casa, perché a Milano, Torino siamo già venuti, abbiamo fatto risultato, a Milano abbiamo fatto risultato. Con l'Inter risultato. Quindi... sia con Milan che con l'Inter abbiamo fatto risultato, perciò... e oggi bisogna vincere e basta, è la capolista, deve andare via. Sì, anche perché poi c'è Fiorentina, Inter, Atalanta, Roma. Bisogna approfittare degli scontri di quelli che stanno dietro, ma noi siamo fiduciosi, scaramantici, non diciamo niente fino all'ultimo. Grazie mille. L'MVP chi può essere? Però non ti chiedo il risultato, però ti chiedo l'MVP. McTominay. E l'ex Buongiorno? L'ex Buongiorno farà una grande partita, ma non penso che segni. Niente colpo di testa? No, secondo me no. L'anno scorso ci diede un dispiacere. L'anno scorso non è il Napoli, è una di passaggio, perché il Napoli io seguo, ho 45 anni ed il Napoli lo seguo da una vita, e un Napoli così brutto come l'anno scorso, nemmeno quando eravamo in Serie C, guarda. Era come la squadra di Pro Evolution Soccer, quando fai la Master League, che c'hanno tutti i nomi scrausi. Io ho detto, ho seguito anche in Serie C il Napoli e non è così brutto. Raffaele, ti ringrazio e ti auguro una splendida partita. Grazie, ciao. Grazie mille, ciao. Buona partita. Vitto, intanto io mi sposto perché guarda alle mie spalle cosa sta accadendo, perché gli uomini delle forze dell'ordine si stanno schierando in assetto antisommossa, perché sento in lontananza, li senti anche tu Vittorio, le sirene, evidentemente la carovana dei van degli ultras è in arrivo, manca poco e c'è stato anche uno scoppio, quindi non vogliamo allarmare nessuno, però si è sentito un bello scoppio in lontananza. Noi siamo qui di fatto alle spalle penso che stiamo bene, ma giusto un minimo che non va, anche se sta la voce, siamo bene qui, quindi credo che non dovremmo avere problemi di sorta, speriamo. Magari poi quando arrivano gli ultras magari... Perché penso entreranno a piccoli gruppetti, no? Sì, sicuramente entreranno a piccoli gruppetti tutti quanti, però ripeto, io mi sono spostato per farvi avere contezza di ciò che accade. Poi appena arriva, anzi adesso mi rimetto dinanzi alla telecamera, poi quando è il momento clou mi sposto nuovamente, però sarò molto mobile, un po' alla McTominay, anche se il fisico è diverso, per partita, perché ripeto, mai come oggi c'è questa situazione di altissima attenzione sull'arrivo di tifosi del Napoli, che saranno 1500 all'interno del settore ospiti, per assistere a questa gara. Nel resto dello stadio sarà pieno di tifosi del Napoli, saranno più tifosi del Napoli che tifosi del Torino, vi dico già questo, e sicuramente c'è Ciro in onda, vieni. Ciro Novellino, proprio lui. Comunque
Ah, non si può far vedere lui, vabbè. Chi è che non si può far vedere? Saluti da Rosario, dice tu grande capisci. Rosario, Non so grande chi è. Rosario. Grande Rosario, dice Ciro, che... no, Marco, se no, sei niente, non vuole proprio d'accordo, farsi vedere. ti lascerei la linea, Sì. ovviamente ci risentiamo più tardi. Perfetto Ciro, ci risentiamo alle 14:35 direi, A più tardi. quindi come al solito, grazie Ciro. Prendiamo la linea qui all'esterno dello Stadio Olimpico Grande Torino, all'esterno del settore ospiti, ripetiamo. Siamo in questa posizione un po' desueta rispetto al solito perché, come raccontavo prima, c'è una massima allerta per quanto riguarda l'arrivo dei tifosi del Napoli, che saranno 1500 all'interno qui del settore ospiti, il gate è 1 e sono in arrivo i van privati degli ultras azzurri che popoleranno lo stadio. Nel resto dell'impianto sportivo qui di Torino c'è il divieto assoluto di ingresso ai non residenti in Campania, quindi solo nel settore ospiti sarà possibile l'ingresso ai tifosi del Napoli. Il settore ospiti sold out già da settimane. Il resto dello stadio è off limits ai tifosi residenti in Campania, ma vi dico che sarà stracolmo di tifosi del Napoli. Nel frattempo sì, stanno arrivando gli ultras e eccoli, sì, infatti magari Vitto spostiamoci un po', che secondo me non siamo graditi, noi ci mettiamo magari qui dietro e intanto auguro buon lavoro a tutto lo staff del Napoli, tutti i dirigenti. Mettiamoci un po' più, esatto, perfetto, perché secondo me là siamo proprio, vedo anche del fumo lì, se riusciamo, c'è un po' di controluce, però sì, sono in arrivo gli ultras. Grazie mille Vittorio per questa ripresa che proviamo a stabilizzare il più possibile, anche se non è facile. E venite qua, venite. Ci rivediamo dopo tanto tempo. Ciao. Trasferta, diciamo che vedo un po' di tensione. C'è un po' di casino, ma non vedo il motivo, perché? Non lo so, quale motivi ci stanno? Non lo so, sono loro che stanno facendo un casino secondo me. Non ve l'aspettavate neanche voi? Ma no, di solito sto sempre tranquillo, adesso non vedo da un anno in poi che stanno facendo un po' di casino. Come dici te? Ma effettivamente non ce l'aspettavamo, perché è stato anche una transumanza, definiamola così, tranquilla, tutto tranquillo sui treni, aerei, amici che sono arrivati con gli aerei, con le macchine, pulmini, sempre tutto tranquillo. Però è difficile, bisogna vedere cosa sta succedendo fuori. No, ma non c'è motivo di portarsi casini, non riesco a capire. Finisce, quanto finisce? No, lasciarmi stanco sul risultato. Speriamo che giochiamo bene e portiamo il risultato a casa. Ma noi ci possiamo solo augurare la vittoria, il risultato non lo sappiamo, adesso, altrimenti... Adesso è il momento di giocare pur bene, secondo me. O no? Quindi un pronostico lo fai sul bel gioco? Sul bel gioco. Sarebbe una roba positiva. Io invece per il momento ancora mi accontento della vittoria. No. Poi vediamo con la Lazio quello che succede. Per il momento la vittoria. Un saluto a tutti ragazzi, forza Napoli. Forza Napoli sempre. Grazie mille, avete sentito un bel botto in sottofondo, noi ci mettiamo un po' più defilati perché evitiamo di stare proprio in mezzo. Sì, adesso mi metto qua. Ripeto, evitiamo di stare proprio in mezzo perché sono momenti delicati, anche le forze dell'ordine ci hanno chiesto prima di essere più collaborativi possibile, scusate il gioco di parole, perché appunto, ripeto, la situazione per loro, comunque per le forze dell'ordine, è molto delicata a seguito dei fatti avvenuti 2 anni fa, come vi ho spiegato, e anche a gennaio, o meglio 2 stagioni fa e anche la stagione scorsa. E adesso sta arrivando un bel po' di gente che appunto è in arrivo e noi ci siamo appunto messi qui con tutta calma. Vi raccontavo, io mi metto un po' a 3/4 così riesco a guardare e guardiamo anche voi telespettatori. Dicevo, sono in arrivo appunto tutti gli ultras, ecco appunto, chiedono di andare con calma e di non spingere perché i
i poliziotti sono in assetto anti-sommossa, anzi magari adesso mi sposto un po', Vitto, mi metto un po' così qui, e così almeno un minimo riprendiamo l'ingresso. E i poliziotti sono in assetto antisommossa, i poliziotti sono in assetto antisommossa con caschi blu e anche come si chiama, gli scudi per evitare che ci siano problemi. Abbiamo sentito prima un bel botto legato a una bomba carta che sarà fatta esplodere. E ribadiamo come nel settore ospiti è garantito l'accesso ai tifosi residenti in Campania, mentre nel resto dei settori è vietato l'ingresso ai residenti in Campania, che quindi non potranno accedere. E tra l'altro in curva Primavera, che a fianco c'è il divieto di indossare sciarpe e magliette del Napoli, anche vessilli azzurri. Sono le ore 13:20. Adesso diamo modo anche ai gruppi ultras di entrare, sperando che non accada nulla nel corso dei controlli, anzi siamo sicuri che non accada nulla. E questo signore vorrebbe chiedere se vuole intervenire, ma non vuole. E le ultime informazioni quali sono, cari amici miei? Perché il Napoli di Antonio Conte, che ieri sera è arrivato all'hotel Air Palace di Leni per il ritiro intorno alle ore 19 circa, poi cena, tutto con molta calma, molta tranquillità, è già partito 20 minuti fa e in arriverà a pochi metri da noi di fatto, però è tutto bloccato, quindi non possiamo mostrarvi anche l'arrivo del Napoli. Dicevo, gli azzurri hanno trascorso una notte serenissima in ritiro, pochissimi dubbi, anzi forse solo un dubbio di formazione per Antonio Conte. Qual è questo dubbio? Neres al posto di Kvara o Politano. Per il momento quello che ci arriva a noi è che dovrebbero giocare Kvara e Politano, quindi Neres dovrebbe partire dalla panchina, ma Conte magari nel pullman adesso starà avendo gli ultimi confronti con Stellini e tutto il suo staff per capire chi far giocare. Ripetiamo, al momento dovrebbero giocare Kvara e Politano alle spalle di Lukaku, quindi a completare questo 4-3 che vede Meret in porto, Di Lorenzo, Rachmani, Buongiorno, Olivera, Anghissà, Lobotka, McTominay, Politano, Lukaku e Kvara. Out dai convocati Mazzocchi, che si è infortunato, problema muscolare per lui e quindi non sarà del match, quindi non potrà riscattare quell'esordio shock con la maglia del Napoli qui a Torino il 7 gennaio scorso, dove appunto ebbe davvero una bruttissima giornata. Io ripeto, continuo a girarmi ogni tanto perché cerco un po' di capire la situazione e non mi avvicino adesso ai tifosi perché, come ben sapete, i gruppi ultras non vogliono né parlare ai nostri microfoni né rilasciare dichiarazioni, quindi evito proprio di avvicinarmi, e anche perché appunto durante gli anni sono comunque, hanno sempre evitato di essere intervistati. Ma comunque chi invece si farà intervistare poi nel post partita saranno i tifosi azzurri negli altri settori che noi intercetteremo poco più dinanzi, dove poi ci sarà anche l'uscita del pullman del Napoli. Seguiremo tutto da questa postazione molto particolare che permette sia di intercettare i tifosi e intervistarli, sia di avere un occhio sui giocatori nel tunnel dello stadio che poi porta all'uscita, quindi è una postazione quasi privilegiata. E vi mostreremo tutto, ripeto, nel post partita, ma adesso siamo ancora nel pre. La situazione è comunque molto in questo momento abbastanza tesa, anzi magari mostriamo la polizia che è in atto in questo momento. Esatto. C'è un po' di muro qui per non far accedere più di una persona all'interno del settore ospite. Ripeto, è una cosa che non si era mai vista qui a Torino. Anche il tifoso di prima, Felice, ci diceva: ma a cosa serve tutto questo dispiegamento di forze dell'ordine? Vorremmo l'abbiamo spiegato, però la situazione è comunque
piuttosto delicata, perché basta un non nulla per far sì che la situazione possa degenerare. Però, ripetiamo, siamo qui in totale tranquillità. Per ora è tutto tranquillo, tranne qualche esplosione di qualche bomba carta, 2 per la precisione, però per ora è tutto molto tranquillo. Ripetiamo, siamo all'esterno del settore ospiti, che qui io ora mi sono messo con le spalle a ciò che sta accadendo, alla notizia. La notizia è qui, ovvero che c'è questa massiccia presenza di forze dell'ordine che stanno attuando questo prefiltraggio molto molto intenso e molto molto accurato, cosa che non era mai accaduta qui in trasferta a Torino. E quindi vi stiamo documentando questa che è appunto la notizia fino ad ora del giorno, con 1500 tifosi del Napoli che saranno all'interno del settore ospiti. Ora, appena poi i gruppi organizzati saranno tutti passati qui nel prefiltraggio, torneremo a intercettare i tifosi partenopei che vogliono fermarsi ai nostri microfoni. La situazione, appunto, ripeto, è un po' delicata, ma comunque noi siamo qui a raccontarvi tutto. E così come vi racconto che c'è appunto una gara che è già in corso, qui per la Serie A. Udinese Genoa 0-1, gol di Pinamonti, l'Udinese in 10 a causa dell'espulsione di Touré. Poi alle 3 si giocherà anche Parma-Lazio e poi si giocherà Torino-Napoli, e invece alle 18 Fiorentina-Inter, alle 20:45 Lecce-Juve. Chiude la giornata domani Roma-Atalanta, che ovviamente è uno scontro che interessa tantissimo il Napoli e interessa molto i tifosi azzurri, che sperano che l'Inter e la Roma possano perdere un po' di terreno in questa 14ª giornata. Conte torna tra l'altro a Torino per quanto riguarda la panchina, perché qui al Grande Olimpico, quello stadio Grande Torino, Olimpico Grande Torino, scusate, perché il 7 gennaio scorso era in tribuna a guardare la partita. Oggi invece sarà in campo ad assistere alla gara da 2 passi dalla panchina azzurra, e ovviamente darà il 100% per cercare di far sì che gli azzurri vincano. Ora dinanzi al gate qui si sta creando un agglomerato di tifosi che attende che tutto il gruppo, appunto Ultras, si unisca per poi entrare tutti insieme. Però diciamo che questa modalità di prefiltraggio sta un po' complicando e rallentando nettamente l'ingresso dei tifosi azzurri, ma davvero hanno creato un imbuto di fatto per far sì che non più di uno alla volta possano passare. Ripetiamo, una cosa mai successa, che però è stata un po' causata da quelle che sono state le vicissitudini qui all'esterno del settore ospiti nelle ultime 2 stagioni. Nel frattempo però io voglio salutare tutti coloro che stanno seguendo su YouTube. Ora do uno sguardo a voi che siete in diretta. Ciao Paola Pisano, ciao Giuseppe Grimaldi, ciao Luisa Scognamiglio, ciao a tutti. Ponete anche voi le vostre domande qui, nel frattempo in attesa che arrivo, sto sentendo cosa dicono. Praticamente la polizia sta dicendo che c'è un po' di rallentamento generale perché ci sono svariati tifosi che hanno biglietti con nominativi diversi e quindi per ora sono stati fermati. Quindi questa è la notizia che diamo, perché alcuni tifosi azzurri qui nel settore ospiti sono stati per il momento fermati prima del prefiltraggio perché hanno appunto biglietti con nominativi diversi da quello che hanno sul documento di identità. Quindi è questo il problema per ora. E tra l'altro i tifosi che sono qui alle mie spalle, li vedete, sono stati invitati adesso ad entrare dalle autorità perché vogliono che si sgomberi l'area prima che si ecco, esatto,
esatto, stiamo sentendo appunto. Sì. Stiamo appunto assistendo a questa situazione e ecco la situazione, quindi ripetiamo, è questa. Molti tifosi, adesso sentivo appunto ciò che si dicevano le forze dell'ordine, molti tifosi hanno un biglietto con un nominativo diverso da quello che hanno sul documento ed ecco che quindi si sta creando questo problema dinanzi al settore ospiti. Ciao Nando DF, subito aggressivi, dice. Quanto finisce secondo te Nando DF? Lo dico a chi ci sta seguendo su YouTube, scrivete le vostre domande. Ciao Anna Pirozzi anche ovviamente, ciao Giuseppe Grimani, ciao Sara Tazzi, ciao. Anche ciao a Drugo, che però è un tifoso del Napoli nonostante si chiami Drugo qui su YouTube. Ripetiamo, la situazione è questa al momento e di sicuro potrebbero esserci degli sviluppi imminenti perché come vedete, magari ora Vittorio mi aiuta qui alle mie spalle, guardate, c'è questo coacervo di persone che diciamo non stanno ancora entrando perché altri membri del loro gruppo, arrivano anche le guardie di finanza, la Guardia di Finanza in assetto antisommossa. La situazione sta degenerando come è degenerata nelle ultime 2 stagioni. Sì, infatti. La situazione sta degenerando come è degenerata nelle ultime 2 stagioni perché si arriva al momento dell'ingresso e poi si crea un problema. In questo caso, come hanno detto i membri delle forze dell'ordine poc'anzi, ci sono dei biglietti i cui nominativi non corrispondono ai nominativi dei documenti, quindi per ora è questo il problema. Ora gli steward stanno chiudendo il passaggio, sentiamo, e quando sentite che io non parlo è perché cerco di sentire cosa dicono sia gli steward che i membri della polizia, delle forze dell'ordine, perché ripetiamo, ci sono carabinieri, guardie di finanza e polizia, tutti in assetto antisommossa per appunto far sì che la situazione sia più sicura possibile. Ciao Mario Gentilomo, saluti da Bergamo, ciao. Dice Nicolio, oggi 02. Tomzo, la partita inizia alle ore 15, il fischio inizia alle ore 15, fra mezz'ora inizierà anche il riscaldamento dei giocatori in campo, le squadre stanno arrivando e vi daremo anche contezza di ciò. Ciao Gabriele, ciao, ti saluto dalla chat. E adesso è tutto bloccato, non fanno entrare né alle mie spalle i tifosi nello stadio né fanno passare i tifosi dal prefiltraggio, quindi la situazione è bloccata. Ripeto, hanno chiuso completamente l'ingresso, che sono queste piccole gratine gialle che sì, le vedete dall'inquadratura, sto guardando dal telefono, queste grate gialle che vedete sono state chiuse e per ora è tutto off limits perché ripetiamo, molti biglietti non hanno il nome conforme a quello del documento. Ecco, adesso dei delegati della sicurezza del Toro stanno cercando di placare gli animi e uno di questi ha detto non decidete voi, riferendosi agli ultras, e quindi c'è una mano ferma da parte sia di coloro i quali stanno gestendo la situazione da parte del Torino, ovvero i delegati alla sicurezza e anche le forze dell'ordine, ripetiamo, carabinieri, polizia e guardie di finanza. Situazione che spero non degeneri come era degenerata 2 stagioni fa e anche la stagione scorsa. Si era fatto tutto questo per evitare che ci fossero problemi e invece adesso è ciò che sta succedendo purtroppo. Ripetiamo quelle che sono le formazioni probabili che verranno schierate quest'oggi, perché gli azzurri dovrebbero scendere in campo con Meret Di Lorenzo, Rachmani, buongiorno, Olivera,
scusate se mi fermo perché provo a captare ciò che sta accadendo. Dicevo, Meret, Di Lorenzo, Rachmani, Buongiorno, Olivera, Anghissà, McTominay, Lobotka, Kvara, Politano, Lukaku. Dubbio Neres, che potrebbe essere schierato a titolare, ma io mi sento, e da ciò che ci arriva dal ritiro azzurro, mi sento di sentire e la tensione sta aumentando. Tutto ciò che non doveva succedere sta succedendo. Scusate. Tutto ciò che non doveva succedere sta succedendo, purtroppo. Una lite in atto fra uno dei tifosi e le forze dell'ordine. E ripetiamo, noi siamo qui proprio perché nel punto nevralgico per mostrarvi tutto ciò che accade. E comunque, di fatto, oltre alla questione dei nominativi, sentivo c'è qualcuno che ha la foto del biglietto e non ha il PDF o il biglietto cartaceo, quindi è questo anche un altro problema che si sta palesando, e quindi è questa un'altra situazione legata a ciò che sta succedendo qua fuori. E quindi una specie di, ecco, i tifosi dicono ora se continuiamo così non ce la vediamo la partita, dicono i tifosi, però ecco, addirittura dicono i tifosi del Napoli: non potete stracciarci il biglietto fotocopiato perché è l'unico modo per accedere. E magari mi puoi girare lo schermino? Grazie. Ok, perfetto. Comunque sì, diciamo per ora la situazione è questa e sono tutti fermi e bloccati al momento. Comunque il Torino invece si schiererà con Milinkovic, Savic, Valukiewicz, Coco, Masina, Pedersen, Vlasic, Ricci, Gineitis, Lazaro, Adams e Sanabria. Quindi questa è la probabile formazione di Manoli, che rincontra Conte dopo un bel po' di tempo. Lui è stato suo collaboratore sia, attenzione Vittorio, inquadriamo lì per favore, perché vedo che purtroppo la situazione sta peggiorando e proviamo anche vai, bravo. E vedo che la situazione sta leggermente peggiorando. Ho sentito un po' di spinte da parte dei tifosi, ma ricordiamo che le forze dell'ordine sono in assetto anti-sommossa, e infatti sì, sono in assetto anti-sommossa. C'è stato un altro scoppio, come avete potuto sentire, anche se un po' distante, e nel frattempo invece in curva Maratona, dietro, cioè di fronte a noi, c'è un'altra contestazione in atto da parte dei tifosi del Torino contro Cairo, con svariati striscioni contro di lui. Noi ora siamo qui defilati, ma comunque ecco ciò che sta succedendo, vi stiamo raccontando in maniera più lineare possibile. Ripetiamo, per chi si fosse collegato solo adesso, problemi all'ingresso del settore ospiti da parte dei tifosi del Napoli. Molti sono qui al momento fermi, non riescono ad entrare perché o alcuni dei loro biglietti hanno nominativi diversi dai documenti che presentano al momento dell'ingresso, oppure hanno i biglietti fotocopiati, quindi non il PDF originale ma delle fotocopie. E questi sono i due problemi che per il momento stanno facendo sì che l'ingresso al settore ospiti sia bloccato. Ripetiamo, c'è una presenza di forze dell'ordine
davvero straordinaria rispetto anche a quello che è il numero di tifosi che saranno presenti nel settore ospiti, ovvero 1500, settore ospiti sold out, e per ora però non si sta popolando, non si sta riuscendo ad entrare di fatto, perché c'è questo blocco all'ingresso e si è creato questo imbuto, appunto, causato da questi due problemi legati ai biglietti. Le forze dell'ordine stanno provando a fare di tutto per far sì che i tifosi riescano a passare più velocemente possibile, e ci sono tra l'altro svariati bambini anche con famiglie che non riescono a passare. E quindi per il momento sono questi appunto i due problemi. Continuo a sentire anche gli uomini delle forze dell'ordine, scusate se ogni tanto mi assento, ma ripeto, è una situazione molto delicata sia per noi sia per i tifosi, che per le forze dell'ordine, che devono cercare di mantenere tutta la calma possibile. Ecco, appunto, dicono non è normale una cosa del genere. Non è normale una cosa del genere, urlano i tifosi. E ripetiamo, la situazione non è delle migliori, anzi tutt'altro, e i problemi per il momento sono due, come dicevano i delegati qui della sicurezza: biglietti con nomi difformi da quelli sui documenti presentati, e poi biglietti fotocopiati o comunque non nei PDF. Tra l'altro c'è anche la Digos di Napoli che è arrivata adesso per cercare di sedare un po' gli animi. Eccomi, e ripetiamo, io mi avvicino di nuovo alla telecamera. C'è neanche il sole qui, per fortuna. Ok. Ecco, mi metto sempre a 3/4 per far vedere un po' tutta la situazione. Posso vedere anche, posso vedere ok, va bene, vai di qua, vai il totale, vai. Quindi devo ok, scusate perché ripetiamo, non è una situazione semplice neanche per noi. Ci siamo trovati in mezzo a questo momento molto molto delicato. Stiamo cercando di raccontarvi tutto nella massima trasparenza possibile, e ripetiamo, tifosi con biglietti difformi da quelli che la polizia e gli steward si aspettavano, e poi biglietti con nominativi diversi da quelli dei documenti presentati. Però in mezzo a questo blocco che si è creato, poi ci sono i tifosi che hanno invece il documento col nome uguale a quello del biglietto e il biglietto sul telefono in PDF, che quindi è quello che si vorrebbero gli steward. Quindi si sta bloccando, ripetiamo, tutto, perché neanche i tifosi normali, di fatto, cioè non legati ai gruppi ultra, sono rimasti impigliati in questo imbuto. Ora vedete anche bambini che sono qui presenti, e tra l'altro passano per fortuna senza problemi. Immagini che non dovevano essere, diciamo, messe in atto in questo momento, ma che purtroppo a cui stiamo assistendo, ripetiamo. Sicuramente poi
avremo anche notizie a breve sulle formazioni ufficiali fra un quarto d'ora, perché ricordiamo che c'è una gara che si gioca alle 15, seppur adesso appunto il settore ospite è semivuoto. Si sta cercando di appianare questa situazione. E davvero c'è poco da raccontare, ma le immagini parlano da sé. Avremmo voluto farvi vivere il pre-partita con le solite nostre interviste ai tifosi, ma purtroppo al momento non è possibile, perché la tensione è alle stelle. E c'è anche Maui adesso che è passato. Provo a intercettare Maui, provo a fermare Maui. Maui, che è successo? Vieni. Arriviamo, sì. Che è successo, Maui? Come al solito ci trattano come animali. Guardate qua, ci trattano, vai con la telecamera là. Ci trattano come animali. Siamo 1000 persone, io soffro di cuore, sono stato un'ora schiacciato là vicino. C'è una cosa su, con i biglietti alla mano non ci fanno entrare. Io non ho capito perché. Perché succede questo e nessuno parla? Per andare a vedere uno spettacolo, per andare a vedere la partita del Napoli, non per andare a vedere chi lo sa che cosa. Uno spettacolo, vedete? Guardate là che succede. Io soffro di cuore. Per entrare ci ho messo un'ora, 3/4 d'ora ci ho messo. È pazzesco, vabbè. Capite il motivo? Sentivo di biglietti con nominativi diversi dal documento e poi biglietti fotocopiati, dicevano. Allora, tutto questo che tu mi dici io non lo so, io so soltanto... il discorso, io tengo un biglietto regolare, ce l'ho fatto vedere qua, ho il prefiltraggio, lo facevano fuori. L'hanno fatto pure là, oltre il cancello. Quindi doppio? Sì, però poi in effetti non è che hanno controllato più di hanno fatto passare a tutti quanti come. Ma io capisco che è l'ordine pubblico, però penso che non è un ordine pubblico questo. No, infatti hanno fatto peggio in realtà. È peggio, no, ma ci sono dei bambini e cose veramente schiacciati. Un imbuto. Sì, ma poi ci stanno la polizia con tutti quei a parte con i caschi e con le visere, i scudi e roba vari. Non lo so, è assurdo. Se riprendi con la telecamera, guarda è pazzesco. Vabbè, comunque, che ti devo dire? Parliamo un poco di... Innanzitutto mi dispiace che ti sei adirato, anzi perché giustamente eri lì schiacciato. Quindi... Esatto, schiacciato. Non è una cosa normale, no. Sicuramente. Allora, niente. Aspettate che ti tengo ancora altri amici che stanno ancora là. Sì, penso che li aspetterai prima di entrare, no? Sì, ma stava dietro di me, non so però che fine ha fatto, veramente. Comunque, sulla partita sei sfiducioso? La partita, sì, sono sfiducioso, ma io come tutte le volte che ci incontriamo e tutto, per me c'è un allenatore che mi dà fiducia al 100%, perciò giochiamo da Napoli. L'unica cosa che io ti faccio un appello ai tifosi è che quando pure siamo sullo 0-0 un primo tempo e non è che creiamo molte occasioni, ma aspettiamo, abbiamo pazienza, perché quest'anno facciamo questo campionato e l'importante è portare il risultato a casa. Ma 1-0, 2-0 o con un tiro a porta e vinciamo, l'importante è vincere. Questo è il mio motto e il motto di tutti i tifosi, penso. Vero? E speriamo che la situazione si plachi. Speriamo che la situazione si plachi, sì, ma io spero che prima o dopo prenderanno provvedimenti a livello che si tranquillizza un poco tutto. Comunque far entrare 1000-2000 persone in questo stato, secondo me è incredibile, è pazzesco. E tu alla fine come sei riuscito poi a divincolarti? Vabbè, l'esperienza ci sta, un po' di esperienza. 50 anni quasi praticamente di trasferta. Esatto. E niente. Riposo, rilassati, perché ti ho visto come mai prima, non ti avevo mai visto così, giustamente. Sì, è perché io quando vedo poi le cose storte, ragazzi, per me è assurdo. Paradossalmente si è fatto peggio forse. Sì, perché poi la migliore cosa sarebbe, per quello puoi vivere, come lo dico a tutti qua,
L'importante è entrare nello stadio, invece di fare, addirittura io aprirei i cancelli alle 10 del mattino, perché una volta entrato nello stadio non succede più niente, invece di camminare per una città, vai a un bar e non sai a chi trovi, che la partita sta alle 3, aprite alle 10 cancelli, così uno già vuole stare tranquillo, va allo stadio, si siede, si piglia una bibita, una cosa e sta tranquillo, quella sarebbe la cosa ideale, ma in tutte le partite dovrebbero fare questo. Poi voglio lanciare un appello a tutti i tifosi, secondo me, d'Italia. Questa discriminazione che fanno contro di noi per le trasferte chiuse, tipo per esempio Roma con la Lazio, Bergamo, Udine, sarà di sicuro e altre cose. Cioè, la cosa è una cosa pazzesca, ci avete fatto fare le teste del tifoso, ormai siamo schedati tutti quanti, ma non ho capito con le telecamere non è facile per voi che uno può identificare, diciamo, queste persone che poi alla fine tra virgolette non sono tifosi, perché si creano da feruglie e problemi, però a vietare una partita, a vietare uno spettacolo, mi domando il perché. Questa è la cosa assurda. Cioè, per esempio, la stessa cosa mi ha chiamato un amico di Asti, ha avuto un lutto, teneva 5 biglietti di tribuna, ha detto Maui, se vuole andare qualcuno glielo regalo pure via. Non glielo può passare il biglietto, non gli può passare il biglietto, non si può fare il cambio nominativo, ma è normale una cosa del genere, è uno spettacolo. Allora non lo so, io comunque farei un appello a tutte le tifoserie d'Italia, Serie A, Serie B, Serie C, Serie D. Una domenica, basta una domenica agli stadi vuoti, vi faccio vedere come cambiano le leggi, sono convinto di questo, come anni fa, 40 anni fa ero convinto che con gli steward che succedevano i tafferugli sugli spalti, in Inghilterra mettevano gli steward, hanno messo in Italia, i tafferugli sugli spalti non stanno succedendo più, allora dico, basta una domenica, tutti i tifosi d'Italia, di Serie A, Serie B, Serie C, Serie D, tutte le categorie, per rispetto di chi segue la passione, chi segue la propria squadra. Non entriamo allo stadio, rimaniamo fuori dagli stadi. Quando vedranno lo stadio vuoto diranno caspita, e chi ci paga a noi? Questa è secondo me è la soluzione, perché è assurdo che mi devono vietare andare a vedere o devo chiedere il piacere a uno sponsor, a un hospitality o un biglietto da un VIP, una cosa, per entrare a una partita che, ripeto, è uno spettacolo. Questa è la cosa assurda. Vabbè. Grazie Maui per tutto il tuo racconto. Come sei venuto in macchina? Come è andata la trasferta? Oggi abbiamo preso l'aereo ieri sera e poi stasera abbiamo il treno. Sì, no, 1000 km. Per una volta tranquillo. 2000 km era un po' pesantuccio. Voglio fare un appello al solito amico Roberto e Albertino e poi agli amici del Conad che stanno esatto, ragazzi, forza Napoli, alla prossima. Grazie Maui, grazie mille, buona partita e ci vediamo magari dopo. Poi Vittorio, avviciniamoci così ci mettiamo qui, proviamo a sentire anche qualche altro tifoso che vuole parlare, non so se ce ne sono, sicuro qualcuno proveremo a intercettarlo. Avete sentito lo sfogo di Maui che ha raccontato un po' ciò che è successo, però vi dico che la situazione non è poi chissà quanto cambiata, perché appunto c'è chi urla vergognatevi adesso qui dietro alle transenne qui, e facciamo vedere anche lì perché ripetiamo prefiltraggio molto accurato, troppo accurato. Hanno fatto creare questo imbuto che schiaccia tutti i tifosi, e il controllo ha visto qualcuno con biglietti con nominativi difformi dal documento,
e altri biglietti appunto fotocopiati o comunque non nel formato che gli steward pretendevano, quindi questo è stato un po' il punto che ha fatto scatenare ciò. Ma in questo blocco che si è creato c'erano bambini, donne e anche famiglie presenti qui nel settore ospiti che sono stati appunto anche loro fermati e schiacciati. Quindi abbiamo raccolto la testimonianza di Maui, che tutti conoscete, tifoso storico che segue le nostre trasferte, le nostre partite qui in prepartita da sempre, e ha raccontato cosa è successo. E ripetiamo poi che nel resto dello stadio c'è il divieto di ingresso ai residenti in Campania, e in curva Primavera, che è la curva a fianco al settore ospiti, c'è il divieto di indossare magliette del Napoli, sciarpe del Napoli e vessilli del Napoli. Quindi la situazione, ripetiamo, abbastanza, anzi più che abbastanza, è molto tesa. Per fortuna non si è ancora andati oltre, per fortuna, però diciamo che il rischio che la situazione degeneri è comunque molto molto alto, perché appunto questa volontà da parte delle forze dell'ordine di effettuare questo doppio prefiltraggio molto molto stringente ha forse peggiorato la situazione, purtroppo, perché doveva essere un qualcosa per evitare che tutto ciò accadesse, e invece sta succedendo esattamente ciò che non doveva accadere, purtroppo, ripetiamo. Noi tra l'altro siamo qui soli a raccontare tutto, non c'è nessun altro giornalista o nessun'altra TV, siamo gli unici in esclusiva a raccontarvi tutto, quindi non per piaggeria, ma credo che ancora una volta vada fatto un plauso alla nostra redazione, e in questo caso anche a me e a Vittorio Bernardo, perché appunto vi stiamo raccontando in totale esclusiva live qui dal settore ospiti ciò che sta succedendo. Nel frattempo, proprio alle mie spalle è in atto un colloquio fra la Digos e alcuni rappresentanti dei gruppi Ultras, che comunque in qualche modo devono cercare di mediare fra le parti e far sì che la situazione non degeneri, ripeto, perché per ora non è degenerata, però basta sempre un'inezia a far sì che una scintilla, e a far sì che tutto poi tutto peggiori, ma speriamo che ciò non accada assolutamente. Sono le ore 13:57, fra pochi minuti arriveranno le formazioni ufficiali, perché gli azzurri e i granata fra pochissimo si scalderanno, perché sono arrivate allo stadio le squadre. Il Napoli è partito alle 13 dall'hotel Air Palace di Leni per giungere qui allo Stadio Grande Torino. Io vi ricordo ancora che ci sarà la live reaction di Ciro Novellino con Rosa Monopoli e I Am Violet, che appunto allieteranno la live reaction insieme a Ciro Novellino, e saranno due graditissime ospiti. Alle mie spalle c'è invece il tifo ospite, ripetiamo, con molti tifosi ancora bloccati. Anzi, magari vi faccio vedere, grazie a Vittorio Bernardo, lo spicchio lì, lo spicchio là, lo spicchio del settore ospiti. Adesso lo mostriamo, così facciamo vedere anche quello che è il settore ospiti lì sopra. E la situazione è al momento è leggermente rientrata. Avvisiamo un po' tutti coloro i quali sono a casa e che magari hanno dei parenti, amici qui allo Stadio Olimpico Grande Torino. Così come vi dico che
il Napoli ha diramato la formazione ufficiale, quindi ringrazio Claudio Russo al coordinamento che ci dice che il Napoli si schiera con Meret, Di Lorenzo, Rachmani, Buongiorno, Olivera, Anghissà, Lobotka, McTominay, Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. Quindi, come vi avevo anticipato, niente Neres, e quindi ripetiamo, gli azzurri si schierano con l'11 titolare, quindi niente Neres, che sicuramente prenderà parte alla gara in corso, e lui è uno dei coloro i quali riesce sempre a dare più verve a gare in corso. Ciao, vuoi venire a dire qualcosa? No, vieni. Un Forza Napoli, neanche. Dai, vieni qua, vieni. Forza Napoli sempre. Grazie anche al papà, immagino, no, un amico. Al papà, ok, grazie al papà. Quindi vedete, ci sono anche tanti bambini, ora ne sono 2 qui, ma ci sono anche tanti altri già entrati all'interno. Però non è stata una bella situazione quella che hanno vissuto lui e altri bimbi e altre ragazze, donne, in questo imbuto che ha schiacciato i tifosi verso gli uomini delle forze dell'ordine in assetto anti-sommossa, e quindi finché non entrano tutti, di fatto molti membri dei gruppi organizzati non entrano di fatto, perché aspettano il resto delle persone facenti parte del gruppo, e quindi si crea un ulteriore blocco. Ecco, appunto, la polizia lo sta dicendo: se non entrate non facciamo passare altre persone, e quindi si crea un ulteriore blocco. È arrivata anche la formazione ufficiale del Torino. Ringrazio sempre Claudio Russo, perché la squadra di Vanoli si schiera con Milinkovic, Savic, Valukiewicz, Coco, Masina, Pedersen, Linetti, Ricci, Gineitis. Gioca anche Voivoda, poi Adams e Sanabria, che è una vera e propria bestia nera, possiamo definire così. Dicevo, gioca Voivoda, poi chissà se nei prossimi giorni potremo raccontare una retroscena su Voivoda, perché ha fatto un bel gesto nei confronti di un tifoso del Napoli, diciamo così, nelle ultime ore, quindi magari poi domani o martedì racconteremo la storia per intero, qualora ci sia data la possibilità. Però appunto fa piacere che Voivoda poi sarà in campo. Arrivano altri uomini delle forze dell'ordine, questa volta della Guardia di Finanza, con i caschi verdi in questo caso e gli scudi, e eccoli qua, arrivano altri uomini delle forze dell'ordine. Io mi sposto perché altrimenti mi esplode un altro petardo. Nel frattempo io mi sposto perché, ripetiamo, ora sono aumentati oddio santo, quello lo spara no, lo spara gas lacrimogeno, spara bombe, sì. Mi stavo confrontando con Vittorio Bernardo perché è arrivato un membro della Guardia di Finanza con quello che credo sia uno spara fumogeni con gas lacrimogeni, esatto, che vengono usati durante le manifestazioni contro, diciamo, le persone facinorose. In questo caso sì, la situazione, ripeto, sta pian piano, speriamo che si risolva, ma io non vedo grossi miglioramenti, anche perché sono arrivati ulteriori membri delle forze dell'ordine, con sempre in assetto antisommossa, caschi e scudi, e tutti i tifosi schiacciati. Magari prova a riprendere anche un po' più a sinistra, sì, esatto. Ok. Io se mi fermo, ripeto, è perché do spazio. Ecco, un signore anche di una certa età che dice: vedete come vengo trattato? Forse no. Ecco,
provo ad avvicinarmi, posso? Sentivo che era piuttosto... Ma è possibile che a me essere trattata così? Assolutamente ma neanche no. a Bergamo succede una cosa del genere, neanche a Bergamo fanno questo. Sì, lo so, infatti. No, più che altro No, scusami, non c'entri niente. No, lo so, l'ho vista piuttosto... Io mi ho perso mio figlio che stava in fila con me. Aspettiamo qui, speriamo che ovviamente adesso uscirà sicuramente È il tuo figlio. vergognoso, dai, ma è vergognoso, è vergognoso, è vergognoso, è vergognoso. Hai detto è l'unico stadio in cui succede. Questo è uno stadio di merda che deve essere abbattuto. Questa è la terza volta che vengo e terza volta la stessa storia. Ma perché fare questo servizio d'ordine così? Ma che ci vuole a disciplinare meglio? Ma questo è l'unico sistema. Mi confermi che quest'anno però è ancora peggio rispetto agli ultimi due? Ma assolutamente sì. Assolutamente sì. Neanche a Bergamo stiamo così. Tuo figlio è uscito intanto? No, non è uscito ancora. Anzi speriamo che la mamma non sta venendo all'interno. No, speriamo di no, perché sennò gli viene un coccolone. Per la Papua Nuova Guinea. Benissimo, speriamo di no. Quanti anni ha tuo figlio? 17. Ah, ok, vabbè. Aspettiamo che dovrebbe passare adesso, ma comunque non è normale appunto ciò che ragazzi, sta succedendo. ma è possibile una cosa del genere? No. E i poliziotti che ti guardano la fama, ma manco ci avessero preso come dei delinquenti abituali. Mi dispiace, una domenica di festa tramutata. Una domenica di festa e vieni qua, spendi soldi, aereo, nemmeno le bestie vengono trattate così. 3/4 d'ora, un imbuto si è creato. È una vergogna, bambini che stanno male, è una vergogna. È una cosa schifosa, a Torino sempre questa, è stata l'ultima, abbiamo chiuso con Torino, è una vergogna, biglietti, è tutto pagato, tutto in regola, ci stanno stringendo 3/4 d'ora, ci stanno sentendo male tutti, è una vergogna. Ciao Marco. Ciao, grazie. Giriamoci, vediamo... Posso fare una dichiarazione? 1000 chilometri, biglietto alla mano, documenti, tessera del tifoso, siamo schedati, sanno come ci chiamiamo, dove abbiamo la residenza, sanno tutto di noi, ci sono donne e bambini, guardate l'ingresso, il prefiltraggio fatto dalla polizia con i caschi antisommossa, in assetto antisommossa. Questo è un prefiltraggio di una città civile, Torino, questo è uno stato di diritto, ci trattano come se fossero le bestie, i poliziotti stanno in assetto antisommossa. Riprendete come trattano i napoletani in Italia, riprendete. Ovviamente noi diamo sfogo a tutti, però la situazione, ripetiamo, è delicata. Di fatto comunque è molto, molto brutto questa cosa che sta succedendo, perché come dicevano loro, bambini, famiglie, tutti schiacciati, non è una cosa normale. Sì, sentiamo svariate urla provenire da dietro appunto il muro di forze dell'ordine. Vedono anche un tamburo, lo vedete anche voi, un tamburo che sventola. Il signore dice a Zappala sì. Tra l'altro il figlio del signore ancora deve passare. Diciamo il figlio del signore, cioè il signore è ancora lì, il signore di prima, il figlio 17enne ancora deve passare, quindi non è normale tutto ciò che sta succedendo, perché gente che ha perso appunto amici e parenti. Sentiamo qui, vabbè, sono messi davanti a noi, però non fa nulla. Ecco, ora ci liberano la visuale, per fortuna. Non è un bello spettacolo, non è assolutamente un bello spettacolo, non è normale ciò che sta succedendo, perché l'avevamo detto già da 2 ore fa, quando vi siamo collegati, che c'era questa massiccia presenza di forze dell'ordine per ciò che era accaduto 2 stagioni fa e la stagione scorsa, perfetto, ma da qui a creare questo imbuto e schiacciare bambini e donne e i tifosi stessi, perché comunque non è che se i bambini non possono essere schiacciati e gli adulti no, però peggiora la cosa il fatto che ci siano anche bambini. E comunque dicevo, si è creato questo imbuto, tutti schiacciati per cercare di far passare solo chi ha i requisiti, ovvero il biglietto intestato al proprio
documento, ma in effetti poteva essere gestita in maniera migliore questa situazione. Tra l'altro sono le ore 2:10 e il settore ospiti di fatto è quasi vuoto ancora, perché sono tutti qui fra questa zona qui e al dietro al cordone che si è creato. Ma comunque la formazione ufficiale del Napoli è quella che vi avevo già detto già da ieri sera. Continuano le proteste e dicevo, la formazione ufficiale, ecco, dice il tifoso si può fare questo per entrare in uno stadio. Abbiamo raccolto le testimonianze di qualcuno. Chiedono di aprire il biglietto per fare prima. Tra l'altro, ecco che no, vabbè, c'è qualcun altro che è il nostro fedelissimo, però è infuriato, anche lui non vuole parlare. Però ripeto, la situazione è molto delicata, quindi non voglio neanche andare troppo a inserirmi per essere delicato. E no, vabbè, non vuole parlare, vedi, troppa la rabbia, e ora stanno cercando di entrare il più velocemente possibile all'interno dello stadio, anche perché sono le 2:10, fra 50 minuti c'è il fischio d'inizio e dispiace purtroppo che stia succedendo tutto questo. Ripeto, vedo ancora tantissimi e tantissimi tifosi dietro alle nostre spalle e la situazione è davvero poco carina. Detto questo, io continuo a raccontarvi tutto ciò che accade qui live, sperando sempre che non degeneri poi il tutto, ma siamo certi che non degenererà. Ancora intanto e ci sono i bambini, urlano i tifosi dietro al blocco e non sono cose normali, appunto, queste che stanno succedendo. Ci teniamo a dirlo e vogliamo essere chiari su questo, perché ok l'ordine pubblico, ma i tifosi del Napoli stanno subendo un trattamento pessimo e la tensione si sta aumentando piano piano e sta peggiorando sempre di più la situazione. E io sono costernato nel dovervi raccontare questo. Ripeto, avrei voluto mostrarvi le interviste solite con i tifosi, però purtroppo abbiamo raccolto per ora solo delle testimonianze di un po' di aiuto e un po' di rabbia, anzi molta rabbia da parte dei tifosi. Tra l'altro vengono poi chiusi i cancelletti del tornello ogni tanto, ecco adesso hanno chiuso di nuovo, non si capisce il motivo. Ecco, di nuovo tutto serrato e si crea di nuovo la calca qui, purtroppo. Comunque io mi metterei un po' più dietro, perché secondo me non è un buon momento adesso, secondo me. Spostiamoci un po'. Sì, bravo Vitto, mettiamoci qui perché ecco, svariati insulti. Ecco, dicono che sono stati, in napoletano si dice stroppiati, il signor ragazzo ha detto mi hanno struppiato, per dirvelo proprio così letteralmente. E tra l'altro qualcuno è passato da dietro alla camionetta della polizia e questa cosa ha fatto
alterare di nuovo tutti. Attenzione Vitto, attenzione lì, prova. Sì, scusate voi da casa, però ripetiamo, stiamo cercando di mostrarvi tutte le immagini più fedeli alla realtà possibile. Siamo gli unici tra l'altro che sono qui a raccontarvi tutto in esclusiva e ripeto, non è normale questa situazione. Tifosi fermi ancora alle ore 14:14, sono tutti non tutti, molti, che metà ormai sono entrati, il resto dei 1500, l'altra metà è bloccato attualmente dietro a questo blocco che è assurdo. Altri uomini della Guardia di Finanza in assetto antisommossa che si muovono verso questo muro di forze dell'ordine che è stato creato, e al momento non sta passando più nessuno, e tra l'altro hanno riaperto i varchi, però non è concepibile una cosa del genere, purtroppo. Incredibile, davvero incredibile. Nel 2024 succede ancora questo. Abbiamo sentito svariati tifosi in merito, e io ripeto, non mi avvicino a tutti perché per tenere la situazione più calma possibile, però coloro i quali sono venuti da noi li abbiamo fatti parlare, abbiamo fatti anche sfogare, perché stiamo mostrando appunto le immagini. Intanto alle mie spalle c'è proprio uno dei delegati della Digos di Torino che appunto è a telefono, presumo con altri funzionari della polizia, e lamentavano il fatto che i tifosi stiano spingendo, ma spingono perché purtroppo non li fanno passare. Sì. Ecco. E adesso continuo appunto a carpire informazioni, perché dicono che faranno adesso passare i tifosi con questo biglietto che loro dicono fotocopiato, ma che in realtà è un foglio credo stampato del PDF, credo, poi cercheremo di vederlo. Vogliono farli passare, metterli in un angolo e poi far passare chi è rimasto dietro a questo blocco di tifosi con questo biglietto cartaceo che secondo la polizia al momento non dovrebbe garantirgli l'ingresso, però cerchiamo di capire tutto. Quindi ora sarà fatto passare questo gruppo di tifosi e poi saranno fatti mettere in un angolo, così hanno detto i funzionari della polizia, che stavano avendo un dialogo fra di loro qui proprio alle mie spalle, quindi abbiamo potuto sentire tutto con le nostre orecchie. Però non si sblocca ancora del tutto la situazione. L'ho visto. Mi dice Vittorio che continua qualcuno a riuscire ad eludere le camionette passando da dietro. Arrivano. Ecco, si è visto adesso, dice Vittorio. Però non diciamo nulla, però se creano questo imbuto clamoroso, lasciamo stare. Però sentiamo altre urla. Qui è arrivata anche la distinta ufficiale. In panchina per il Napoli c'è Contini, Caprile, Davide Neres, Juan Jesus, Rafa Marin, Simeone, Zerbin, Gong, Spinazzola, Raspadori e Foloruscio, quindi fuori solo Mazzocchi non convocato. Lo si sapeva ovviamente. E noi continuiamo a raccontare tutto ciò che sta accadendo. Sì, proviamo a zoomare un po'. Proviamo a mostrarvi il più possibile, però sapete che la situazione è piuttosto delicata, anche per quanto riguarda i gruppi ultras che non vogliono essere
ripresi, nonostante la massiccia presenza di forze dell'ordine. A breve poi tornerò dinanzi alla telecamera. Ora vi mostro un po' quella che è la situazione, e molti dei membri dei gruppi ultras non sono ancora entrati, restano qui in attesa di varcare i tornelli che sono alla sinistra dell'inquadratura, perché attendono che i loro, diciamo, amici del gruppo passino anche loro il prefiltraggio. Tra l'altro farei notare come sia assurdo che non ci sia neanche la presenza di un'autoambulanza qui sul posto, perché potrebbe in questo momento sentirsi male qualcuno. C'è un assembramento clamoroso e non c'è neanche l'ombra di un'ambulanza, quindi è abbastanza folle questa cosa. Ovviamente sono le ambulanze dentro allo stadio, quindi qualora ne succede qualcosa ovvio che usciranno, però al momento no, però non è successo nulla, per fortuna. Anche al tornello forse vedo che c'è qualche problema. Scusate, stavo leggendo ancora la distinto. Io mi alzo sulle punte perché nonostante l'altezza neanche io riesco a vedere bene cosa succede, però sì, appena qualcuno c'è un casino esagerato, non vanno a entrare, cioè abbiamo il biglietto e tutto, ma stiamo scherzando? Grazie. Sì, abbiamo... No, noi sì, per fortuna, dice nessuno ne parla. Ne stiamo parlando noi da oltre un'ora e mezza, siamo gli unici in Italia che vi stiamo documentando questa cosa, e direi che è ora di prendere posizione, perché non è normale questo trattamento. Vorrei capire anche se gli altri tifosi, vorrei capire anche se agli altri tifosi delle altre squadre viene fatto questo trattamento, e anche altri tifosi che conosciamo non si stanno fermando perché molti sono furiosi per questa situazione. E ecco, appunto, adesso mi giro, mi metto di qua così facciamo vedere quello che succede al tornello, qui all'ingresso qua del varco. Facciamo vedere quello che sta succedendo qui. Diglielo che ci stanno trattando come delle merde, come gli animali, abbiamo pagato, nessuno ci ha regalato niente. E raccogliamo anche questa ulteriore testimonianza. È difficile anche porre domande, perché che domande vuoi porre in questo caso? Però ha ragione, col biglietto alla mano pagato non capisco per quale motivo si debbano essere trattati in questo modo. In questo modo i tifosi continuiamo a sentire appunto come ci dicano che stanno ricevendo un trattamento da bestie e da animali, dicono i tifosi azzurri. Altri problemi adesso, Vitto, andiamo a sinistra perché ora ancora la situazione sta peggiorando. Proviamo anche a far vedere il più possibile. Sì, perché ora la gente continua a spingere, i tifosi continuano a spingere, ma il blocco si è fatto ancora più consistente da parte dei tifosi azzurri, del personale della sicurezza, quindi forze dell'ordine e steward e persone della sicurezza del Torino. E vai, vieni su di me. Quello che vi stavo dicendo, ovvero che coloro i quali hanno questo biglietto cartaceo sono stati fatti passare adesso qui
e sono proprio vicino a noi, alle nostre spalle. Ovviamente non irrompiamo in questo momento perché sono momenti delicati, ovviamente. E sono le 14:24 e moltissimi tifosi sono ancora fuori, non riescono ad entrare. È una cosa che vi stiamo raccontando noi da soli in esclusiva, senza nessun altro giornalista presente. Siamo gli unici che vi stiamo dando aggiornamenti su questa situazione. Provo a capire se c'è qualcun altro che vuole dire la sua, anche se è piuttosto difficile cercare di sentire qualcuno, perché siamo in mezzo ai due fuochi di fatto fra gli ultras e la polizia. Noi però restiamo calmi come sempre. E qui guardate cosa sta accadendo vicino alle mie spalle, c'è una grossa folla che non riesce ad entrare ancora. E i tifosi appunto sono ancora bloccati lì, in questo caso alla vostra destra, alla destra delle telecamere c'è il blocco, qui c'è l'ingresso al settore, ma la situazione non si sta sbloccando ancora, tra l'altro perché molti, come sento, hanno di fatto perso i loro amici o fratelli, compagni che sono fermi dietro al blocco. Vedo tra l'altro un tifoso che vieni qua. Ok. Vedevo un tifoso che aveva un problema al braccio, però neanche lui è voluto intervenire. Quanto ho capito c'è anche qualcuno fra i vari che ha il biglietto per un altro settore, da capire a questo punto se li faranno entrare lo stesso, pur essendo residenti in Campania nonostante il divieto, o siano residenti altrove e siano rivenuti qui al settore ospiti e siano stati poi bloccati per essere portati nel loro settore. Ma comunque sono circa 10. E vi ricordo ancora che siamo all'interno del settore ospiti. E dietro di noi sta succedendo di tutto praticamente, spintoni e tifosi trattati davvero come bestie in questo caso, tra l'altro anche bambine vedo, oltre che bambini, e non si riesce a risolvere questa situazione. Io ho pagato 60 euro, hai visto come si facciano subito? Io ho pagato 60 euro. Ecco, appunto, attenzione qui. Attenzione, facciamo passare qua. Facciamo passare. Sì, facciamo passare loro. E c'è un blocco ulteriore adesso qui perché qualcun altro vuole essere portato in un altro settore. E ripeto, molti hanno anche il biglietto in un altro settore ecco appunto.
di femminicidio Che è successo? Una donna... C'è un casino, c'è la mia ragazza che piange. Hai ragione, ma anche altre bambine... Parlano di femminicidio, parlano di tutelare le donne. Lo Stato, questo è lo Stato. Schifo, la persona fanno schifo, fanno. Questo è lo Stato. Napoli, dove cazzo sta la società Calcio Napoli? Ma dove cazzo sta il presidente? È lo Stato, Questo è lo Persone Stato. che va a lavorare 3 ore per fare il biglietto e 3 ore per entrare. Siete delle merde, siete. E intanto lì abbiamo sentito altre testimonianze, la situazione sta degenerando come immaginavo, ho sentito anche delle manate sui van della polizia, sui blindati della polizia, scusate. Ecco, dice il ragazzo, a me mi hanno picchiato. Riuscirete a entrare sulle 2? Ma io non lo so, ma il discorso, ci abbiamo 3 ore per fare il biglietto, 4 ore di permesso a lavorare per fare solo un biglietto, poi entri qua una persona alla volta, ma che modi sono? Si è capito qual è stato il punto? Nessun problema, perché è sempre così, noi veniamo trattati sempre così, dove andiamo, veniamo trattati sempre così. E non è normale. Non può entrare una persona alla volta, 5.000 persone, non può entrare una persona alla volta, voglio dire io, è una cosa fuori dal limite. Abbiamo fatto 400 km, abbiamo fatto per venire qua, 3 ore per entrare. Ma stiamo scherzando? E dobbiamo ancora entrare, dobbiamo ancora entrare. Secondo me la società si dovrebbe un attimino tutelare, perlomeno i tifosi, quelli che meritano, perché non esiste, non si può ogni trasferta che andate a Empoli uguale, con la Juve uguale, tutte le trasferte che si fanno è sempre questo. Ci trattano come degli animali. Animali, non guardano in faccia alle donne, ai bambini, niente, non guardano in faccia a niente. Grazie, buona partita. Grazie a te. Sperando che riuscirà a entrare il signore. Esatto, anche io consiglierei loro di mettersi in fila e comunque stanno cercando di far passare qualcuno in un altro settore lì, ma c'è un altro blocco a quanto vedo, situazione gestita malissimo, diciamolo purtroppo. Dice lui che ha avuto una manganellata, attenzione ancora. Sentivo che ti hanno... Ma una manganellata da capo mi hanno chiamato. Per nulla, perché tu sei... Per nulla, io ero davanti, spingevano e mi hanno tirato una manganellata in testa. Ma come la stessa cosa, ma secondo voi quello è un ingresso? Ma quello è un ingresso di uno stadio, quello là. No, dico, ma neanche le galline c'entrano lì dentro lì. Quello è un ingresso di uno stadio. Hai ripreso quel lavoro lì. Sì. Quello è un ingresso secondo te per entrare nel settore ospite. Che entra neanche una persona un po' più grande e fa fatica ad entrare. Appunto, dico. È un ingresso quello, dai, ma per piacere. Dai. Grazie per la testimonianza ancora. E dietro intanto sta succedendo di tutto, magari andiamo, noi siamo tra l'altro a fianco a una camionetta dei carabinieri, però dietro al muro sta succedendo di tutto a quanto ci stanno dicendo, manganellate in testa ai tifosi. Proviamo a rassicurare anche chi da casa avrà parenti, amici qui. Sì. Comunque, ripeto, situazione assurda, folle, gestita malissimo. Ecco, lì stanno entrando i tifosi del Napoli. Guarda, ho detto, se riusciamo, esatto, a breve entreranno tutti, a breve dovrebbero entrare tutti. Lì di fatto, adesso hanno chiuso però, Ecco, il ragazzo anche a telefono, come gli animali. Sono delle merde. Un tifoso anche lui. Riprendete, ragazzi, riprendete. C'è davvero una situazione assurda. Adesso ancora lì manate sui plexiglass dietro la transenna, ma c'è un caos incredibile. Io adesso sì, infatti a breve sarà un macello, infatti io temo che dovremo stare qua un altro po', poi con Ciro ovviamente a breve ci collegheremo, ma restiamo qua almeno finché la situazione non si rappacifica. Attenzione, chiudono di nuovo l'ingresso, sono le 14:33, di fatto metà settore ospiti ancora qui fuori.
situazione gestita malissimo, ripetiamo. C'è chi fa video, chi fa vedere, magari no, attenzione qui, gente che corre anche, e chi ha perso, sto dicendo questa è una carneficina, questo non è modo di agire. Questo è lo Stato italiano. Per fare meglio hanno fatto peggio, molto no, peggio. ci sono signori che si stanno sentendo male e fanno i video, lì fanno i video. Fate i video a chi si sente male. Fate i video a chi... Grazie. Abbiamo sentito un'altra testimonianza, io mi tolgo un po' così facciamo vedere la situazione. Potrebbe pure essere purtroppo, ma noi speriamo che non succeda nulla, anche se sta succedendo purtroppo parecchio. Andiamo un po' sull'ingresso piccolino. Guardate se è modo di far stare tutte queste persone accalcate con un ingresso minuscolo di quanto sarà, 45 centimetri questa porticina, non lo so, non è normale, ripetiamo. E vi avevo detto nelle prepartita che tutte queste misure di sicurezza ulteriori erano state prese per evitare che ci fossero dei problemi, e invece purtroppo dobbiamo raccontare che è successo peggio di ciò che è successo gli anni scorsi. Sentivo, posso disturbarti? Sei quasi incazzatissimo, ti vedo. Non ti disturbo. Lui era arrabbiatissimo, aveva le lacrime agli occhi dalla rabbia, e adesso appunto anche gli altri tifosi gli stanno chiedendo di inquadrare. Lo stiamo facendo perché già da quando siamo qui lo stiamo facendo, perché non è possibile essere trattati in questo modo. E io sto ascoltando sempre le parole dei delegati della Digos, dei funzionari della Digos, perché sono appunto qui alle nostre spalle a fare un meeting, tra virgolette, per cercare di capire quello che è il da farsi, che non è assolutamente facile, lo so, da gestire, però così non si può andare avanti sicuramente, anche perché ripetiamo sono le 14:36 e mano a mano c'è tantissima gente che deve ancora entrare. Si continua, poi vedo questa unione fra gli altri settori, anche che si era paventato che qualcuno potesse entrare in un altro settore, ma per il momento la cosa non si sta sviluppando. Io continuo ad ascoltare, perché appunto pare che qualche tifoso scusate, sia andato anche in un altro settore, sia riuscito a scavalcare le recinzioni qui, quindi all'esterno, e appunto altri invece che si lamentano dicendo che ci sono altri prefiltraggi qui, altri filtraggi, e in effetti dopo essere passati lì, perché non li fanno passare non si sa. Sono tutti increduli e abbastanza sconcertati da questa situazione. Vai. E la Digos anche con le videocamere per filmare tutto ciò che sta succedendo, c'è chi è entrato e chi sta aspettando appunto che i loro amici e parenti e compagni di viaggio e di trasferta entrino. Per ora la situazione è questa, vi stiamo raccontando tutti in diretta ormai da 1:40. Siamo, ripetiamo, un po' defilati perché la situazione è quella che è e non è il caso di andare a alimentare la fiamma di questa problematica, che è assurda, e ripetiamo sta succedendo qualcosa di assurdo, perché non è possibile che
tutta questa mole di gente venga trattata in questo modo, stretta e schiacciata in questo modo. E avremmo voluto raccontare altro. Avremmo voluto raccontarvi altro e farvi ascoltare le parole dei tifosi, ma purtroppo per il terzo anno consecutivo vi dobbiamo mostrare queste immagini assurde. Vedo tra l'altro perquisizioni molto approfondite da parte degli steward una volta superato l'ingresso, quindi anche questo sta facendo rallentare tutto. E quando non parlo, perché ripeto, guardo la situazione e cerco di raccontarvi tutto, quando poi Ciro Novellino da studio è pronto, sono pronto anch'io. Esatto, ok, sì, documenteremo tutto fino alla fine, poi quando Ciro arriva saremo anche con lui, ma comunque documentiamo tutto finché non entrano tutti quanti nel settore. E comunque volevo... Ok, ho ricevuto il messaggio dalla regia, comunque restiamo qui Emanuele finché non finisce tutta questa situazione tremenda. Volevo salutare anche Simone D'Andrea che ci sta seguendo, lo saluto da Brighton tra l'altro, e lo saluto e lo ringrazio, assolutamente sì, restiamo qui finché tutti entrano, restiamo qua per vedere cosa succede. E... sentite le manate dei tifosi contro i plexiglass. Hanno di nuovo chiuso i cancelletti gialli che sono minuscoli, ripeto, io là in mezzo non passo per la mia stazza, quindi non so come sia possibile far passare i tifosi da questo buco claustrofobico, è davvero folle questa cosa. Ci sono ancora tanti tifosi dietro dietro il blocco, scusatemi, ora mi sposto. Tanti tifosi ancora dietro questo blocco, dicevamo, e tanti altri ora fermati qui perché hanno chiuso l'ingresso a 19 minuti dal fischio di inizio. Per me è una follia tutto ciò, e ancora non riescono a passare. Io resto qui, ripetiamo, resteremo qui fino alla fine di questa situazione. E poi quando Ciro Novellino sarà pronto, ho letto il messaggio Manuele Bernardo in regia, quando Ciro Novellino sarà pronto faremo un botta e risposta anche con lui, perché sono certo che vorrà dirci qualcosa anche lui da Napoli, perché so che sono in tanti ad essere preoccupati di questa situazione. Vedo anche dei bimbi qui poverini che hanno dovuto subire questo trauma, perché di trauma si tratta, trattati davvero come bestie e come animali, l'ho detto. Ecco, poi ripeto che siamo gli unici tra l'altro ad essere qui, altre tv non sono presenti, però per fortuna siamo gli unici. Posso disturbarti, caro amico mio e nostro di Calcione 24, da Di Maro ovunque, siamo qui e sta succedendo una cosa invereconda, assurda. Ma infatti io ho parlato con il comandante, purtroppo ci sono anche dei biglietti che non corrispondono in questo settore, e questo è il problema che si è creato. Ho sentito anche di nomi non corrispondenti al documento. Qui c'è stato più vari problemi, dai, poi loro giustamente faranno il loro lavoro. Tu sei rimasto schiacciato? Schiacciato, sì. Tu sei un omone, comunque non è normale, però pensa ai bambini, le donne. No, per la fortuna il comandante è stato, diciamo, professionale su questa cosa, ha fatto entrare per tutti i bambini cornegi. Li vedo adesso qui davanti. Sul nostro invito ovviamente, il comandante ha preso la situazione a cure. E ha fatto passare prima loro, li vedo qui, però sono ancora fuori. Qualcuno anziano, però alle volte quando si creano queste difficoltà problematiche bisogna anche non spingere, perché alla fine davanti tu non sai cosa trova, è da dire un punto di incontro. Dico, perché se questa fanno una carica che entra nel loro diritto, poi alla fine chi ne paga le conseguenze sembrano sempre i civili. E poi la situazione può degenerare come in questo momento, sentiamo. Sì, però diciamo che alla fine è andata tutto bene, dai, adesso prendiamoci questa bella vittoria. Speriamo. Grazie della tua testimonianza, buona partita. Forza Napoli. Grazie. Attenzione Vittorio, vieni Vittorio. Proviamo a avvicinarci un po'.
perché c'è una carica in atto, credo. Sì, c'è una carica in atto in questo momento. La situazione è tremenda in questo momento. Proviamo ad avvicinarci con lo zoom, se riusciamo. Riportano i tifosi, abbiamo visto anche noi purtroppo manganellate varie. Avviciniamoci, avviciniamoci se riusciamo quantomeno. Manganellate varie ai tifosi, anche un tifoso in sedia a rotelle, non so se riusciamo a farlo vedere, eccolo qui, un tifoso con la gamba ingessata che tra l'altro, sì, eccolo qui, che ha dovuto subire questa cosa, che ha dovuto subire questa situazione assurda. Lui come passa tra l'altro da questo buco, non si sa come, adesso lo faranno entrare da lì, spero, presumo. Tu aspetti un po', immagino, aspetti un attimo. Sì, aspettiamo un attimo per entrare perché andiamo. Non è il caso, non è caso. Però vedi, quando sono realtà più grandi come Milano, Roma, non succede perché siamo più organizzati. La stessa Firenze, nonostante che lo Stato ce l'hanno nel centro della città, chiudono quell'area, è molto più facile entrare. Purtroppo io penso che quando trovi questi stati vecchi che poi alla fine stanno nel centro della città comportano tante difficoltà. No, però vorrei vedere se i tifosi del Torino viene fatto lo stesso trattamento al Maradona. No, infatti penso proprio di no, però il problema è un altro, come si può pretendere di due buchini, non sono porte, sono due buchi. Due buchini per fare entrare due persone. Al di là poi ci sono state anche biglietti eccetera, okay. Biglietti di altri settori. Però come si fa a non fare uno filtraggio di questa maniera? Non è normale. A Napoli abbiamo, siamo in mezzo alla strada, però ci sono dei tornelli, ci sono dei passamano, dei filtraggi che sei dovuto a fare. Tanto ancora lì, vai, prendiamo. Grazie. Quello che riesce a fare la serpentina alla lavezza che si mette davanti, però. Non va. No, niente. Fortuna volle che non ci sono nessuno bambini. Sì, per fortuna i bambini sono già passati. L'hanno fatto entrare, fortunatamente. Ripetiamo, siamo qui in diretta cercando di mostrarvi tutte le immagini possibili. La situazione è degenerata come temevamo, purtroppo. Manganellate varie, cariche da parte della polizia poc'anzi, quindi intorno alle 14:42 più o meno c'è stata una piccola carica della polizia con manganellate varie, un po' così a casaccio fra virgolette, perché c'era stato un momento di grave tensione. Continuo a vedere persone che sono molto arrabbiate per questa situazione. Ciao, è un'assurdità. Ma è una cosa incredibile, dopo tanti chilometri nel 2024 fare una partita del genere, ci hanno caricato, ci hanno fatto male. Siamo persone che facciamo tanti chilometri e per la nostra squadra venire a vedere una partita del genere. Ho parlato col poliziotto, ho detto tu verresti al posto mio con un bambino. Ho detto non si può portare più, stanno facendo morire il calcio in queste situazioni, cioè non si può vivere più una partita di calcio in questo modo. Mi ha risposto per colpa di qualcuno, non so se è successo qualcosa prima, però è una situazione imbarazzante, veramente una situazione imbarazzante. Club Napoli brasiliano, forza Napoli. Salutiamoli, che tra l'altro siete i nostri ospiti spesso. Vabbè, non so se anche lui ha ricevuto una manganellata, però molti le hanno ricevute. E ripetiamo che siamo gli unici che vi stanno mostrando questo, gli unici a documentare e in qualche modo anche a denunciare questo disservizio, che più di un disservizio
è una cosa di molto grave, anzi ringraziamo tutti voi che ci state seguendo perché siete tantissimi. Arrivano anche altri poliziotti in borghese, stanno arrivando piano piano perché hanno aperto anche quell'altro cancello, adesso l'hanno richiuso. Siamo qui con svariati occhi per cercare di capire tutto ciò che sta succedendo, però non è semplice. E appunto adesso questi 4 tifosi sono passati, saranno fatti entrare in un altro punto. Facciamo vedere invece l'ingresso dei 2 piccoli varchi. Tra l'altro sono le 14:49, mancano 11 minuti all'inizio della partita ed è assurdo tutto ciò che sta succedendo. No, ma infatti volevo capire se voi che siete qua da più tempo, noi siamo arrivati un'ora e siamo rimasti un'ora fermi qua. Nell'imbuto qua. Però di solito altri settori ospiti non è così. Tra l'altro quest'anno peggio degli altri anni, purtroppo hanno avuto questa scelta scellerata di chiudere questo varco creando questo imbuto. Perché poi là fuori ci stavano spingendo e partivano pure le manganellate perché ovviamente le andavamo addosso. No, non le hanno date a nessuno. No, non le hanno date a nessuno. Hanno fatto un po' scena ma non le hanno date a nessuno per fortuna. Però mo qua, e noi entriamo a partita iniziata qua però così. Mancano 10 minuti esatti al fischio inizio. Stiamo qua più quelli là fuori, cioè quelli là fuori ci sono centinaia di persone bloccate lì con la gente che spinge, è una cosa vergognosa. Sono una persona onesta, ho pagato il biglietto e non posso entrare allo stadio. Ci sono altri bambini ancora che... Ci sono persone anziane, persone che stanno male. Ma non c'è un'ambulanza, tra l'altro. C'è un'ambulanza, c'era una persona che è stata male davanti a noi, l'hanno fatta passare a fatica. Passare anche i bambini, hanno fatto il varco e li fanno passare. Però comunque tutto il tempo che avevano prima non potevano farlo prima. Cioè io ma manco a Milano era così. Ma manco qui da un'ora siamo riusciti a passare adesso il varco lì. Mancano 10 minuti, anzi 9 adesso al fischio d'inizio. Speriamo di riuscire ad entrare. No, speriamo, entreremo, bisogna capire quando. Che ora? Entreremo, insomma. Forza Napoli sempre. Grazie. Buona partita, speriamo che entrate il più presto possibile, purtroppo. E qui si sta leggerissimamente svuotando il numero di tifosi presenti, però dietro al blocco ci dicono che c'è ancora altra gente. Altri tifosi fermi lì all'altro varco, nessuno sa cosa fare tra l'altro. Nessuno sa cosa fare, ripeto, noi continueremo a mostrarvi tutte le immagini live qui dall'esterno dello Stadio Olimpico Grande Torino, all'esterno del settore ospiti. E siamo appunto posizionati in questa zona sicura di fatto al fianco di una camionetta dei carabinieri, però la situazione dinanzi a noi è tutt'altro che sicura, anzi è degenerata nel vero senso della parola e sarà sempre peggio perché ovviamente appena c'è il fischio d'inizio, fra 8 minuti esatti, la gente che ha pagato il biglietto ed è ancora fuori per cause non loro, è ovvio che impazziranno e vorranno entrare. Mi sembra anche licito, fra virgolette, questa cosa. Anche l'affluenza qui è sempre, sta andando sempre più ad intensificarsi, scusate. E i delegati dell'ordine pubblico stanno cercando di risolvere la situazione, ma a 8 minuti dal fischio d'inizio ancora non si risolve. Ecco qua una famiglia con, falli vedere, una mamma con 2 bambine, provo a sentire la loro opinione anche. Ecco, penso che mi vediate ancora. Ecco, aspettiamo. Signora, salve, una situazione assurda. Sì, schifosa, oltre che assurda. Siamo fuori, grazie a Dio che ci hanno fatto passare dai controlli della polizia, perché sennò rischiavamo di rimanere schiacciati. Organizzata malissimo, un varco in croce che si apre, una cosa allucinante. Cioè sono le 3:05 e noi abbiamo comprato i biglietti, ci siamo fatti un viaggio, siamo arrivati qua e non si può entrare. Se vi sembra normale. Per loro che sono rimasti anche traumatizzati. Sì, è una brutta esperienza. Torino non va bene così. Voi da dove venite?
Da Napoli. Quindi grazie mille signore, buona partita, speriamo che riusciate ad entrare il prima possibile. Avete sentito anche le parole della signora con 2 figli. Intanto passa la Digos, che aveva detto, passa la Digos in mezzo ai tifosi, credo per cercare di mediare un po'. Si sono messi proprio in mezzo ai tifosi gli ispettori della Digos, che non credo si aspettassero tutto questo caos onestamente, perché è andata peggio di quanto tutti si aspettassero. Ecco, chiedono, possiamo far passare almeno i bambini, ma ovviamente senza i genitori non possono passare. Ecco, appunto, urlano i tifosi, abbiamo i biglietti, facci passare, giustamente. Sono le 14:54, 6 minuti al fischio d'inizio, sentiamo anche l'inno del Torino e guardate qui ancora quanta gente deve entrare. Io mi sono spostato perché sto facendo parlare le immagini rispetto a ciò che sta succedendo, facendo parlare le immagini per mostrarvi ciò che sta succedendo. Qualcuno prova a chiedere alle forze dell'ordine di intercedere in qualche modo, ma purtroppo è un cane che si morde la coda e non si riesce a sbloccare definitivamente la situazione. Ora credo che appena si libererà qui l'ingresso, mancano, quanti sono? 35 persone più o meno, appena si libera questo ingresso credo che faranno entrare altre persone dal blocco lì dell'imbuto, però chissà quanto ci vorrà. Vi ringrazio tutti coloro i quali vi stanno seguendo da casa, perché siete tantissimi da quello che ci dicono. Adesso li salutiamo poi uno per uno, o meglio, li salutiamo tutti quelli che stanno seguendo su YouTube, però salutiamo soprattutto coloro i quali hanno amici e parenti qui che appunto vogliono cercare di sapere come stanno i loro parenti. Ora quelli che erano stati fatti passare stanno tornando di nuovo nella nostra postazione, vedete? Quindi è un ping pong di mala gestione, direi. Quindi come al solito purtroppo chi ci rimette sono i tifosi, che sempre sono coloro i quali hanno questo tipo di problemi. Proviamo a fare un po' una panoramica anche un po' a sinistra, un po' a destra, così. Intanto sentite sotto l'inno del Torino, perché la partita sta iniziando, cari amici. Fra 4 minuti la partita inizia. Ma guardate dove sono i tifosi del Napoli, dove sono molti tifosi del Napoli, perché gran parte per fortuna è entrata. Riusciranno ad entrare? Credo di sì, o meglio entreranno tutti, però con un ritardo sicuramente, dopo essere stati fatti passare per questo imbuto strettissimo, manco fosse una fattoria di fatto. E io intanto resto sempre qui, appunto. Attenzione cosa sta succedendo lì. Attenzione. C'è un fumogeno che è stato lanciato, c'è anche una bottiglia tra l'altro, e come avevamo detto la situazione sta degenerando purtroppo. Sono delle merde! Purtroppo la situazione sta degenerando. Abbiamo anche un altro video, un'altra prospettiva che ora possiamo mandare in regia, e intanto
ho toccato qua, vedi se ho fatto qualcosa. Penso di no. Ecco, guardate, c'è un fumogeno lì a terra, lo vedete? È uno schifo, è uno schifo. Con i biglietti non ci fanno entrare, vergogna, schifo. E ecco qui purtroppo la situazione è degenerata notevolmente. Qui questo fumogeno lanciato, scontro in atto e ti chiedo anche di girarlo a Lorenzo Sorianiello se riesci, inoltrarlo. Sì. Ripetiamo, situazione davvero clamorosa. Adesso a breve avrete altre immagini, vediamo un po' quando Emanuele Bernardo riuscirà a mandarle in onda da un'altra prospettiva. Perfette davvero. Ecco qua questo assurdo quello. Vittorio ha rischiato di essere colpito in pieno, Madonna santa, ed ecco perché ci siamo messi qua, tra l'altro, per dirlo a chi è a casa, perché appunto il rischio era di ricevere una bottigliata in testa e Vittorio l'ha quasi l'ha scampata per un pelo, perché appunto per il senso di cronaca si era avvicinato a riprendere e purtroppo adesso vedete le immagini, credo che le avremo a brevissimo. La partita è iniziata, Vittorio, la partita è iniziata ore 15. Capiamo un po' quelli che sono i tempi qui. Noi ovviamente stiamo a raccontare ciò che sta succedendo qua, poi entreremo solo quando la situazione si sarà calmata. Attenzione, altra carica, scusa Vittorio, altra carica in atto. Attenzione qui. Ecco, altra carica in atto. E adesso stanno entrando tutti e sta succedendo quello che purtroppo temevamo. Ecco qui, sta succedendo quello che immaginavamo. Stanno passando tutti. Proviamo a zoomare lì perché ci sono ok, grazie Emanuele Bernardo alla regia. Sta succedendo di tutto purtroppo e siamo gli unici che vi stanno mostrando queste immagini. Guardate ancora quanta gente c'è, e qui guardate ancora quanta gente è qui. È uno schifo, davvero uno schifo. Scandaloso. Cioè, vedete bene quello che è successo, documentatevi. Come animali. Incredibile. E adesso io mi sposto di nuovo perché adesso c'è un bel po' di gente. Quante persone sono, Vittorio? Incredibile. Quanta gente c'era ancora là dietro? Almeno 300 persone. Stiamo mostrando tutto. Sì. È impossibile che annanza così. Come le bestie, dai, non funziona così. Cazzo. Fa sentire qualcuno una vergogna. Minchia, Milano in mani delinquenti per 10 anni hanno fatto finta di niente, cazzo, come le bestie siamo. Non siamo delle bestie. Vediamo anche altri. Fai un prefiltraggio, fai qualcosa, non funziona così, ma non assolutamente. E guardate adesso quanta gente, come avevamo previsto, purtroppo sta passando tutta insieme. Adesso anche altri. No, noi stiamo qui, però vedo che sta arrivando anche altri camioncini della Guardia di Finanza, perché purtroppo la situazione è quella che è purtroppo. Davvero vergogna, mamma mia, che vergogna, assurdo purtroppo. E guardate quanta gente ancora sta arrivando. Prova ad alzare un attimo quanta gente ancora c'è che deve. Dove dobbiamo entrare? Guardate dove dobbiamo entrare. Io non entro. Ma io sinceramente, guardate là. Guardate, basta che non entro. Ma a parte, ma è normale sta cosa qua? No, non è assolutamente normale. Riprendetelo.
Sì, abbiamo già mostrato. Non è normale. Tra l'altro con persone di... Siamo delle bestie, caspita, non è che siamo delle bestie. Anche con persone... Siamo venuti a vedere una partita di pallone, non è che siamo venuti a fare altre cose. Sì, infatti. Anche con persone molto adulte. Ci trattano così, ormai è un'abitudine. Ci trattano così, quando andiamo fuori ormai... Qui all'Olimpico di Torino maggiormente per questi... Assolutamente, ma noi spendiamo tanti di quei soldi per venire allo stadio, testa del tifoso e tutto, adesso ci perdiamo anche il primo tempo. La partita è iniziata da 5 minuti. Sì, certo che è iniziata. Ed è Ma non entro così, sto in coda, non mi butto là in mezzo. Vabbè, a rischio di... No, ma assolutamente. Infatti grazie comunque per le vostre parole. Sì, è assurdo. Sono le 15.04. Credo che Ciro Novellino mi senta, credo. Però, Marco, eccomi. Appena vuole. Sì, Ciro, ti sento, eccoti. Marco, ovviamente la situazione lì è quella che è, stiamo vedendo, penso che a questo punto abbiano fatto passare tutti. Ciro, c'è un tifoso che vuole intervenire, eccolo. Sì. Allora, chiamo Antonio Sannino, vengo da Forlì, nato a Napoli e penso che questa situazione sia veramente una delle più schifose viste in tutti gli anni in cui ho fatto trasferte per il Napoli, perché non c'è motivo per chiudere le porte ai tifosi che sono venuti qua come me col biglietto e la carta d'identità per vedere la partita in modo ordinato e per tifare la propria squadra e per tifare i propri colori. Io la penso così. Grazie mille. È assurdo proprio. Abbiamo già mostrato tutto per fortuna, però vedo che gli animi sono super accesi. Stanno aprendo anche lì dietro intanto. Ciro, mi senti? Credo stanno aprendo anche un altro varco molto più grande. Sta succedendo di tutto, veramente mai ci saremmo aspettati una cosa del genere. Stiamo riprendendo tutto in maniera molto ma Marco, poi alla fine cauta, hanno aperto e hanno fatto passare tutti, cioè i controlli sono finiti. Sì, Ciro, quindi proprio una follia totale, perché guarda qui cosa succede invece, proprio perché appunto è uno scorn qua, è uno scorn, 2000 km per rimanere fuori, cioè è uno scorn proprio. Alla fine, come avevamo predetto io e Vittorio Bernardo, dato che la partita è iniziata, tutti hanno iniziato a spingere e quindi per evitare poi lo scontro serio le forze dell'ordine hanno fatto passare tutti. Quindi proprio l'antilogica si è verificata quest'oggi e si sta continuando a verificare. Noi non ci spostiamo finché tutto non rientrerà nei ranghi, ma credo che ci vorrà almeno 25 minuti secondo me, perché c'è talmente tanta gente, e qui credo almeno 400-500 persone, fra cui altre ragazze, bambini e famiglie bloccati qui, non riescono a entrare. Quindi ciò che sta accadendo ai tifosi del Napoli è clamoroso. Bloccati qui all'esterno, gara iniziata solo alle 15.06, per una problematica non causata da loro, non sono riusciti ad entrare. Intanto sento un boato allo stadio, ma credo sento un boato, ma credo niente di grave, nessun gol. Tutto tranquillo Marco, match che è cominciato da 3 minuti e 30 secondi, risultato di 0-0, Torino che gestisce il pallone nelle retrovie, ora prova a venire su con Sanabria, traversone in mezzo, attenzione, colpo di testa, era questo il boato, palla che termina sul fondo, risultato di 0-0. Marco, noi ovviamente restiamo insieme a te, però andiamo a presentare anche i nostri ospiti di giornata e ovviamente per galanteria cominciamo dalla parte femminile. In tanti la acclamano sulla nostra chat, è tornata nuovamente a trovarci Violet. Ciao! Ciao, tutto bene? Preparata oggi su di me, nel senso che non come l'altra volta in difficoltà, tu hai studiato, no? Oggi sono preparatissima, quindi qualsiasi cosa non ti metto in difficoltà. Bene, anche perché io ho portato Manforte e accanto a me è un amico, oltre che un stimato procuratore, siamo cresciuti insieme, abbiamo giocato insieme, lui faceva assist e io i gol, che ne dica Emanuele Bernardo. Qui abbiamo la prova, abbiamo Alessandro Musella. Ciao Ale. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Tu mi hai detto io devo partire, devo andare, non te ne vai, devi venire prima qui e poi dopo te ne vai. È un piacere, a parte vedere la partita, ma poi stare in compagnia tua, di tutti.
speriamo bene per la partita di oggi. Ovviamente il riquadro sempre con Marco Lombardi aperto per cercare di capire come evolve la situazione. Facciamo così, eccolo qui. Nel frattempo abbiamo lì anche Vittorio Bernardo, ovviamente il Torino gestisce il pallone con Milinkovic, abbiamo però anche due club collegati, quindi appena Emanuele mi darà l'ok possiamo anche andare a salutare gli amici dei club, partendo magari proprio eccolo, lo vedo già collegato, una new entry, non l'abbiamo, eppure abitano qua vicino, cioè sono a pochi chilometri, ma non lo avevamo mai avuto in collegamento. Il Club Napoli Acerra è una new entry, eccoli qua, ciao ragazzi! Buonasera a tutti ragazzi, salutate! Oh, bene, avete visto? Ti sentiamo forte e chiaro, abbiamo cominciato un pochettino più tardi il collegamento con voi perché, come ovviamente avete visto, c'è un po' di confusione in quel di Torino e quindi stiamo ovviamente monitorando la situazione e raccontandola con Marco Lombardi. Torno ovviamente tra pochissimo anche da voi perché cominciamo ovviamente a parlare di quello che è il match. Vado a salutare anche gli amici di Bosco Reale, eccoli qua, non so se Dario c'è. Eccolo Dario, ciao Dario, come andiamo? Buonasera. Perfetti, carichi come sempre. Bene, Violet, Alessandro, a Bosco Reale si mangia bene, ho testato, sì. Al club si mangia veramente molto bene. Oggi purtroppo Ciro non ti potrò far vedere tanto da mangiare, però per il primo e il secondo tempo si saranno amici. Ok, allora tra primo e secondo tempo voglio tutto il menù. Non mancano i dolci, non ti preoccupare. Non mangiamo i dolci, ok, a quello ci pensiamo noi. Mi raccomando, non vi muovete da lì, tra pochissimo torniamo però col doppio riquadro con Marco Lombardi. Emanuele, appena Marco ci chiede la linea per aggiornamenti, ovviamente avvisami subito, raccontiamo un po' il match. Calcio d'angolo per il Napoli, parte Matteo Politano, il traversone in mezzo, la deviazione della difesa granata con Stanislav Lobotka che rincorre la sfera. Alessandro, Lobotka è tornato a pieno regime, Billy Gilmour non ha fatto male, però con Lobotka in campo è un'altra cosa. Vabbè, sicuramente non si può dire che sia stata un'assenza che abbia determinato tantissimo, in quanto Gilmour comunque ha fatto molto bene. Ovviamente Lobotka ha sicuramente, sappiamo quello che può dare alla squadra e sicuramente mi auguro che a livello di condizione sia già al 100%. Oggi abbiamo raddoppiato, perché in studio non ne abbiamo uno solo di Bernardo. Ne abbiamo due di Bernardo oggi in studio, un altro ce l'abbiamo a Torino. Siamo circondati dai Bernardo. Ovviamente saluto anche il grande Nicola che appunto ci è venuto a trovare. Però devo mettere in difficoltà Violet. No, ecco qua, no, non ti rispondo veramente. Siamo all'8° minuto. Allora io ti invito ad andare a vedere la diretta scorsa dove in studio eravamo solo io e lei. Poverina. In pratica andò via e per 5 partite non è più voluta venire. Attenzione Lukaku in area di rigore, prova, peccato, è scivolato. Ho fatto bene, no? No, ma tu sai che cosa ha fatto? Quello che ti meriti. Ma ha provato a fare la concorrenza a noi. Cioè? Faceva le dirette su Twitch durante le partite. Faccio da una vita. Cioè, ma ti sembra normale questo? Io la invito qui e lei come ringrazia? Ampliando il tuo pubblico. Ampliando il mio pubblico. Appunto, no, vedi? il suo di pubblico. Allora, andiamo subito da Marco. Marco, ci chiede la linea, Marco. Eccoci Ciro, eccoci qua. Allora, innanzitutto vi volevo dire, situazione che ancora non si sta sbloccando. Questo varco è semi chiuso, fanno entrare una persona alla volta e viene duramente, diciamo, perquisita. E tutto ciò è stato fatto, hanno avuto 2 ore per far passare i tifosi del Napoli. Adesso a gara iniziale hanno fatti passare tutti, ormai 300 e passa che erano rimasti di tiro, hanno fatti entrare tutti quanti insieme, creando un ulteriore disagio qui con partita iniziata da 13 minuti e guardare qua cosa sta succedendo, tutti questi tifosi del Napoli bloccati ed è una vergogna, gente che ha pagato il biglietto in maniera regolare, ferma qui che non riesce ad entrare, fra cui famiglie, bambini, ragazzi, ragazze e quant'altro, quindi una cosa che va denunciata
assolutamente, spero che qualcuno prenda dei provvedimenti. Il signore vuole dire qualcosa? Siete tutti furiosi? Sì, ma certamente, paghi un bel biglietto, non vieni trattato come dovrebbe, cioè, stiamo aspettando qui da un paio d'ore, non si riesce ad entrare, ci hanno tenuto fermi per un'oretta buona lì fuori con le cariche della polizia, non si capisce per quale motivo non riusciamo ancora ad entrare, perché come vedi il settore si muove in maniera molto molto lenta, il tempo c'era per farci entrare in maniera tranquilla, farci entrare in maniera che potevamo vedere la partita dall'inizio, però poi il biglietto ce l'hanno fatto pagare intero e non col primo tempo in bonus in effetti. Posso anche aggiungere, io trovo scandaloso che esistano ancora stadi così, con un'affluenza di 10.000 tifosi e avere 10 tornelli che funzionano, creando poi dei problemi di ordine pubblico, fare delle file in quel modo con bambini, ragazzini schiacciati, io sono caduto in terra, sono dovuto uscire dalla fila, insomma veramente 2024 ma alto medioevo secondo me. Le sembra normale che si entri da quella porticina dove io non passo? Forse neanche lei. Io uguale, io devo fare una dieta seria per entrare da quelle porticine. Io peggio ancora. Lo trovo assolutamente vergognoso. È un segno è lo specchio del paese, secondo me. Il paese va così. Lo stadio è un'ottima rappresentazione del nostro paese, allo stato attuale. Il Medioevo. Sono assolutamente convinto di questo. Grazie, speriamo che riusciate almeno a vedere. Ha perso molto di interesse la partita, devo dire la verità. Vi siete intossicati? Sì, non vale più la pena, facciamo questo spesso, sempre per il Napoli quando si può, ma a queste condizioni, soprattutto alla mia età, ci si stufa, insomma, sostanzialmente. Se poi lei farà altre trasferte dopo questo. Non lo so, vediamo, ma in queste condizioni no. Grazie mille. Speriamo, Marco, speriamo che magari il Napoli possa far cambiare idea a questo amico che giustamente ha amareggiato per quanto accaduto. Nel frattempo Buongiorno è andato a colpire di testa in area di rigore, la difesa del Torino ha ribattuto la sua conclusione. Prima abbiamo visto anche un Sanabria che è svenuto in area di rigore, strattonava lui Amir Rachmani, ma in realtà non c'era nulla. Con Marco ovviamente sempre finestra aperta. Alessandro, stavamo analizzando prima anche a microfoni un po' spenti il match. Napoli che ha cominciato comunque bene. Sì, per ora diciamo che tranne quel cross che insomma è stato pericoloso da parte del Torino, è una partita abbastanza equilibrata. Speriamo di riuscire a prendere un pochino di più il pallino del gioco e metterli subito in difficoltà. Per chi si fosse collegato soltanto adesso, ovviamente un saluto a tutti quanti voi che ci state seguendo in TV, ma anche al canale 79 del Digitale Terrestre, ma anche attraverso il nostro canale YouTube. Qualcuno scrive: ma cosa è accaduto? E effettivamente ci sono stati problemi con i tifosi, ma non perché i tifosi abbiano fatto qualcosa, ma perché a Torino, dopo la gara con la Juventus, anche in quella col Torino, problemi di ingresso, un unico ingresso stretto. Non si è capito onestamente per quale motivo, tant'è che poi alla fine hanno aperto i cancelli e hanno lasciato entrare tutti, quindi non capisco il perché. Marco, ce lo vuoi brevemente rispiegare tu, visto che sei tornato lì in diretta? Ce lo chiede qualche amico, facci un breve riassunto, tu che hai il polso ovviamente della situazione. Ricapitoliamo tutto, noi siamo arrivati qui già a mezzogiorno e le forze dell'ordine presidiamo la zona in maniera molto massiccia rispetto alle ultime 2 volte in cui eravamo venuti qui a seguire Torino-Napoli. Già questa cosa l'avevamo raccontata. Al momento però dell'arrivo dei tifosi hanno deciso le forze dell'ordine di fare questo prefiltraggio molto stretto, dalle maglie molto strette, creando un vero e proprio imbuto con 2 camionette della polizia a chiudere la strada, creando questo imbuto e facendo sì che tutti i tifosi si bloccassero dietro agli uomini delle forze dell'ordine vestiti in assetto antisommossa. Cosa è successo poi? Che molti tifosi possedevano un biglietto di un altro settore, punto primo. Altri tifosi avevano un biglietto con un nome sopra diverso dal nominativo del proprio documento. Terzo problema, qualcuno aveva dei biglietti a detta delle forze dell'ordine fotocopiati, che ora non so cosa intendessero, ma
hanno usato questo termine. Quindi queste tre problematiche hanno fatto sì che si bloccasse tutto, perché chi aveva questi tre tipi di biglietti con questa problematica diciamo, si era messo dinanzi a questa fila di persone, bloccando tutto il resto dietro, non facendo più passare nessuno, o comunque facendo passare una persona ogni 10 di fatto. Si è creata questa problematica, poi alle 15, a partita iniziata, i tifosi imbufaliti che erano rimasti là dietro hanno iniziato a spingere, si è voluto evitare il caos, nonostante qualche colpo dei manganelli sia partito, si è voluto evitare lo scontro definitivo e quindi si è aperto il varco ormai 19 minuti fa. Aprendo il varco si è creata tutta questa folla di persone, sono ancora più di 150 in attesa, fino a poco fa ne erano quasi 300 ad occhio. Ora lentissimamente stanno entrando. Da quale ingresso? Da queste porticine minuscole che voi vedete fra i due verdi, diciamo, fra le ringhiere verdi c'è un piccolissimo spazio giallo dove, ripeto, io non riesco a passare, ve lo dico per farvi rendere l'idea, cioè io là in mezzo non ci passo. Quindi in questo minuscolo spazio, che tra l'altro è anche semichiuso, fanno passare una alla volta le persone che vengono riperquisite nuovamente, vengono ricontrollati i biglietti e poi da qui si arriva al tornello vero e proprio dove viene inserito il biglietto, che viene sparaflesciato sul QR code, e poi si può entrare allo stadio e poi si fa un'enorme scalinata fino al settore ospiti che è lì su, che di fatto al momento vede ancora tutte queste persone fuori. Sono le 15:20, 20 minuti di partita persa da tutti coloro i quali sono qui. Chi rimborsa parte del biglietto a loro, chi diciamo fa recuperare i traumi fra virgolette si è sentito un boato, penso un gol sbagliato da qualcuno, chi fa recuperare al momento i poveri bambini che stiamo guardando Marco, e non è accaduto nulla, tu lo sai. Intanto c'è proprio Scott McTominay in area di rigore. Scott, il controllo, seguiamo l'azione, McTominay la mette tesa, poi arriva Kvara, il controllo e la alza sopra la traversa. Qui c'è qua Schelia dal limite in pratica, Marco, dell'area piccola di rigore, ha calciato alto sopra la trasversale. Era questo il motivo del boato che hai sentito, perché Kvara effettivamente ha fallito un gol clamoroso. Io oggi me lo sento. Altro boato. Ti senti il gol di Kvara? Ti senti il gol di Kvara? Sì. Finisce 1-0. Vuoi lui? Sì. Marco, aspettiamo questi 50 secondi perché c'è stato un altro boato. C'è stato un altro boato, ma ti posso assicurare che non è successo nulla. Mi sa che ci sia un ritardo di... Eccolo qui, Anghissà, palla ancora per Kvara, in area di rigore, Kvicia ancora, Lukaku sulla traiettoria del pallone, la mette fuori. Peccato, questa finiva in porta, Marco, questa finiva in porta. La smetto di spoilerare comunque perché purtroppo con Dazon c'è un po' di ritardo, la smetto, e anzi però spero, caro Ciro, di poter entrare anche noi, perché ovviamente noi siamo qui a raccontare fin quando non entreranno tutti, noi siamo qui a raccontare la situazione, però spero che anche noi riusciremo ad entrare a breve, però che questa situazione ovviamente ha causato, tra virgolette, dei ritardi anche a noi che stiamo raccontando e facendo il nostro lavoro. Ripeto, siamo gli unici che hanno raccontato questa situazione. Ho ricevuto anche telefonate da altri colleghi, ma ovviamente non ho potuto rispondere perché eravamo in diretta. A tutti che volevano sapere basta accendere Calciopoli24 TV e anche seguire il nostro sito calciopoli24.it, seguirci su TikTok e YouTube, quindi iscrivetevi ai nostri canali. Ora mi sposto perché vi faccio vedere, adesso restano poche persone, fra virgolette, anche perché Marco, noi abbiamo visto dalle inquadrature, abbiamo visto lo spicchio proprio dei tifosi ospiti, quello occupato dai tifosi del Napoli. Intanto qui Meret la stava combinando grossa e ha messo palla in fallo laterale. Dicevo, è abbastanza pieno, cioè ormai è quasi tutto gremito. Sì, direi che saremo sulle 60 persone qui ancora, perché si sta ovviamente giustamente
facendo velocizzare tutta la situazione. E invece Ciro, la situazione in curva primavera, ovvero quella a fianco al settore ospiti, si vedono vessilli azzurri, bandiere azzurre, sciarpe azzurre, perché come ben sai c'era il divieto assoluto di fare entrare maglie, bandiere e sciarpe del Napoli. Guarda, la curva primavera non è stata ancora inquadrata, noi abbiamo visto soltanto uno scorcio del settore ospiti, perché c'è stata ovviamente la doppia conclusione di Kvicia Kvaratskhelia e quel settore proprio alle spalle della porta ora difesa da Milinkovic-Savic, quindi non abbiamo visto onestamente ancora bene la curva primavera. Vedo per esempio in tribuna, o comunque la tribuna di fronte a quella diciamo occupata, i distinti, sì, occupati dalla stampa, qualcuno con una tuta azzurra o comunque un qualcosa di azzurro addosso, lo si vede in maniera sporadica tra i tifosi. Lato curva primavera risponderò a questa mia domanda da solo e vi girerò anche le immagini di questa cosa a brevissimo, perché Ciro, qui la situazione si è totalmente rasserenata. Adesso stanno entrando tifosi a 3-3 rispetto a 1-1, quindi si sta svuotando qui tutta la zona. Restano 20 tifosi adesso. Marco, circa. Adesso c'è un'inquadratura. Adesso c'è un'inquadratura. Io non vorrei sbagliarmi, ma non ne vedo onestamente colori azzurri nel settore diciamo dei tifosi del Toro, nella curva del Toro non ne ho visti onestamente. Poi ovviamente tu entrando all'interno riesci a vedere meglio rispetto alle inquadrature che abbiamo noi. Vi aggiornerò immediatamente appena prenderemo posizione io e Vittorio Bernardo, quindi alle 15:24 direi che la situazione qui è totalmente rasserenata e tranquilla. Adesso è tranquilla, stanno entrando gli ultimissimi tifosi, noi stacchiamo adesso, ci vediamo nell'immediato. Attenzione che c'è Credo che sia stato Napoli in avanti con qualcosa. Kvara, l'aggancio di Lukaku dentro ancora per McTominay, poi il controllo di Romelu Lukaku che tocca all'indietro per Stanislav Lobotka, Mattias Olivera all'esterno per il georgiano Kvicia Kvaratskhelia, il controllo del 77, prova il dribbling ancora Kvara, la mette in mezzo Lukaku di tacco, mamma mia che ha parato Milinkovic. Marco, Napoli vicino al vantaggio col tacco di Romelu Lukaku, l'aveva messa benissimo Alessandro Musella. Violet, Lukaku vicino al gol, vicinissimi. Che peccato. Gran palla di Kvaratskhelia e poi grande gesto tecnico di Lukaku, è stato molto bravo il portiere. Sì. Marco, io penso che ormai alle tue spalle non ci sia nessuno più, penso che tu possa anche salire su e magari raccontarci da dentro quello che sta accadendo. Se riesce a passare ci vediamo fra pochissimo dall'interno. Marco giustamente suggerisce Alessandro se riesce a passare dalla porticina. Non credo, infatti mi devo mettere tipo gli egiziani per cercare di passare. Arriva un'altra azione clamorosa, quindi ancora Napoli su. Ancora Napoli su, Marco. Ciao ragazzi. Ciao, a dopo. Ringraziamo ovviamente Marco Lombardi e Vittorio Bernardo. Torniamo qui negli studi di Calcio Napoli 24 con il capitano Di Lorenzo che porta su il pallone, la apre a destra dove c'è Matteo Politano. Politano si accentra, Politano in mezzo, Kvara! Ancora Milinkovic. E il Napoli ci prova ancora, Violet. Guarda che parata che ha fatto, madonna. Sto Milinkovic ne fa parecchie di parate. Bravo. Intanto si alza un braccio, forse posizione di fuorigioco di qualcuno, Alessandro. Ma non mi sembrava così. Poi andiamo dai club, ovviamente, però Alessandro. Sì, fuorigioco. Fuorigioco, sì. Alessandro, cioè, quello che è accaduto a Torino quest'oggi, cioè è assurdo. Nel 2024 è improponibile una cosa del genere, anche perché comunque con tutti i controlli che vengono fatti sia di prefiltraggio sia di punti di incontro per i tifosi, cordoni e quant'altro, non credo che sia plausibile comunque bloccare l'accesso a dei tifosi che hanno pagato sicuramente il biglietto, ma soprattutto che hanno affrontato una trasferta comunque lunga. Ti ripeto, ci sono tanti modi oggi non è più come prima dove si comprava il biglietto e si entrava allo stadio.
quindi c'è modo di poter fare un controllo efficace e preventivo su tutto, quindi arrivare fuori allo stadio e rimanere 2 ore in attesa, fermi, senza la possibilità di vedere neanche iniziare la partita, onestamente credo che sia... Ma anche perché se tu hai un problema con alcuni biglietti, ci metti poco a individuarli e a farli allontanare. Aspetta chi ha il problema a quel biglietto eventualmente. Non è che fai un restringimento del genere dove non passa nessuno. No, per me è assurdo. Cioè è assurda questa cosa. Violet, Napoli... Perché automaticamente vanno tutti quanti di mezzo, capito? Sì, perché non hanno fatto entrare nessuno più. Esatto, e quindi si crea caos. Sì, è vero. Il Napoli ci ha provato 4 volte, una Lukaku col tacco, 3 Kvaratskhelia, niente da fare, il gol non è arrivato ancora. Tu hai detto voglio Kvara oggi. Sì, oggi voglio lui. Oggi non lo so perché, me lo sento. E allora noi vediamo che cosa accadrà. Vediamo che cosa accadrà, anche perché è stato Alessandro stuzzicato, no? Qui c'è Kvaratskhelia, questo rinnovo di contratto che tarda ad arrivare, il Paris Saint-Germain, il Barcellona. Sicuramente se ne sta parlando tanto, quindi può essere un motivo in più, una motivazione in più per cercare di fare ancora bene, sia in un lato che in un altro. Vabbè, però tu in questo modo fai troppo il diplomatico. No, sia in un modo che in un altro, sono stato tanto diplomatico, perché ti ho detto, è sì, vero che secondo me è un giocatore fondamentale, però uscire sotto il botto, Alessandro. Ma io guarda, vorrei esserci sotto a questi botti, no, perché non è male come posizione. Tu sei stato un centrocampista di qualità e io voglio qualità. Ma lui qualità ne ha tanta. Non è che potevi. Lui vuole che gli venga pagata bene. Non è che potevi mettere soltanto le palle a Novellino faceva gol, cioè devi dare anche. Era facile? Senti, signor Bernardo, che non sei altro in cabina di regia, ha detto che era facile, senti che cosa dice. Ma veramente facevi tanti gol? Assolutamente sì. L'ultimo campionato intero giocato, 36 gol in 22 partite. Ma quanti anni avevamo? Cioè, avevamo 16 anni, 15 anni, 16 anni. Vabbè, l'altro ieri. Sì, per noi no, però va bene, sì, diciamo l'altro ieri. Noi siamo giovani effettivamente, dentro. Anche fuori siamo, anche fuori, si vede dal mio taglio di capelli. Non fare la parte, prima cosa mi hai detto? Che sei vecchio. Ecco, l'ha detto, però l'hai provocato tu, No, vedi, io lo stavo dicendo. Si deve prendere la responsabilità di quello che dice. Ho detto anche un'altra cosa, ma penso che non lo possa dire, perché altrimenti le tue fan poi dopo. Vabbè, però sai, quello il grigio però devo dire la verità, il brizzolato fa sangue a qualcuno. Salutiamo la moglie di Alessandro Musella che ci sta guardando da casa. Un saluto ovviamente. Non ti preoccupare, lo portiamo sano e salvo fra una settimana. Lui ha detto che parte dopo e torna domenica direttamente qui negli studi di Calcio Napoli 24 per la partita. Non ti dico vieni giovedì perché sei ancora in giro, ma domenica sera c'è appunto Napoli-Lazio. Io penso che tu possa direttamente scendere qua con l'elicottero. Sì, tu sei col motorino, sei venuto col motorino e tu lo lasci qui, ti fai venire a prendere e ti fai riaccompagnare direttamente qua. Non ti è parcheggiato bene dentro? Sì, tanto non paghi manco il parcheggio, non ti preoccupare, stai tranquillo. Violet, qui c'è qualcuno, andiamo a vedere un po' di messaggi, andiamo a leggere un po' di messaggi. Allora, Raff, ti voglio bene, Raff, dove sta? Eccola qua la mia telecamera. Raff, almeno prova a cambiare un po' quel messaggio, l'abbiamo letto, io l'ho detto anche all'altra Violet già 277.000 volte, cioè scrivi qualcosa di diverso, almeno prova a scrivere qualcosa di diverso. Ti saluto ovviamente con affetto, visto che sei venuto a vederci oggi in diretta. Allora, vediamo un po'. Lunedì gioca Napoli-Lazio, Lino Caprio. Lunedì gioca Napoli-Lazio, non era domenica. Aspetta che andiamo a controllare subito, che mi avete fatto venire il dubbio. Ma se lunedì è più facile. Se lunedì è più facile che vieni. Allora, giovedì, domenica io ricordavo bene, ragazzi, per piacere, non mazziccate pondo come si dice a Pordenone. Si gioca domenica la sera dell'Immacolata, giochiamo, cioè c'è chi va a giocare a carte e chi invece il tuo, e quindi vieni qui domenica sera con le paste e noi festeggiamo il tuo onomastico in diretta. Mi stavi guardando? Sì, perché dove niente. Stavi guardando là? Sì. Giustamente io ho girato e guardato che tu scusami. e quindi domenica vieni e porti le paste, festeggiamo Santa Cungetta.
Non ho sentito. Scusami, l'Immacolata Concezione è l'onomastico delle concette. No, non ho sentito che devo venire qua. Ah, che devi venire qui? Sì, devi venire qui con le Devo paste. venire un quarto? Comincia alle 20:45, sì. La fai prima la diretta. Ah, è giusto. Cioè, Giusto per anticipare. sì, poi ti anticipi alle 20, stacchi la diretta, vieni qui e dici tutti i tuoi seguaci, si chiamano così su follower. Sì, seguaci, Ok, follower, tutti i follower poi di Violet gli dici guardate, noi adesso stacchiamo, trasferitevi tutti su Calcio Napoli 24, ci vediamo fra poco. E qui. Ah, ecco, ok. Giusto mezz'oretta di live e poi vengo qua. Perché che inizia alle 8:15? Alle 20. Alle 20 stacchi, ma se cominci alle 3. 20 stacco, ah, ok. Quindi Se mi cominci seguite. alle 3. Ah, giusto. Cominci alle 3. È mio, sì. Alle 3 del Ottimo pomeriggio. orario. Va bene, alle 3 del pomeriggio. Tutto a posto, alle 3 possiamo cominciare. Tu non sai mai niente. Intanto McTominay! Il Napoli è in vantaggio! Ha segnato Scott! Il sinistro dello scozzese! Non è Kvicha Kvaratskhelia, è Scott McTominay, ma va bene uguale, Violet. Va bene, comunque ce ne foto. Va bene. Ecco, 1-0, Alessandro ha segnato lo scozzese, poi andiamo dai club. Andiamo prima ovviamente ad Acerra e poi a Bosco Reale. Scott McTominay, questo scozzese qui sta facendo davvero le fortune del Napoli in questo momento. Fortissimo, giocatore completo, un giocatore che ha tutto, qualità, forza, dinamismo, atleticità, tutto. Veramente un centrocampista, uno secondo me dei migliori centrocampisti in questo momento. E noi stiamo rivedendo l'azione perché Frank Zambo Anghissà ha portato a spasso il pallone, l'ha toccata per Kvara, finta, tocco per Scott, sinistro, è 1-0, ancora Kvicha Kvaratskhelia sugli scudi, sta facendo quello che vuole in questo avvio di partita. Kvicha Kvaratskhelia che Violet vuole, ma che ha servito l'assist vincente per 1-0. Va bene comunque. Andiamo alla Cerra. Almeno oggi dopo tutto quel casino c'è una bella soddisfazione. Sì, bello anche la conclusione, anche perché il pallone non era alla soteta, si è alzato e poi si è abbassato. Andiamo ad Acerra con Emanuele Bernardo, ovviamente, che ringrazia. Eccolo qua, Acerra 1-0, ha segnato Scott. Grande gol, trafitto un grandissimo portiere. Me lo fai sentire l'urlo di Acerra per il gol di Ragazzi, vogliono sentire l'urlo di Acerra. 1, 2, 3. Olè, la domanda che ci stiamo ponendo è: allora, hai messo microfono, cuffie, poi hai il microfono alla cuffia, un altro ma quanti microfoni ti sei messo per sta diretta oggi? A noi piace esagerare. Ah, ecco. Ovviamente io, visto che siamo ad Acerra, colgo l'occasione al volo per salutare la famiglia Picardi, con Michele Picardi ovviamente che ci guarda da lassù, con la signora Angela, con il mio amico Pietro e ovviamente la piccola Angela e Michele che abbraccio forte. Acerra, adesso con voi, perché Scott McTominay l'ha messa dentro ma Kvicha Kvaratskhelia l'ha inventata. Allora, Kvicha ha fatto una giocata fantastica, ci vogliono risultati. Stanno mancando, però piano piano ritroverà la sua forma. Sì, ci vuole ovviamente. Ora aspettiamo Lukaku, il suo gol. Deve arrivare il gol di Lukaku, ma qua Violet vuole quello di Kvicha. Noi Lukaku perché ce l'abbiamo su tutti i fantacalci. Anche io ce l'ho il fantacalcio Lukaku, ma c'ho anche McTominay però. Grande. Non mi faccio mancare niente. Ragazzi, complimenti per la trasmissione. Grazie a voi che avete accettato il nostro invito. Ciro, in TV sei più bello. Di la verità. Avevo visto mo questa la devo prendere come un'offesa o come un complimento? Ovviamente come un complimento. Ah, ok. Saranno contente tutte le mie fan allora. Certo. Quindi non faccio tanta paura allora. E chi l'ha detto? No, non lo so, chiedo.
Ah, quando vai? Sei un bel ragazzo. Ah, vabbè, a posto a lui. Non lo so perché Violet, perché ridi? No, vabbè, bel ragazzo, però ci stai, carino come cosa. Cioè, stai peggiorando la situazione. Senti Violet, io sono giovane. Cioè, poi dopo tu stuzzichi, sono costretto a ricordare che l'Immacolata è il tuo onomastico. Sì, TVB. Ah, ecco. Mo tu ti stai arrampicando sugli specchi. Sì. Acerra ha segnato McTominay, Kvara ha fatto l'azione che ha portato al gol, Politano sta dando il solito contributo, è un Napoli che in 35 minuti sta facendo vedere un bel calcio. Allora, è una bellissima partita, noi ci stiamo divertendo molto perché comunque ci sono azioni ambo le parti e siamo riusciti ad andare via, ad essere in vantaggio noi. E diciamo che il gol di McTominay è stato veramente molto bello, perché è stato un tiro teso con un leggero effetto che ha messo fuori causa comunque il portiere, perché se no prendeva anche questa qua. Nel frattempo un aggiornamento viene anche da Parma-Lazio, perché al secondo è stato annullato un gol a rovella, ma al sesto minuto ha segnato il mio Man, quindi doppio gol a centrocampo, Alessandro, cioè, vedi, c'è chi capisce di calcio e chi invece. Posto sei al fantacalcio? Io sono, ma siamo 250 di noi, sono al 20° posto, se non sbaglio. Cioè, la parte alta della classifica. Me la posso cavare, no? Allora, ovviamente le linee sono aperte, 081 353 4588, voglio andare anche a Bosco da Dario, dal mio amico Dario, ovviamente, che oltre a pensare a mangiare qualcosa tra pochissimo lo avremo anche in collegamento, anche perché appunto sta lì pronto, indaffarato a mangiare. Intanto calcio d'angolo Alessandro per il Toro, che seguiamo con un po' d'apprensione. Intanto vedo lo spicchio dei tifosi del Napoli che proprio pieno non è. Abbiamo visto adesso in lontananza, arriva il traversone in mezzo, il colpo di petto è di McTominay, e poi Kvara sbaglia il tocco. Attenzione al Toro ancora in avanti, il traversone in mezzo, il controllo in area di rigore di Sanabria, McTominay lo tiene lì, passa il pallone, mamma mia, meno male, mamma mia, meno male che Coco si è mangiato il gol del pareggio, altrimenti sarei stato costretto a mangiarmi le orecchie di Alessandro Musillo. Perché? Perché Alessandro, tu prima della partita hai detto Coco che bel giocatore, quanto è forte, fa anche gol. Cioè, io però vedi adesso si va anche di cannibalismo. Cioè, sei andato vicino a perdere un orecchio. Andiamo al telefono. Rimane un buon giocatore dalla prossima partita. Bravo. Andiamo al telefono e poi a Bosco. Pronto? Da quanto tempo? Da quanto tempo? Grande, però io non mi ricordo come ti chiami. Luigi, sempre il ragazzo che viene intervistato poi nello stadio. Ah, ok, ho capito. Da quanto tempo? Ti sei fatti i soldi, Tanti soldi. Tanti, se beata a te, c'è chi li perde e chi li guadagna. Infatti. Allora, hai visto? Allora Luigi, come andiamo? Sta partita, sta Napoli ti sta piacendo? Sì, mi sta piacendo molto, però il gol di McTominay, ti giuro, non puoi credere quello che ho fatto. Ha già reputato a casa. Buona questa. Cosa hai fatto a casa? Ha già reputato proprio. Ha già reputato. Bene. Ti rivedo un po', oggi fatto le sostanze come se vanno pure sullo stadio. Sì. Fatto gol! Grande. Senti, e quanto finisce oggi? L'1-0 l'abbiamo fatto. Ok, facciamo una scommessa. Ma se finisce più o meno 2-0, 2-1, ti giuro, sullo stadio facciamo un bel casino. Ma tu non sei allo stadio, sei a casa. Vabbè, domenica prossima, Ah, te lo conservi per domenica prossima. Facciamo una scommessa. Bene. Vabbè, anche per giovedì per la Lazio. Va bene, va benissimo. Ciao Luigi, grazie.
Ciao. Ciao. Nel frattempo stiamo vedendo anche le foto live che arrivano dal nostro Ciro De Luca, dallo stadio appunto di Torino, intanto azzoppato in gergo tecnico, no Alessandro? Qui c'è Guadaschelia, cartellino giallo. Oggi non lo fermano se non così. No, ma è partito davvero, va Lujevic, ha segnato, aspettate che questo è complicatissimo come nome, ovviamente cerco di essere più preciso possibile, sì, va Lukiewicz, è stato ammonito, cioè non solo lo ha preso alla caviglia, ha alzato poi alla fine anche la gamba, proprio perché ha detto io se ti devo far male bene, altrimenti se no non si fa. Violet, 40 sul cronometro, andiamo a Bosco anche, a Manu, mi dici qualcosa di tecnico, tattico su questa partita? Ma tu questo lo stai dicendo perché io prima ti stavo, cioè, tipo trattato male, vero? No, tu mi hai trattato male, quindi adesso devi pagarne le conseguenze. Così, vero? Ovvio. Okay. Devi pagarne le conseguenze. Quindi? Ma che ho fatto di male io? Non lo so, credo niente per il momento, tranne quella cosa che hai detto, però. Comunque, vuoi qualcosa di tecnico? Sì. Da quello che sto vedendo ti posso dire che comunque entrambe le squadre stanno giocando molto bene, quindi si equivalgono entrambe, sì, assolutamente. Però ovviamente il gol nostro è super meritato e ovviamente voglio il gol di Kvara, quello me lo sto segnando, non lo so, oggi è come se non lo so, me lo sento nel destino. E che ti posso dire di più? Stanno giocando bene, però il Toro comunque devo dire non me l'aspettavo, perché per essere una squadra tra virgolette che non sta andando tanto bene ultimamente, che è un toro un po' spuntato sulle corna. Ma guarda, è sempre così poi noi riusciamo sempre a acchiappare partite così, sempre. Nel frattempo, ringraziando Marco Lombardi, altro cartellino giallo, questa volta per Pedersen, ringraziando Marco Lombardi dall'appunto stadio, vi stavamo dicendo prima del suo ingresso in campo, ma alla curva primavera c'erano tifosi del Napoli con colori appunto azzurri? Sì, la risposta è sì, perché con Emanuele Bernardo, che ringrazio, ve lo facciamo vedere, eccoli qua. Sono ovviamente separati dal resto da un cordone di steward, quindi ci sono tifosi del Napoli nel settore curva primavera con i colori azzurri addosso. C'era un comunicato, ma alla fine appunto vedete accanto proprio al settore dei tifosi del Napoli ci sono alcuni tifosi appunto sempre del Napoli che sono separati da quelli del Torino da un cordone di steward. Alessandro, poi alla fine vedi succede anche questo, perché se tu gestisci male la situazione ti ritrovi in situazioni così. No, sicuramente, quello che dicevamo prima, sono situazioni che vanno gestite sicuramente in modo preventivo e non quando si arriva allo stadio nell'immediatezza della gara, anche perché c'è tutto il tempo di organizzare anche con ingressi separati, con differiti magari nel tempo, si fa arrivare i tifosi ospiti prima, c'è modo di farlo in tutte le salse. Sì. Dimmi, vai. No, una curiosità, cosa ne pensi di Meret? Visto che aveva fatto anche lui questa domanda, visto è molto discusso. Guarda, io Quindi... Meret mi fa paura quando la prende con i piedi così. Poi per il resto è un portiere forte. Ti piace nel suo... Allora, guarda, non mi ricordo, settimana scorsa penso che mi era stato chiesto, secondo me il Napoli dove era non carente, ma dove si poteva andare a migliorare. Secondo me Meret come portiere è un portiere giovane, è un portiere molto forte. Il problema è che ogni tanto, specialmente con i piedi, ha delle incertezze e delle indecisioni che magari sono frutto anche della situazione, però secondo me a livello di, come ti posso dire, deve lavorare ancora a rendersi e a rendere più sereno il reparto. Ma ormai comincia ad avere un'età. Tante volte ci ha salvato. No, portiere molto forte, è un portiere fortissimo nei pali, per me è uno dei portieri più forti italiani. Sì, è vero. Però ha questo lato che secondo me deve smussare, cioè con i piedi deve essere secondo me un pochino più sicuro e magari giocare anche in maniera più semplice, perché spesso lui è andato in difficoltà proprio per provare a giocare la palla. A volte magari in determinate situazioni anche una pallonata lunga secondo me non fa male. Andiamo al telefono, pronto?
Sì, pronto, buon pomeriggio, sono Catello da Castellammare di Stabia. Sei Catello da Castellammare di Stabia. Sì, Ciao. innanzitutto complimenti per la trasmissione. Grazie Catello, mio concittadino. Volevo dire... Ci è piaciuto il secondo mio te, concittadino. e anche agli ospiti una domanda generale. Sì. Se questo Torino nel secondo tempo magari potrà mettere in difficoltà, oppure il Napoli riuscirà a fare la sua partita tranquillamente e portare i 3 punti a casa. Bene. Auguro una buona serata e ancora complimenti. Grazie, grazie Catello. Violet, il Torino nel secondo tempo metterà in difficoltà il Napoli oppure riuscirà la squadra di Conte a portarla a casa? Ma io spero di no. Spero di no. Speri di no che vinca il Napoli? No, che vinca Ok. il Napoli, che il Torino non faccia nulla nel secondo tempo, perché il Napoli quando arriva il secondo tempo a volte si spegne. Succede qualcosa che si spegne, cioè mai fatto caso? Cioè ultimamente visto le partite come vanno? Non è che si spegne, si difende. Si difende, non riesce più ad attaccare, non fa più nulla. Come mai secondo te? Perché la preparano così, semplice. Perché la È un preparano modo di così, giocare, si un modo di giocare in questo modo, si abbassa, sì. la difesa e basta. Alessandro, è un Torino che con Vanoli... Vanoli è un ottimo tecnico, fa giocare molto bene la squadra. Un minuto di recupero intanto. Io mi auguro che il Napoli riesca a trovare il secondo gol per poi, come si diceva, magari abbassarsi un pochino e difendere un po' di più. Il 2-0, certo. Alessandro, ovviamente per lavoro ci capita, no? Di contattare qualche calciatore, ci capita un po', no? A me da giornalista, a te da procuratore, da gente, tu li tratti i giocatori, quindi... A te Violet succede? Io lo sapevo, perché ti guardavo questo video. Sentiamo, a te succede? Infatti, Ma tu, vienimi sempre dietro, non ti preoccupare. A te succede, Violet, che ti scriva qualche calciatore? A me è successo, sì. È successo, sì. Sì. Poi si sono fermati o... Io per fare i complimenti, No, dico, poi per dare il benvenuto. Intanto è finito il primo tempo, no? Primo tempo. Dicevo, poi si sono fermati o hanno continuato? No, si sono fermati. Sicuro si sono fermati? Io non posso confermare. Tu non puoi confermare niente. Tu confermi si sono fermati? Sì, confermo. No, perché poi noi abbiamo ovviamente ricostruito e siamo arrivati a conclusione che ma quindi poi alla fine avete provato? niente di meno, con Emanuele abbiamo scoperto tutto. Quanto è durato poi dopo? Con Emanuele abbiamo scoperto tutto. Abbiamo scoperto tutto. Mamma mia. Abbiamo scoperto tutto. Sei riuscito più a dormire la notte? Abbiamo ricostruito tutto e tirato fuori i nomi. Che ovviamente in diretta non farò mai sotto tortura, ma che dopo, come finiamo la diretta, te li dirò ovviamente. Ok, me ne dici. No, ma perché tanto tu non me li né confermi e né smentisci. No. Però io li so ormai. Sì, ma è un pensiero tuo. Ma quando non sai. me l'ha confermato un uccellino. Certo, l'uccellino. Fammelo conoscere pure a me sto uccellino. No, non te lo posso far conoscere. Se tu dico a te mi scordi. Lo sapevi, no? Andiamo a commentare il primo tempo con gli amici del club. Acerra, veniamo subito da te. Acerra, eccoci. Primo tempo che ha visto il Napoli chiudere in vantaggio. Alessandro Musella qui diceva serve il secondo gol per viverla con un po' più di tranquillità. Allora, il secondo gol io penso che sicuramente arriverà, perché no, però aspetta, mi devi togliere una curiosità, perché io se no, rido. Allora tu hai una cuffietta in un orecchio e una cuffia grande dall'altro, perché? Allora, perché con questa riesco a sentire meglio la tua voce e invece questa è la cuffietta normale del tuo audio. Ah, ok. Perché qua c'è un casino, ci sono un sacco di persone. Diciamo che tu in mezzo alla folla non ti perdi. Assolutamente no, mai. Ciro, volevo presentarti la nostra mascotte. Assolutamente, sì, prima però commentami il suo primo tempo e poi mi presenti la mascotte. Sì, allora, un bel primo tempo, ripeto, come ho detto prima, il Napoli sta giocando bene, sta facendo una partita con molta calma, nonostante sia una partita in trasferta a Torino che non è semplice. Quindi vedo un Napoli maturo, mi è piaciuto molto in questo primo tempo. Sicuramente il secondo tempo arriverà, ripeto, il secondo gol di Lukaku, quindi Lukaku segnerà il secondo tempo. E volevo anche dare una mia considerazione sui tifosi che stanno lì a Torino,
noi ci associamo al loro senso di vergogna che hanno provato fuori a quello stadio, perché è veramente indescrivibile quello che è successo. Uno fa tanti chilometri col biglietto e poi deve aspettare fuori. Vediamo anche la mascotte, poi devo andare al telefono e andiamo a Bosco Reale. Dove è la mascotte? Domenico! Eccolo qua, sta arrivando. Arriva. Domenico, giustamente oggi è il suo onomastico. Sì, è Domenico oggi. Come settimo giorno è domenica e quindi festeggia una volta a settimana. Eccolo, è arrivato Domenico. Allora, se non lo vediamo subito, Domenico fra poco si fa lunedì. Come veloce, bravo, hai ragione. Oh, eccolo con tanto di cappello. No, se suona pure la trombetta. Se diciamo fino alla fine del campionato 1-0 giocando così, a me mi sta bene, perché l'Inter negli anni 60, quando Herrera era l'allenatore e la squadra dell'Inter, Sassi, Bunnic, Pacchetto, Bedin, Guarneri, Vitti, Jair, Mazzolo, Polisegni, Suarez e Corso vinsero Coppa Cuppotelle e nessuno diceva niente. In Europa addirittura si diceva che era la squadra catenaccio. Intanto chi saputo dei Coppi in Tabacche. Mo che noi vinciamo così, ma che vi lamentate a fare? La trombetta esorcizzante. Va bene. Grande. Resta lì ovviamente, torniamo fra poco, andiamo al telefono. Gennaro, pronto? Buon pomeriggio. Ciao Gennaro. Oggi più che parlare della partita vorrei, non so se hai visto, penso che avrai visto quello che è successo là fuori al campo. Beh, ovvio. Fino a un minuto che iniziasse la partita sono stato sull'emittente 79 a vedere, proprio perché poi tra l'altro c'ho mio nipote e mio nipote poco fa ci siamo sentiti, mi ha detto che è entrato un quarto d'ora dopo che era iniziata la partita. Quindi era tra quei tifosi che poi alla fine sono entrati tutti insieme. Sì, ma è scandaloso. Dice nonno, ma tu hai capito? Eppure quello che diceva la gente che veniva intervistata dalla vostra emittente, diceva ma è impossibile, in un buco. Voi sapete che devono arrivare 5.000 napoletani, l'entrata era, a parte il fatto che potevano aprire pure un'ora prima quell'entrata, no? Per far entrare i napoletani. Sì. Ma addirittura era esigua, era un buco. Poi caricati dalla polizia come tanti delinquenti, ho visto mamme con i bambini piangere là, gente che veramente, devo dire la verità, devo fare un elogio e un encomio per Vittorio e l'altro, come si chiama? Marco Lombardo, veramente gli unici che stavano lì a riprendere tutto quello che accadeva. Questo è uno schifo, dice che ogni 4 volte che il Napoli va in trasferta è questo. Purtroppo devo dirti la verità, questo dipende anche dalle autorità, perché loro adesso in questo periodo purtroppo qui devia un po' il discorso. Questi ormai a livello tutto vogliono fare con la repressione, vogliono risolvere tutto con la repressione, perché questo è un governo di repressione, non vogliono affrontare i problemi, perché poi per poche persone che non so avevano il biglietto duplicato, fatto la fotocopia, voi bloccate, ma quella era un'entrata per far entrare 5.000 spettatori. Hanno fatto vedere, Marco, la vostra telecamera, Vittorio, che c'era un'entrata di 75 centesimi per 75 centimetri per far entrare le persone. È una cosa assurda, dicono che ogni 4 volte che i napoletani vanno fuori. Io vorrei dire a tutti questi napoletani o campani che dicono per queste squadre che questo lo fanno apposta. Voi come fate a non dire sulla vostra pelle tutto quello che succede a chi va fuori a vedere una partita che poi è uno spettacolo, a vedere bambini che piangevano, mamme preoccupate, perché ormai allo stadio non ci vanno più solo gli ultras, ci vanno le famiglie intere e tutto questo non sta bene. Caricare con manganellate, gente che è stata manganellata là, ma proprio a livello proprio non usciamo più fuori dai binari, perché dovremmo parlare poi politicamente. Questo purtroppo sta diventando più
un paese di repressione, più che discutere, non si discute, adesso si va immediatamente al manganello, quindi sfioriamo un po' la politica e a me dispiace perché questo, lo sport non ha niente a che vedere, ma i problemi li vogliono risolvere subito con la repressione. Questo è un paese che sta diventando un paese di repressione, non si ragiona più. Non c'è chi al governo ci sta, chi ragiona e dice cose veramente, ma cosa è successo? Alla fine vedi quello che succede anche nelle manifestazioni, quello che è successo, dove è successo a Genova, non mi ricordo, che furono manganellati. Cioè alla fine non si guarda se ci stanno bambine, donne, famiglie intere, perché adesso allo Stato, ripeto, non ci vanno più solo gli ultrati. C'è gente che sta a 300-400 km da Torino e coglie l'occasione per andarsi a fare la passeggiata, a vedere il Napoli, porta la famiglia e tutto questo non viene tenuto in considerazione, capito? Scusami questo sfogo, io proprio per questo non vorrei parlare della partita, magari ne parliamo domani, ma più che parlare della partita sono queste cose qua che noi ci dovrebbero far riflettere a noi, soprattutto napoletani, che quando andiamo a giocare quando ci permettono di andare su questi campi comunque non ci accogliono come ci dovrebbero accogliere, e questo anche con l'appoggio dello Stato. Oggi posso dire che quello che ho visto anche con l'appoggio dello Stato, con la repressione. Io voglio salutare te e gli amici che hai nello studio, a risentire. Grazie Gennaro per questo sfogo, ma mi era dovuto, e anche, ripeto, ancora gli elogi ai vostri ragazzi che stanno lì, a Vittoria, a Marco, e tremavano della paura pure loro, non c'era altra emittente, io ho visto solo la loro. Sì, c'eravamo soltanto noi, confermo. Ciao Ciro, ti saluto. Ciao Gennaro, grazie. Andiamo al volo a Bosco, poi ovviamente commentiamo ancora un po' il primo tempo. Ce l'abbiamo, Manu? Non c'è nessuno, no, ma ci sente. Dario, dove sei? Stanno mangiando? No, questo è l'intervallo, quindi si stanno mangiando pure il tavolino con le sedie a Bosco. Non lo so. Saluta, eccolo qua, Dario, però io non sento. No, non ti sento, Dario. No. Dobbiamo sistemare l'audio di Dario. Alessandro, al primo tempo abbiamo detto Napoli che ha corso soltanto il rischio di Coco. Il Torino è venuto Tu avevi detto che era un Coco bello, in realtà. Un Coco buono. Coco molto bravo. Coco buono. È stato molto buono. L'hai detto prima comunque quando eri distratto. Ha detto Coco bello? No, ha detto Coco bello, ha detto Coco molto bravo. Ah no, io ho fatto una battuta ma con Violet non l'ha questa volta non l'ha afferrata. Questa volta l'ho capita. L'hai afferrata questa? Sì, quella di prima no, quella della domenica, però questa sì. Era facile la domenica, oggi è domenica, lui si chiama Domenico, onomastico. Non volevo... Santa Domenica. Dicevamo, tornando un attimino seri, è complicato, lo so, però ci proviamo a tornare seri. Napoli che ha corso solo quel rischio con Coco e basta. Ha corso solo quello e il primo cross, non mi ricordo, con Sanabria se non mi sbaglio. Però quello di Coco è stato clamoroso, si è mangiato veramente un gol clamoroso, ben per noi, però ha una disattenzione che ecco, dopo un primo tempo fondamentalmente dominato, dove hai avuto 3-4 occasioni nitide, è rischiato di vanificare tutto, perché poi guardavo prima nelle statistiche, il Napoli ha calciato 8 volte, 4 nello specchio della porta, il Torino 2, e rischiavi di vanificare tutto il lavoro fatto dalla squadra, quindi speriamo che il bonus se lo sia giocato il Torino e riuscire a fare il secondo gol e poi vivere un attimo con serenità il secondo tempo. Andiamo subito a Bosco, andiamo da Dario! Hai sistemato l'audio? Ciro, mi senti ora? Adesso sì. Ecco, Dario, ti ho tolto la polpetta da bocca. Mi hai tolto la polpetta da bocca? Perché mi hai tolto la polpetta da bocca? Perché all'intervallo tu, consuetudine, mangi. Lo so, no, ma infatti avevo già mangiato. Bene. Ti sei portato avanti. Ti volevo... vabbè, ormai sono rimaste le... Violet è curiosa, vuole sapere che ti sei mangiato. Vuole sapere, aspetta, allora facciamo così, vediamo se riesco a farvi vedere qualcosa. Ecco, il momento che perdiamo il collegamento e non lo vediamo se possiamo accorgere. Eccolo qua, vediamo, i pasticcini, questo è quello che è rimasto. Hanno sterminato tutto ovviamente. Cioè pure il tavolino si sono mangiati, siete stati costretti a girarlo al contrario. Sì, poi ci fa accompagnare la sambuca e la mano. E qualcosa di salato?
Salato, niente? Dai, salato abbiamo mangiato a casa. Abbiamo mangiato a casa, ha detto. Abbiamo già dato. Dario, senti, io devo andare al telefono, volevo un commento rapido su questo primo tempo. Napoli che l'ha sbloccata con il gol di Scott, è un buon Napoli, un ottimo Napoli, anzi. No, un ottimo Napoli, dai, Ciro, un ottimo Nel frattempo, Emanuele, noi abbiamo il solito problema di chi arriva a guardare la partita al posto nostro. Abbiamo rischiato solo un paio di volte, giusto nell'occasione di Sanabria di testa e l'altra occasione, però poi dai, siamo stati abbastanza bravi a portare anche il primo gol in vantaggio e quindi adesso 2-0, Ciro, 2-0. Io ci metto la firma. Si è partito 1-0, che ci hanno un po'... ma pure per stare un po' più tranquilli, sai? Infatti. Se no sta sempre l'ansia che paraga fino al 90, facci perché è domenica pure per tutti. E speriamo. Vediamo che succede. Andiamo al telefono, pronto? 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 Sì, ciao. Ciao. Come ti chiami? Da dove ci chiami? Io mi chiamo Raffaele, telefono dalle Marche, Potenza Picena. Sì. Sono napoletano. Sì. E niente, seguivo la trasmissione in diretta, sono rimasto un pochettino sconcertato dall'intervento di quel, non so chi era, un giornalista che ha definito il nostro un paese repressivo. Ma come si permette? A me non capisco quello che significa. Era una telefonata, era, non era un giornalista. Una telefonata, ma voi però non gli avete detto niente, arrivato a un certo punto. Di un tifoso come te. Io voglio parlare di calcio, sento il calcio, non è questo che dice che l'età approfitta per fare politica. Sinistra poi. No, non ha approfittato per fare politica. L'intervento del nostro amico. Ma secondo voi è un paese repressivo d'Italia dove fanno degli scioperi quelli di sinistra per distruggere il governo per tante altre cose? No, ma secondo me sei andato oltre quello che era il senso del suo ragionamento. Lui parlava di quello che è accaduto all'esterno dello stadio, non c'entra niente la politica. Però ha detto che è accaduto perché questo paese, cioè l'Italia, sta diventando un paese repressivo. Ma scusa. Ma non è questa repressione? Ma proprio la fanno a perché non lo sinistra è, la ognuno è repressione. libero di esprimere la propria opinione. Volevo così dire come solo lei questo, sta il calcio esprimendo non la mi sua. interessa più. Buonasera, ciao. Ha staccato, non ho capito. Sei incazzato? Sei incazzato? Sei incazzato. Non voglio parlare più, ha detto. Vabbè, nel frattempo. Qui non è, cioè nel senso non si può esprimere proprio. No, vabbè, ma noi intanto qui stiamo vedendo le immagini che ci ha inviato Marco. Questa è un'altra inquadratura rispetto a quelle che abbiamo mandato in onda, quindi è inedito come vi. Guardate lì quel lancio che ha colpito un ragazzo. Quel lancio di quel. No, quello è di là. Sì, di là hanno colpito. Era un tifoso che è entrato all'interno, però aveva superato il cordone. Abbiamo visto. Cosa è accaduto? Cioè, magari è il termine che ha utilizzato Gennaro prima, che era forte. No, ma... Però è la seconda volta che il Napoli va a Torino. Con la Juve è successo casino e con il Torino è successo casino lo stesso. Al di là, intanto Lazzaro è pronto ad entrare. Ha espresso un proprio pensiero che può essere condiviso o no, e quindi proprio per come tale va rispettato come proprio pensiero, poi ognuno ha la sua idea. Sicuramente il comportamento e il trattamento che hanno avuto i tifosi non è un trattamento che ci si aspetta se vai in trasferta a vedere una partita e magari sei con la famiglia e hai pagato il biglietto e ti pensi di arrivare allo stadio, entrare, fare il controllo e vedere la partita. Noi abbiamo visto, abbiamo intervistato prima con Marco dei tifosi del Napoli che erano con le fidanzate. Uno di quelli ha detto: la mia fidanzata sta piangendo per come è stata trattata. Un altro invece ha detto: io non ho fatto nulla, ho avuto una manganellata in testa. Io penso che questo fosse il concetto, perché poi quello che riguarda il campo ovviamente parliamo di quello che vediamo, poi tutto il resto lo lasciamo chiaramente a chi di competenza. Assolutamente. Infatti quello è il problema, proprio che ci sono anche bambini lì in mezzo al caos, vengono schiacciati o altro. Cioè non è una cosa normale, capito? Eppure ancora che succede nel 2024, ormai quasi 2025, Sì. quindi... Fuori Pedersen, intanto dentro Lazzaro, dovuti scongiuri, tocchiamo il ferro, tutto quello che volete. Stai toccando il ferro, di la verità. Perché abbiamo letto una statistica: 9 le partite di Antonio Conte contro il Torino, 7 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte. Quindi
Alessandro si è portato avanti, ha toccato il ferro. Abbiamo visto prima, a proposito di ferro, il quadricipite di Lukaku che in pratica era mezza inquadratura. Intanto è ricominciato il secondo tempo. Violet se l'è perso perché si era distratta un attimino. Dopo Emanuele rimette in loop le foto e te la facciamo vedere. Faceva impressione. Sembrava il mio quando eravamo in allenamento. Di la verità, Alessa, noi pure non ci siamo fatti mancare niente. Andiamo al telefono, pronto? Sì, pronto. Buona domenica. Ciao, buona domenica anche a te. Cosa pensate di questo primo tempo del Napoli? Ottimo primo tempo del Napoli, ha corso soltanto un rischio e mezzo, possiamo dire. Per fortuna Coco se l'è mangiato, però il Napoli sta facendo davvero un'ottima partita. Secondo me però andrebbe chiusa in modo tale da rischiare il meno possibile. Sì, servirebbe ovviamente trovare il secondo gol, cosa che consentirebbe maggiore tranquillità, questo è certo. Kvaratskhelia poi è in giornata, quindi... Sì, vero. E comunque ho chiamato solo per dire Violet, quanto sei bello oggi. Ciao Lino. Lo conosci? Ma io non ho capito che l'ha detto, Violet? Quanto sei bello. Ah, ok, allora avevo capito. Era dubbio, sarò riconosciuto. Ah, Bello. Lino, quindi tu sei uno dei follower di Violet. Sì, quello lì che ha fatto la gaffa prima di Napoli-Lazio. Che ha fatto? La gaffa prima di Napoli-Lazio che giocava di lunedì invece. La gaffa team. Ah sì, la gaffa perché ha detto che giocava di lunedì. Era la stessa Ah, perché tu hai scritto. Ah, perché. Quindi la gaff, no la gaffa. Io avevo capito la gaffa, ho detto che caspita era. la graffa. A quest'ora, giustamente. Ci vorrebbe perché. No, guarda, io devo essere sincero, oggi sono stato ospite prima di venire qui. Ciao intanto, ciao, un abbraccio. Ciao. Sono andato a mangiare da una parte, cioè mi hanno ospitato, a dire il vero, non era previsto. Sono stato invitato mentre venivo qui e ho mangiato tanto Lukaku alta sopra la traversa, ho mangiato davvero bene. Mi sono mangiato uno spaghetto, tonno e vongole col sugo e poi ho mangiato carne con insalata e pensa che hanno aperto i dolci per me. Pensa che io per venire qua non ho mangiato. Ma guarda, con questo Pensa vuol che dire. solo due fette biscottate con la Nutella. Questa è una cosa importante. Questa è una cosa importante. Sei l'unico che ha mangiato praticamente. No, ha mangiato pure Emanuele, perché io sono andato a mangiare a casa di Emanuele prima, quindi ha mangiato pure Emanuele. E pensa che pure Nicola ha mangiato per correre qui poi dopo. Si è mangiato cose buone Nicola, Nicola ha fatto cosa buona e giusta, solo che fra poco se non gli diamo qualcosa a Nicola, tipo un caffè, si sta addormentando appoggiato vicino alla porta, o si appoggia sul computer e spegne tutto o cade a terra. Chi è? Un caffè? Il bar è chiuso, Nicola, quindi oggi è destino che senza caffè. Tanto seguiamo un po' questo match, 48 sul cronometro, Torino prova a venire su, sale con però Olivera e Politanzi, Di Lorenzo e Politano che gli soffiano il pallone, c'è la riconquista della sfera e il Torino prova ancora la sortita offensiva, ma guarda Lukaku anche come va Alessandro ad aiutare. Hai visto i quadricipiti? Ma hai visto la foto? No, è il replay. No, ma dovevi vedere la foto. Attenzione il Toro! Palla deviata da Rachmani in calcio d'angolo, si è impennata per fortuna, occasione Torino con Voivoda che è andato a calciare dall'interno dell'area di rigore e Rachmani con la coscia, a proposito di quadricipiti, l'alzata alta sopra la traversa. Fammi vedere sempre Coco. Un altro ha scritto Coco fresco prima qui. Calcio d'angolo per il Torino, il traversone in mezzo, Meret va a bloccare con le mani tra gli applausi di Violet. Che balli dopo al gol. Sì. Promesso. Il Napoli farà subito il secondo gol per. Speriamo nel gol, cioè. Subito il secondo. Per il bagno. Sì, per il bagno. È la mia dislessia. Mi conoscono molto bene la dislessia, quindi non poteva mancare qui. Per il ballo, ok, quindi dopo ci balli. Dopo ci balli, quindi qualcosa. Balli pure tu? Io no, io non so ballare, sono proprio negato. Balli comunque. Ballo comunque, no, Alessandro più. Perché metti in mezzo? Cioè, come rovinare una carriera da procuratore
con una diretta qui con me. Poi sono messi a ridere. Ma tu lo sai che ovviamente ti voglio un bene dell'animo, Alessandro, non ti metterei mai in difficoltà le altre volte, oggi sì. Il Torino con Lazzaro sbaglia il tocco, buongiorno. Come stai vedendo, Alessandro? Buongiorno, al di là della stagione in generale, perché sta facendo una stagione incredibile. Oggi. No, ti ripeto, tranne quell'occasione che veramente è stata un po' sporadica, non abbiamo corso praticamente nessun pericolo. Gestione serena di reparto, sia di tutta la linea difensiva del Napoli, ma della squadra in generale, molto consapevole e solida, vedi anche Corti anche in questo momento. Là è stata una disattenzione che fortunatamente ci è andata bene, ma ci poteva costare caro. Per il resto una partita ognuno stava facendo egregiamente il suo compito. Ovviamente non accetto come risposta con gli occhi. Violet, tu come stai vedendo il Napoli? Come lo sto vedendo? Bene, sta giocando bene, sono contenta, sta giocando abbastanza bene. Potrebbe fare di meglio? Forse sì. Il secondo gol, perché ovviamente c'è da fare. Sì, esatto, col Torino il balletto c'è da fare. Poi per il balletto fanno pure loro un bel balletto, quindi facciamo sto gol. Tutti insieme appassionatamente. Sta per arrivare nel frattempo, il buon Emanuele Bernardo ha rimesso le foto in onda, sta per arrivare nuovamente la foto di Lukaku, quindi ti consiglio di prestare attenzione perché tra pochissimo vedremo la foto in questione di Romelu Lukaku. Intanto calcio d'angolo di Lazzaro che la mette in mezzo, arriva Olivera, poi il tiro alto di Ricci sopra la trasversale, è davvero molto alta la conclusione di Ricci. Anche Alex Meret, ora serve Giovanni Di Lorenzo davanti per Scott McTominay, poi Stanislav Lobotka. Alessandro, io te l'ho chiesto anche nel primo tempo, ma quanto è importante la presenza dello slovacco in mezzo al campo? Lobotka è quello che ti dà i tempi di gioco. E l'ora è qui di Olivera intanto. È il classico, guarda che giocatore. È il classico proprio regista, è quello che detta i tempi a tutta la squadra e che fa girare un po' tutti, quindi è fondamentale per il gioco del Napoli, anche eccola perché... qua, la foto incriminata. Bello, che bei dettagli. Visto? Non so perché ti sei così focalizzato sui quadricipite di Lukaku. Tu lo vedi ingrassato? No, è un giocatore che muscolarmente è un giocatore imponente, io non credo che sia sovrappeso, anzi. Perché quando è arrivato a Napoli, noi eravamo lì, ovviamente l'abbiamo raccontato, da Roma c'eravamo proprio io ed Emanuele Bernardo, quando è arrivato lui era tirato a lucido alle visite mediche. No, vabbè, ma è un giocatore che ovviamente non avendo fatto la preparazione sicuramente soffre un pochino, ha sofferto un pochino. Ha sofferto un pochino. No, perché sono passati 3 mesi. No, vabbè, però è un giocatore che adesso in questo momento dovrebbe uscire fuori proprio nella condizione, con il freddo, con i campi anche un po' più pesanti, sicuramente può fare la differenza. Mentre gli altri si bernano, lui invece si sbrina. No, ma c'ha forza, capito? Sui campi pesanti lui va via sempre. Poi lui è un giocatore fondamentale perché ti fa da perno davanti anche quando sei in difficoltà, puoi cercare di mettere palla su e ti fa salire la squadra. È un altro che dà i tempi della manovra anche lui. Violet, cosa ti piace di Romelu Lukaku? Io stavo per fare una domanda particolare che fanno sempre a me. Io però mi preoccupo della domanda che ti possono fare sempre a te. Sì, perché mi devono fare arrabbiare, mi devono fare accusare, come si dice. Sì, okay. Accusare. Ma allora chi è più forte tra Osimhen e Lukaku? Non c'è dubbio. Ti giuro, guarda, ogni volta... Non c'è dubbio, Victor Osimhen è più forte. Sì, lo so. Comunque Lukaku Attenzione a Kvara che prova a girare. Lukaku? Diciamo, non è tra i miei preferiti, ecco. No, ma non ho chiesto se è tra i tuoi preferiti, io ti ho chiesto cosa ti piace di più. Cosa mi piace di più? Da quello che ho inquadrato è un calciatore normale. Normale addirittura? Sì. Al momento sì. Perché no? Normale, Alessandro, è normale Lukaku? Ha una fisicità al di fuori del normale a livello di fisicità, ovviamente deve essere un giocatore che è in condizione. Non ci piace altrimenti... Lukaku, ha detto che non le piace. A te piace? È forte, Lukaku ha una storia alle spalle. Sì, infatti la storia alle spalle, io sto dicendo al momento. Ma al momento non sta dando quello che ha dato prima. Ha dato solo 5 gol e 5 assist in 11 partite. Vabbè, se la metti così cambia, ma non c'entra comunque.
ma quello è il problema. Però io devo spezzare una lancia a suo favore. No, quello che dice salutiamo sempre la moglie di Alessandro Musella che sta tornando da casa. Ecco perché va via una settimana, ho capito. No, davvero, a parte gli scherzi, sicuramente ci si aspetta tanto perché è l'acquisto che è stato voluto, è stato corteggiato e quindi ti aspetti che in ogni partita ti possa fare la differenza. Bravissimo, infatti è proprio questo è stato, cioè avevamo delle grandi aspettative un po' tutti 5 noi. gol e 5 assist non bastano. È un po' come attenzione Anghissate, se n'è andato da solo, cartellino giallo per Coco che la stava combinando grande. Grossa. Stava combinando grossa. Giallo per lui, un'altra fiorella. Mio nonno diceva il fiorello. Mio nonno cartellini gialli diceva allora asciutonata fiorello. I cartellini gialli. Tipo figurina. Tipo Fiudel, c'era Fiudel. Il Santino. Ho capito. Ok. Il Santino. Ma manco non ci è arrivato. Vai, ho detto, però è la terza battuta che io faccio e tu. Cioè, allora facciamo una cosa, la prossima te la spiego prima e poi la faccio. Va bene, grazie. No, non conoscevo la Ancora Lukaku, attenzione, Naya Lukaku messo giù, non c'è comunque, nulla. capito? Cioè, nel senso, mi aspettavo per tutto il caso. No, ma io questo dicevo. Sono le aspettative, quando c'è le aspettative così alte. Allora, io quando è arrivato Lukaku ho detto in diretta. Avete preso, cioè, vi ricordate Osimhen? Buttate questo pensiero. Lukaku è un'altra cosa. Ma perché Osimhen quando è arrivato tu non avevi le aspettative che avevi quando è arrivato Lukaku? Ma sai perché su Lukaku ci si attende molto di più di quello che sta facendo? E che comunque ripetiamo sta facendo comunque bene. Perché tu vieni da quello che ha fatto Victor Osimhen in 3 anni. Attenzione a Scott. Guarda, McTominay per Lukaku. Lukaku prova a saltare Milinkovic a porta volta Politano. Che ha fatto Politano? Ce l'ha buttata. Ti ha sentito, visto Lukaku? Questo era un altro assist. Questo era un altro assist. È nel 6º assist questo. Non va bene, non basta. Però vedi, per come guarda. Gli assist. Per No, come la palla dentro. Questa se gliela mette bene, che gliela messa esterna, lui va a calciare direttamente. Ma io non capisco Politano perché non ha tirato. Violet, ci spieghi perché Politano non ha calciato? Si vede che ci è arrivato dopo. È una battuta. Non l'ho capito, me la puoi spiegare? No. Mentalmente ci è arrivato dopo. Io non l'ho capito. Comunque attenzione, Rachmani. Ma le battute le puoi fare solo tu, non posso fare. No, io accetto che fai le battute, ma non l'ho capito. Le mie sono più divertenti. Ecco. Alessandro ride. Alessandro ride. Più giovanili. Bravo, sono più giovanili. Bravo, grazie. Grande. Siete, tu non fai troppo fenomeno perché sei della mia stessa età. Quindi, anzi, tu sei 83. 4, siccome me allora. Quindi. Come? Abbiamo rivelato in diretta televisiva che abbiamo 40 anni a testa. Capito? Cioè, capito? Vabbè, ma io me li porto bene, tu un pochino meno. Sì, perché tu capiti, tagliandoli i capelli. Io, vedi, non vedi il grigio. Io sono giovane, sono giovanile, qui di Lorenzo, ma il colpo lui, di testa capito, è pelato, quindi non si vede. No, io non sono pelato, io me li taglio. Si rasa, va bene, pure l'altra volta mi pare che ho fatto sta roba e si incazzo veramente. Stai zitto tu che stai facendo il riportino. Il buon Emanuele Bernardo che ormai ha deciso che si deve sistemare, quello lo sappiamo purtroppo, ma vabbè, ma tanto il 29 di dicembre io vi consiglio di venire qui o quantomeno di seguirci in diretta perché 29 dicembre, il mio compleanno. Auguri! Porti le paste il 29 dicembre? Porti le paste? È rimasterizzata, proprio come la grande Ma tu hai capito questo che ha fatto? Mandate auguri in anticipo. Guarda, io solo perché sto zitta perché sto qua, perché sai, capito? Perché? Che fai gli auguri in anticipo? Ma porta sfiga! Ma senti Violet, ma più nera della notte ormai non può venire. Ma mi vai giù. Ma io non ho capito, tu ti preoccupi di questo? Allora, l'8 dicembre Alessandro c'è il Napoli-Lazio e Violet porta i dolci, viene in diretta e porta i dolci. 29 di dicembre fa una convenzione con la pasticceria. C'è la gara col Venezia e il suo compleanno. Sono avvelenati e te li mangi tu. No, se sono avvelenati li lasciamo. No, io comunque stavo dicendo, dobbiamo ovviamente salutare purtroppo quel giorno in maniera definitiva il buon Emanuele Bernardo.
ha deciso di avere un altro tipo di esperienza lavorativa e quindi porterà le sue conoscenze in giro per il mondo. Grande Emanuele. Poi ha detto che ogni volta che viene mi porta una calamita. Intanto Politano prova col mancino schiacciato sul primo palo. Quindi il 29 faremo festa grande con i Violet, con i dolci, i dolci di Violet. Ho detto con i Violet, addirittura no, ma come i tuoi fan? Ha detto Raff no. Ma perché loro lo sanno, guarda, solo perché sto qua, perché sennò mi sarei proprio incazzata veramente. Ma perché è così brutto fare gli auguri? Dice? Effettivamente non si fanno io, no? Tu quando li fai? Io 24 aprile. Auguri. Grazie. Vedi, non succede niente. Succede niente. Ricordati questo giorno. Io faccio 41 anni, tu quanti ne fai? 38. Beh, sì, c'ho l'età tua, No, io ne ho 41, non puoi 40, non puoi avere la mia. 38. Sì. Ok. Me li porto bene, no? Rivelato l'età anche di Violet. Intanto Di Lorenzo controlla il pallone, poi Amir Rachmani alza un campanile nella terra di nessuno, anzi in quella del Torino. Controllato il pallone. Trovo che nel secondo tempo Alessandro ha alzato un po' il baricentro rispetto al primo. Sì, un po' sì, ma secondo me anche sempre per volontà del Napoli che si è abbassato di una decina di metri. Ma credi che già sia una decisione quella di No, proprio una questione di partire da più bassi. Infatti, intanto vedo anche Foloduncio che si sta scaldando. se hai visto l'occasione prima di Lukaku, abbassandosi 10 metri, il Torino venendo avanti ti lascia anche spazio per il contropiede, e Lukaku negli spazi può essere decisivo. Neres, Foloduncio si stanno riscaldando, sostituzione pronta per il Torino. Tra pochissimo vi chiedo, quindi preparatevi già la risposta a chi vorreste in campo come primo cambio per il Napoli, e poi andiamo anche dai nostri amici dei club, anzi andiamo prima dai nostri amici dei club partendo da Acerra. Siamo al 63esimo, forse è il momento di fare qualche cambio? Io con 28 microfoni che hai adesso ti sento basso. Basso. Sì. Sempre basso. Adesso meglio. Mi senti? Sì. Ok. Avevi le cuffie staccate. Secondo me è arrivato il momento di Neres. Neres. Bravo. No, non ho messo quelle là grandi. Ti sei tolto le cuffie quelle per sentirmi meglio. Hai fatto come qua grande puffo. No, quattro occhi, come chi è? Sostituzione nel Torino intanto. Fuori Sanabria. Entra. Dentro. Allora, una notizia importante. Sì. Dimmi. Di solito sulle disgrazie altrui non si esulta mai, ma in questo caso il Parma sta vincendo 2-0. Ottimo risultato questo, perché ha segnato Mohamed su assist di Charpentier. Parma in vantaggio per 2-0 contro la Lazio. Questo è un ottimo risultato ai fini della classifica. Allora vogliamo vedere tutti Neres questa volta al posto di Politano, secondo me. Dici al posto di Politano, però così perdi un po' di ripiegamento difensivo. Sì, ma queste sono partite che devi chiudere. Ok. Andiamo anche da Dario a Bosco. Dario, tu chi metteresti in campo, Dario? Dov'è Dario? È scappato Dario. Acchiappa Dario, eccolo, alza la mano. Dario, io non ti sento, ti vedo solo muovere un braccio. Tra tanti capelloni vedevo soltanto te alzare il braccio, ma comunque continua a non sentirti. Non si sente. Niente. Nel frattempo chiedo ad Alessandro Musella allora chi in campo come prima sostituzione per il Napoli. Sicuramente Neres. Al posto di Politano, come diceva. Io non credo che lo metterà al posto, potrebbe giocare, forse come ruolo naturale è quello a piede invertito, ma credo che Politano lo lascia ancora in campo. Violet? Pure io Neres, sono d'accordo.
E se esce Kvara poi non segna più il gol. Vabbè, il suo l'ha fatto, ha già fatto l'assist. Attenzione Lukaku! Il colpo di testa di McTominay ancora! Milinkovic ne ha salvato un altro. È un gatto questo portiere. Forte. Veramente un gatto. C'ha bei riflessi. Ha fatto 2 ottimi interventi. Alle scuole Alessandro Musella, però non abbiamo ancora toccato il discorso suoi assistiti, perché questo signore qui ne ha di assistiti nel Napoli, un pochino di ragazzi, però c'è anche quel Iaccarino che invece è andato... Che non gestisco io, però. Che non gestisci tu, giusto? Hai ragione. Però hai un po' di assistiti nel Napoli e anche in giro in prestito. Sì. No, stanno facendo bene, in primavera sta facendo molto bene sia Esposito sia Borriello, che la primavera comunque sta facendo, viene da 8 vittorie consecutive. Sì, ce la fa quest'anno, sta lì. Ce lo auguriamo tutti, sia per i ragazzi sia anche per la società, perché significherebbe ritornare in primavera 1. Tacco di Lukaku per Kvara, in area di rigore, Kvara vuole sfondare, Coco lo ferma e Milinkovic lo blocca. E quindi no, stanno facendo bene, abbiamo anche quelli che sono in prestito fuori, insomma. I ragazzi è giusto che facciano ognuno un percorso diverso, magari poi in base appunto al momento di crescita. L'importante è che facciano bene. Sicuramente il Napoli sta lavorando bene nel settore giovanile, ogni anno sempre meglio, si sta cercando di migliorare quelli che sono gli aspetti un pochino ci sono state delle criticità negli anni, un po' legate alle strutture, un po' legati al territorio, e quindi stanno facendo bene, dai. Secondo te cosa ha portato Beppe Santoro? Grandissima professionalità, è un uomo che ha sempre fatto calcio ad alti livelli, e sa vedere i giocatori, e sicuramente sta mettendo a servizio della società e della squadra quella che è la sua competenza. Lui è nato nel settore giovanile, però dopo tanti anni non è complicato tornare nel settore giovanile dopo che sei stato quello che sei stato in giro per l'Italia? Ma guarda, io credo che conoscendolo è una persona che fa con passione il suo lavoro, quindi quando lavori con passione, con la voglia, con il piacere di fare quello che fai, credo che poi, se poi lo abbini anche alle qualità umane e tecniche, possa uscire sempre un buon risultato. Hit Black dice Politano non ce la fa più, però qui ha messo una palla d'Olivera incredibile. Parata fatta. No, ma Politano è uno di quei giocatori che unisce a una grande tecnica anche una capacità aerobica di corsa, di sacrificio notevole per quelli che hanno quel tipo di ruolo. Vedi, sta anche ancora su, che sta rientrando, macina veramente chilometri. Violet, Olivera ha cominciato la stagione male, si è ripreso, mi guarda impaurita quando mi faccio una domanda. No, ero concentrata. No, dico, Olivera sta facendo un'ottima stagione invece. Olivera sì, sta giocando bene, ma un po' tutti quanti si sono ripresi alla fine. Certo, oddio, forse qualche cioè, oddio, come posso dire, hanno alti e bassi alcuni giocatori, però non è che tutti riescono a fare un po' come Kvara anche ultimamente, che non è stato uno dei migliori, o sbaglio? Certo, sì, ha giocato non benissimo. Però ci sono alti e bassi, no? Che ci possiamo fare una cosa normale, anche loro possono essere stanchi, infortuni, le varie cose che accadono, quindi diciamo che il tifoso classico poi tende subito a arrabbiarsi con l'allenatore, con i ragazzi in campo, però alla fine vabbè, siamo esseri umani, quindi anch'io mi arrabbio, però è normale che gli amici in chat parlano di effetto Conte. Che effetto Conte? Effetto Conte. Perché è vero, no? Sì o no? Secondo me sì. Abbastanza. Sì. A differenza... lui era con la sua personalità è riuscito comunque a imporsi da subito nello spogliatoio. Sì, ma poi è un vincente. Cioè, tu ci credi a sta storiella, Alessandro? No, non è una storiella. No, questa storiella che dicono. Che dicono no, ma Conte è arrivato e l'obiettivo di questa stagione è il raggiungimento della Champions. Non ci credo proprio. Occhio. Tanto attenzione, altra versione in mezzo, libera Mir Rachmani, poi Scott
McTominay, ancora il rinvio di Alessandro Buongiorno. No, non è una storiella. Cioè, è veramente, tu credi che sia venuto per il posto in Champions? Io non ci credo. Vabbè, lui è venuto con un progetto sicuramente pluriennale, quindi ovviamente Ma lui vuole vincere. Sempre, sempre. Lui vuole vincere. Però tu calcola che quando lui è venuto, secondo me non si aspettava magari subito dall'inizio di trovarsi sopra tutti, perché comunque è venuto in un momento di ricostruzione dove ripartivi fondamentalmente dalle fondamenta, e quindi sicuramente non poteva venire e dire io il mio obiettivo è vincere il campionato. È vero che dentro di lui gioca per vincere sempre, la sua mentalità è questa, l'ha sempre ribadito, ma credo che inizialmente si potrebbe essere come obiettivo quello di arrivare in Europa. Poi se viene di più ben venga, e sicuramente faranno di tutto perché arrivi, però non poteva essere quello il presupposto iniziale. È venuto in un momento criticissimo. Più critico di così non si poteva. 10° posto senza le coppe. Però tu avevi l'impressione di quello che era il suo carisma, la sua persona, già dalle prime conferenze stampa. Lui ha messo indirettamente, ha dato un messaggio a tutti i giocatori subito. Sì. È vero. Ma poi è un comunicatore. Ma lo è perché ha vinto, perché è uno che cioè Conte c'ha una mentalità bella forte, mi piace proprio assai. Se devi ricostruire dopo aver sfasciato in pratica l'anno prima, tu chiami Conte. Io però sono preoccupato dal prossimo di anno, per assurdo, perché poi Conte è uno che non si accontenta, vuole alzare sempre l'asticella. Ma chi è abituato a vincere ragiona così. Ma il De Laurentiis poi gli va dietro? Oggi è andato dietro e nessuno, o comunque in pochi, pensavano che riuscisse a avere questo comportamento, tra virgolette. Tu conta, io faccio un conto, no? Su Conte. Conto su Conte. Ok, dice, tanto pronto Neres, si sta avvicinando alla panchina. 75 milioni di euro il Napoli ce li ha già guadagnati, perché Victor Osimhen andrà via, e per quello che sta facendo col Galatasaray è sicura la cessione. Il Napoli andrà a fare le coppe, si spera ovviamente la Champions, speriamo ovviamente che questa classifica possa restare fino alla fine, quindi consentirebbe al Napoli di vincere anche qualcosa di importante. Vorrebbe dire portare altri milioni e superare il muro dei 100 milioni di euro con i 75. Sicuramente Napoli li ha. Ma io credo che il problema del Napoli non sia una questione di capacità economica in questo momento, credo che sia quella di hanno iniziato un percorso finora il Napoli ha sempre valorizzato giocatori tra virgolette poco conosciuti, e a Napoli sono diventati giocatori importanti. Oggi Napoli sta iniziando a portare giocatori importanti a Napoli, quindi con una mentalità sicuramente diversa, perché Conte, proprio per quello che hai detto prima tu, vuole vincere, lo vuole fare da subito, e vuole imporsi con giocatori che abbiano già esperienze importanti alle spalle. Cioè, tutti quelli che sono arrivati quest'anno sono già giocatori tra virgolette affermati, rispetto a quelli magari di un paio di anni fa, anche l'anno dello scudetto, dove c'erano tante promesse o comunque tanti semisconosciuti, il primo tra tutti Kvaratskhelia, che ai più era sconosciuto. Sì. Tanto abbiamo rivisto il gol di Scott McTominay, 74 sul cronometro, mancano 16 minuti. Io vi ricordo che al termine della partita, intanto Milinkovic qui perde palla sui sviluppi del calcio d'angolo, c'è fallo, carica su Milinkovic. Dicevo, vi ricordo che al termine della partita torneremo ovviamente nuovamente a Torino con Marco Lombardi e con Vittorio Bernardo, saluteremo i nostri ospiti e gli amici dei club, e poi ci ritroveremo per il post partita. Sta per entrare Spinazzola in campo, vediamo al posto di chi? Di Politano. Perché? E allora fai il doppio cambio. Fuori Politano, dentro Spinazzola, non l'ho capita questa onestamente. Farà il doppio cambio allora.
Spinazzola va a destra, Spinazzola, non c'è Mazzocchi. Ha fatto segno a 4. Ha fatto segno 4. Adesso vediamo come si mette. Intanto è uscito Voivoda, è entrato Calamò, anche Masina è uscito per il Torino, sono entrati Calamò e Sosa per il Torino. Parlano bene di questo Sosa. Sì. Anche se però ancora non abbiamo visto tanto, onestamente. Speriamo di aspettare a vedere qualche altra cosa in un'altra partita. Infatti. Allora, Alessandro, Spinazzola fa il quinto a destra in questo momento, 5-4-1 perché il Napoli sta ovviamente difendendo, si è scivolato Spinazzola qui, non c'è Mazzocchi, ma altrimenti ovviamente entrava lui in questo finale di partita. Di Zerbin non si fida probabilmente tantissimo. Vabbè, diciamo meglio che Spinazzola fuori ruolo. Sì, però diciamo che torniamo al discorso di prima, è uno di quei giocatori di cui lui si fida, ma perché è un giocatore che comunque ha tanti anni di esperienza. No, ma allora Spinazzola è un giocatore d'esperienza, quindi il giocatore d'esperienza si può adattare, però ha sempre giocato a sinistra, quindi vabbè, ma secondo me stride un po', no? Come... Sì, secondo me in questo momento è in emergenza e secondo me ci può stare tranquillamente anche a destra. Clean sheet intanto 8 per il Napoli, 10 per la Juventus, che è quella che ne ha fatti di più, e io mi faccio spiegare da Violet allora questa scelta di Spinazzola a destra. No, volevo sapere Violet, Spinazzola a destra, cioè a livello tattico. Scelta mistica. Cioè probabilmente hanno fatto gli auguri pure a lui. Sta entrando Neres. Esatto, secondo me probabilmente Conte è in funzione di quello. Si è arrabbiato, ha detto basta, lo faccio andare a destra oggi, ma è presa così. Vedi, è colpa tua. Vedi, più chiaro di questo Alessandro non poteva esserci come spiegazione. Sei pronto a mangiarti i dolci all'Immacolata il 29 pure? Sì, i dolci aspetto. Ma ti va anche bene, Violet, perché il 29 siamo subito dopo le festività di Natale, quindi panettone, roccocò, i mustaccioli, struffoli, quelle sono cose che in casa si trovano, quindi puoi tranquillamente prendere e portare qui. 29 ti voglio qui in studio. Prima mi date gli auguri in anticipo, poi mi mettere qua. No, il 29 devi venire qui perché allora il 29 è l'ultima partita di Emanuele. Devi venire a salutare Emanuele. Guarda, lo farei per lui, guarda. No, lo farei, tu lo devi fare, cioè lo devi fare, devi venire. Io ti ho già segnato sul calendario. Già mi hai segnato. Sì, okay. No, con la Lazio lo so che farai la diretta, quindi sì. ma con il Venezia invece non la fai e vieni qua. A che ora sta? Da adesso fino al 29 io non so, che mi sono mangiato a pranzo. No, tu vuoi sapere? Aspetta. Mi scusi. Dovrebbe essere alle 20:45 lo stesso. Allora no, alle 3 ti è andata bene come oggi, vedi? Tanto Lukaku in aria, adesso deviato. Ti è andata bene alle 15. Quindi puoi tranquillamente venire e poi dopo torni e fai la tua diretta fino al mattino dopo. Va bene. Tu vieni, Alessandro? Come hai detto? Alle 3. No, io lo sai, se posso vengo non sempre. Ti sei separato ancora? No, perché Vabbè, ma noi nel caso ci salutiamo. Tua moglie ci sta guardando, la salutiamo sempre. Che fa? No, ho detto una cosa. No, ma aspetta, perché tu avevi detto l'altra volta che la prossima volta che vengo porto il mio, come si chiama quello coso? Il pop. Non l'hai portato il pop? È il pop? O Funko Pop? Funko Pop, non l'hai portato? No, il Funko Pop mi E me come di testa sul fondo? Mi sono dimenticata. Vedi, allora ho fatto bene a dimenticarmi la maglietta. Vedi, però tu la maglia non l'hai portata, quindi. Ma io lo sapevo. Pari, 1-1. Lo sapevo che tu il Funko Pop non lo portavi. Neres! Siamo pari 1-1. Eccolo. Neres, pronto Davide? Fuori Kvala. Così Uscito a destra, è uscito Kvala. Ufficio facce, Alessandro. Kvala non è mai contento quando Ma esce. mai nessuno è contento, però all'80°, 10 minuti, credo che possa starci tranquillamente come sostituzione.
Però lo vedo meno arrabbiato rispetto all'uscita scorsa con la Roma. Ma ti ripeto, i giocatori mai vorrebbero uscire, il problema è che tante volte in mezzo al campo non hai neanche la percezione, magari se sei in un momento magari che hai bisogno di rifiatare, se la squadra ha bisogno magari di qualche altra cosa, e se è semplicemente un cambio anche per dare delle alternative al tecnico. Allora, questo amico dice, parla del Milan, te lo leggo così come l'ha scritto, Heavy Metal Remix Electro si chiama. Scrive: a parte Leao, Reinders, Pulisci, Teo Hernandez, gli altri sono così così. Il Milan è troppo incompleto rispetto all'Inter, purtroppo, e per questo l'Inter ci è superiore perché è forte in tutti i reparti. Ora, Pulisci credo che sia Pulisic. Effettivamente è così secondo te? Guarda, secondo me a livello di organico l'Inter è la squadra che è più rodata e più completa. Sì, è la squadra da battere. Sì, anche se ti devo dire la verità, a livello di organico nell'11... Che palla di Lukaku per Di Lorenzo che sterza, cerca Neres, non passa il pallone per Davide Neres. Io credo che nell'11 se la possa giocare tranquillamente anche il Napoli. Il Milan è una squadra più giovane magari, quindi magari in alcuni elementi non hai il ricambio, comunque non hai quella certezza in tutti i giocatori, però sicuramente sono tutte squadre abbastanza forti. Violet, sei d'accordo? Sì, da quello un po' che ho seguito sì, però Che stai pensando? Stava pensando perché si è fermato De Lorenzo. sì, no, la partita tu lo sai, pure l'altra volta, al secondo tempo io poi non... No, vabbè, però l'altra volta il Napoli non aveva segnato ancora, invece adesso ha segnato prima. Lo so, però io pure là vi faccio così, sono sempre tutta agitata, comincio a agitarmi, secondo tempo, finché non fa il secondo gol. Perché ho paura di ricevere, capito? No. Sì, è il mio modo... Cioè, capisci se mo segna il Torino, mamma mia. Sì. No, non deve segnare il Torino, No, non deve deve segnare. vincere, no. Sì. 081 353 4588 per poter chiamare in diretta. Gong se la ride con qui c'è Guadaschelia che è accanto. Vedi, non è contento, tutto a posto. Però non ha segnato Kvara. Vabbè, non fa niente. Per piacere non dire più che vuoi un giocatore in particolare. Ha fatto l'assist. Infatti non me lo chiedere più perché se no la prossima... Ha fatto l'assist. L'assist no, ma l'assist non conta, diceva Violet. Vabbè, dai. Non basta, serve. La prossima quindi manca il pronostico. 83 sul cronometro, 7 minuti, conto alla rovescia per questo Napoli che cerca di restare in testa alla classifica. Con Conte. Con il Conte in panchina. Lo si fa. Il secondo gol, Sosa, attenzione, traversone in mezzo e Scemeretta. La va a prendere alta sopra la testa degli avversari. Allora, ha segnato la Lazio 2-1. 2-1 a Parma. Ha segnato Castellanos 2-1. Saluto ovviamente anche mister Mascotto con Gaetano Attianese che ci sta guardando da casa. Nel frattempo c'è fallo su Scott McTominay. Ricci è stato sto ragazzo cresciuto tanto nel giro della nazionale. Molto. Spalletti lo tiene in considerazione, non può fare altrimenti, Luciano Spalletti. Alessandro, No. con te possiamo parlare liberamente dei giovani perché se li segui in prima persona. Ricci intanto ammonito, si dice sempre il calcio deve crescere, il calcio deve cambiare, bisogna spazio ai giovani, ma dove? Cioè, in C giocano perché devi metterli per forza, poi dopo li prendono e li buttano. In D giocano perché devi metterli per forza, poi superano l'età e li buttano. E non sono più under. La verità è che purtroppo se queste normative che hanno fatto ti danno l'obbligo, tra virgolette, di schierarli nell'anno che sono under, ti creano poi anche il problema sia a loro che alle società, agli allenatori, quando poi non sono più under come li puoi schierare, perché ci saranno a loro volta under nuovi.
Quindi secondo me queste regole sono dei palliativi. Secondo me quando il giocatore è forte devi avere il coraggio di metterlo in campo a prescindere dall'età. Se un giocatore è valido, anche se è giovane, magari sai che qualche piccola sbavatura data dalla giovane età ti può succedere, ma devi avere il coraggio di metterlo dentro. Violet, hai avuto un sussulto, volevi intervenire? Sì, no, ha fatto ridere Lukaku come spinge tutti con la sua potenza. Ah, ecco. Ti ha fatto ridere questa cosa. Emanuele si è girato di scatto. Perché? Per vedere la mattina. No, non ho capito perché ti sei girato di scatto. Perché sei così più grosso degli altri, che sembra il padre. È bello robusto, è vero, c'ha largo. Vedi qua Anghissavero questo è. Attenzione perché si è fatto male Anghissa, però si è rialzato, non è niente, è una finta. Forse allo stomaco, la bocca dello stomaco o dove non batte il sole. Qua, sullo sterno. Tanto Spinazzola ha provato a buttarsi dentro con Di Lorenzo, ma Scott McTominay tiene il pallone lì. Lo controlla lo scozzese in verticale, trova Leonardo Spinazzola, ancora Romelu Lukaku, si gira Lukaku sinistro alto sopra la traversa. Ho l'impressione che quando Lukaku prende il pallone sia troppo macchinoso. No, secondo me no, questo è un movimento suo classico di coprire la palla col corpo e trovare lo spazio per andare a calciare. Novellino lì si sarebbe girato in un fazzoletto e messo palla all'incrocio dei pali. A giro così, col mancino che non è manco il mio piede. Non è manco il mio piede. Di Rabona allora, di destra. No, di Rabona no. È troppo anche per me. Fuori Anghissà, dentro Foloduscio, fuori Lukaku, dentro il Ciolito Simeone. Negli ultimi minuti lo toglie sempre, Lukaku mette sempre il Ciolito. Ciolito per me è un giocatore che giocherebbe in qualsiasi squadra in Serie A. A me piace moltissimo, devo essere onesto. Capisco che nelle gerarchie debba venire per forza dietro ai 3 titolari, però è uno di quei giocatori che a me fa impazzire perché ci mette veramente grinta, qualità, abnegazione, un ragazzo serio. Si allena a 6.000 senza mai dire una parola, che venga schierato o che no, un ragazzo propositivo per il gruppo, quindi è uno di quei giocatori che sono proprio belli da vedere anche quando giocano poco. Questo per quanto riguarda Simeone, l'abbiamo chiesto ad Alessandro Musella. Violet invece chiediamo di Foloduscio. Lui, ma io non è. Perché mi scegli lui? Preferisco quella di Simeone. Perché Simeone l'ha già detto lui. Ho capito, però preferisco. Non lo conosci Foloduscio? Non lo conosco tantissimo, no. Simeone lo conosci? Sì. Ciao. Una chiamata. Lui pure rientra nella No, è una battuta, ogni volta sempre questa storia di. No, non c'entra niente, Simeone è un bravo ragazzo. Sono gli altri monelli. Simeone è proprio bellino stare, mi piace tantissimo. Tu lo sai che ti devi preoccupare di quelli che non parlano mai. Vabbè, questo sicuramente. È meglio quelli che non parlano mai fanno i fatti. No, dico in generale, sai, sui social chi invece non parla fa i fatti. Trama, capito? Zitto fa, Cioè, me? No, sto parlando con Alessandro. Perché scusa, tu ma io allora guarda, qualcuno io sui social, no, a parte gli scherzi, io sui social sono sempre nel mio, non mi piace fare casini, dissing, queste stronzate qui. Tu? Io. Però, gli altri purtroppo sì. E quindi ti devi mettere paura di quelli che non parlano. No, sei superiore, ricordatelo. Tu. Però chi non parla. Di chi stai parlando? Ma fa la parte perché capite c'è qualcuno che sghignazza intanto sotto il cappellino da questo lato qua. Alla mia sinistra sghigna perché lui ha capito a volo. Lui a volo proprio ha capito. Subito ha capito e se la ride. Il terzo caffè. Ti serve il terzo caffè? Emanuele, visto che te ne devi andare, chiama il bar, ci sarà un bar aperto a casa nuova. Tipo a 1 chilometro. Un bar aperto a casa nuova ci sarà. Allora, a parte che abbiamo perso tuo padre che si è dormito sulla sedia, ormai è partito. Violet ha bisogno del terzo caffè e Alessandro fra poco deve partire
che ha deciso Prima che se ne va. mangio, prima Una mangio. Ah, mangi. Sì, prima mangio. Vogliamo andare alle club, 89,30 sul cronometro, siamo ormai verso il recupero, ci abbiamo verso la fine del match con il Napoli che sta conducendo per 1-0. Intanto il pallone lungo per Neres, non ci arriva il brasiliano. Questo giocatore, eccolo qua, andiamo a Bosco. Bosco, Dario, eccolo. Senti questa volta? Ti sento. Come fai il coro? La senti questa voce? La senti questa voce? La senti? Siamo noi, Dario, noi, dai. Dario, ci siamo, mancano 3 minuti, 3 di recupero. Sì, no, però io non lo so come c'è la campionate così, Non lo sai? Come si arriva a fine campionato? Di cortomuso si arriva. No, ma è tosto, proprio per una questione fisica, capito? Ah, Cioè, vabbè, ma tu hai mangiato, c'è lo stomaco pieno, pensa che c'è qualcuno che sta peggio di te. Ci siamo addolciti la bocca. Tanto Meretta la va a bloccare. No, Dario! Ora scherzi a parte, Torino è stato un po' più incisivo nel secondo tempo, ha alzato il baricentro, sta provando a dare più fastidio. Torino che non ha centravanti, questo è il vero problema del Torino. Invece il nostro è è molto macchinoso, anche il nostro lo vedo davanti, anche un po' per questo che non riusciamo, forse anche un po' sfortunati oggi, però dai, dobbiamo fare qualcosa in più, quindi il portiere Movic ci ha messo la mezza un paio di volte. Attenzione al Ciolito che prova la giocata in aria. Mamma mia, Milinkovic che ha parato ancora. Mi dispiace perché Mamma mia che ha parato Milinkovic. Andiamo anche ad Acerra. Simeone, che giocata del Ciolito. Che giocata del Ciolito. Milinkovic, altro miracolo. Con le mani, con i piedi. Ciao. Acerra che ha parato Milinkovic. Noi stiamo soffrendo gli ultimi minuti. La stessa cosa. Sofferenza condivisa. Mamma mia, ragazzi. Diciamo che giocare con una difesa a 5 dove una squadra che non ha attaccanti come il Torino, secondo me è troppo esagerato, però. E poi penso che quest'ultima azione di Simeone mi ha dato sempre più conferma che secondo me dovrebbe fare all'incontrario Conte, cioè far giocare prima Simeone e poi mettere Lukaku gli ultimi 15-20 minuti. Non sono d'accordo, intanto McTominay allontana il pallone, mancano 30 secondi, intanto Alessandro, clamoroso in Serie B. Chi è? Il Pisa vinceva 2-0 in casa, ha pareggiato 2-2 con il Cosenza ed è finita. Da 2-0 a 2-2. Sì, 2-0, 2-2. Il Parma trova il terzo gol, Neres in area di rigore, il tiro la mette dentro Neres, ma si alza. No. La bandierina, posizione irregolare, il gol del Parma invece è regolare. 3-1 del Parma. Bella squadra pure il Parma. Ha segnato Del Prato. Del Prato da portiere a goleador, perché è il secondo gol che poi segna dopo la gara. Fuori gioco. Fuori gioco, sanzionato. Tanto Milinkovic non è finita ancora. Milinkovic pronto a battere. Sto seguendo da lì sto seguendo comunque. Poi andiamo anche ovviamente subito a salutare i nostri amici dei club. Parma mi dà ancora 2-1, sai? 3-1 del Prato. Ha segnato Del Prato. Sì, colpo di testa di McTominay. Ancora McTominay, è finita! E il Napoli vince a Torino, resta in testa con l'esultanza di Scott McTominay. Acerra! Grandi! Ragazzi, io vi saluto, grazie, alla prossima! Ciao, grazie a voi! Ciao, corriamo subito anche a Bosco, eccolo lì, ciao Dario! Con il salutate alla capolista io saluto anche i miei ospiti qui in studio. Ti lascio andare, Alessandro. Grazie Alessandro Musella, alla prossima. Buona serata.
Con Violet invece ci ritroveremo il 29 di dicembre, il giorno del suo compleanno. Ciao Violet, auguri per il tuo onomastico, per l'Immacolata, per Natale. Natale, Vigilia, Capodanno, tutto. E per il compleanno del 29. Ciao Violet, un saluto. Voliamo da Marco. Ce l'abbiamo. Eccolo lì. Stadio Olimpico, eccoci dall'esterno dello Stadio Olimpico Grande Torino. Napoli 1, Torino 0, la capolista resta al primo posto, 32 punti per gli azzurri che scappano in questo momento a più 4 sulla Lazio. Dopo ci sarà Fiorentina-Inter, la seguiremo insieme. Ovviamente ora ascolteremo il parere dei tifosi del Napoli che mano a mano usciranno dallo stadio, perché in molti sono ancora dentro a festeggiare con la squadra questo risultato ennesimo super importante per gli azzurri, ennesimo clean sheet, gara che poteva finire anche 2-3-0, senza alcun problema, assolutamente, anzi il gol di Nere. Marco, tu ce l'hai raccontato e ce l'hai fatto vedere, ma adesso sventolano bandiere del Napoli in tutti i settori. Esatto, aveva detto il signore che è passato adesso al volo, ha detto l'anno scorso hanno esultato loro, quest'anno esultiamo noi. Cairo, vaffanculo! Ecco. Ovviamente ci dissociamo però di poesia. Poetico. Direi che l'atmosfera contro Cairo è davvero pesantissima, tantissimi cori contro il presidente del Torino in queste ore, ma comunque noi siamo per... Marco, io vedo tifosi del Napoli, ti lascio la linea, ci ritroviamo più tardi. Fortissimo questo Napoli fortissimo, Napoli cazzimmoso, Napoli cattivo, Napoli concreto, bellissime le ultime palle lanciate da McTominay, oggi migliore in campo, così bisogna vincere. Ennesimo clean sheet poi. Ennesimo clean sheet, siamo dietro, siamo fortissimi, perché dietro Rachmani oggi non ha sbagliato un pallone, Buongiorno forse un pochettino emozionato ma ha giocato benissimo, e poi Olivera, Mattias sta giocando veramente bene. Ne avevamo parlato ieri alla partita di Milano, ti ricordi con il Milan? In fase difensiva sta continuando ad essere clamoroso. La Lazio ha perso 3-2-1, quindi... E perde pure l'Inter più tardi contro la Fiorentina, e l'Atalanta domani con la Roma. La Roma prima o poi deve vincere. O comunque deve non perdere. Prima o poi deve non perdere, così iniziamo la prima fuga e così passiamo un bel Natale tutti quanti. Mi Va piace, bene? Ti piace questa cosa? Forza Napoli! Grazie. Ciao. Grazie, ciao. No, io sono Granata. Granata, ma se siete primi in classifica un motivo ci sarà, no? Questo clima contro Cairo pure continuo, perverso. Ma guarda, all'inizio 20 anni fa ero uno che ci credeva, dico ci ha salvato da una situazione e adesso sarebbe anche ora che si facesse da parte, però chi ci compra? Una multinazionale, la Red Bull, ci fidiamo di sta gente che non lo so. Grazie per la sportività. A voi. Grazie. E a proposito di Red Bull, il Napoli appunto mette le ali in questo momento e va. Forza Napoli, vieni qua, venite voi, venite ragazzi. Torinesi o napoletani? Napoletani, quindi siete... Ah, guarda qua, un po' in incognito. Squadra più forte d'Italia. Facciamo vedere il logo. E voi siete di Torino però? Sì. Com'è vivere queste emozioni a Torino con amici, immagino torinesi? Sì. Incredibile, partita formidabile. McTominay, miglior giocatore d'Italia, ragazzi. Ennesimo clean sheet, l'anno scorso difesa horror, quest'anno è il punto di forza. Quest'anno punto di forza. Lukaku oggi l'ho visto un po' scarico in attacco insieme al 77. Forza Napoli! Grande! Ha compensato il centrocampo, Chissà, anche bravissimo la Botka. Una parola su anche David Neres, che è entrato comunque bene negli ultimi minuti. Forza Napoli! Un'ottima sostituzione in. Peccato per il gol annullato. Vero. Poteva finire anche 2-3-0 alla fine. Sì, ma è stata una partita che potevamo chiudere prima. Il miracolo di Milinkovic-Savic. Sì, è un ottimo portiere. Forza Napoli sempre! Intanto vi ringrazio ragazzi. Grazie, forza Napoli. Grazie. Vado da qualcun altro. Salve. Tifoso del Napoli. Tifoso del Napoli. Anche se abito a Toro. Sì, in incognito. Vai. Non mi è piaciuta tanto la partita. Il gioco intendo. Il gioco, sì. Più il tifo. Un passettino però in più rispetto a Napoli-Roma, sì. Un passettino in più, forse anche perché il Toro era
poca cosa, va detto. Sì, però come azioni secondo me no. Ci sono stati più Napoli e Però Roma. il miracolo di Savic, pure il gol annullato a Neres. Vabbè, Però primi a più 4 sulle inseguitrici per il momento. Speriamo che sia anche questo di buon auspicio. Speriamo, grazie e mille. forza Napoli. Ciao, ciao. Prego. Forza Napoli. Grazie, vieni qua, vedi. Salve. Come ti chiami? Mi chiamo Dennis. Sei di Torino? Sì, sono di Torino ma sono napoletano. Si vede come è esultato al gol di McTominay? Ho esultato molto di cuore e la parola di oggi è personalità. Vero. Personalità, grande squadra e grande personalità. E difesa granitica perché grande difesa, grande buongiorno soprattutto, grande ex. E se ne va! La capolista se ne va! La capolista se ne va! La capolista se ne va! E se ne va! La capolista se ne va! La capolista se ne va! Ci sta. Allora, io voglio dire soltanto questa cosa qua. Vogliamo soffrire così, ma vincere! Forza Napoli! Dicevamo ci rivediamo. Chi sei a dormire? Ci rivediamo. Ma troppo da nessuno è chiuso, signore. Forza Napoli sempre! No. Grande partita difensiva soprattutto. Difensiva, vabbè, lo sappiamo, il mister Conte è un perfezionista della difesa. La squadra ha fatto una grandissima partita sotto il livello difensivo, ma anche a livello di impostazione di gioco. Abbiamo dominato la partita per tutti i 90 minuti. Chi è stato il tuo migliore in campo? Il migliore in campo è stato McTominay, non solo per i gol, ma proprio per come ha mantenuto il centrocampo. Le seconde palle erano sempre le sue, quindi complimenti a lui e complimenti a tutta la squadra. Prima minifuga. Prima minifuga, oddio, vediamo Fiorentina-Inter, la partita dell'Inter, ma noi pensiamo a noi, facciamo il nostro campionato, vinciamo tutte le partite 1-0 e poi se ne parla a fine anno. Speriamo, grazie. Siamo qui invece con Pierluigi Ruggero che risalutiamo. Ciao, buongiorno a tutti. Buonasera. Allora, ci siamo divertiti poco, devo dire, perché il secondo tempo non è stato un granché, però dovevamo portare i 3 punti a casa, l'abbiamo fatto con un grandissimo Lobotka e un grandissimo McTominay. Centrocampo di fuoco stasera. Campo di fuoco, l'unico rimpianto vedere solo 10 minuti di Neres. È un peccato perché è un grande giocatore. Con un Okvara un po' spento nel secondo tempo si poteva cambiare. Però bisogna dargli fiducia, speriamo con la Lazio insomma di vederlo un po' di più. No, Neres titolare del Forza. Buon lavoro, ragazzi. Parlavo di minifuga perché la Lazio ha perso, quindi già la prima. Lazio ha perso, però noi come diciamo vediamo le altre partite. Buon lavoro ragazzi. Grazie. Piccolo, tu come ti chiami? Io mi chiamo Davide. Allora, la partita di oggi ci sono state molte parate, soprattutto da Milinkovic-Savic che ha tenuto il risultato, però poi al 31esimo con McTominay è riuscito a bucargli la porta a fare l'1-0. Disamina perfetta. Stasera l'Inter secondo te che fa contro la Fiorentina? Secondo me l'Inter potrebbe pareggiare contro la Fiorentina. Che comunque male non fa. Amico mio, grazie. Buona serata. Andiamo invece dal nostro altro amico. Ah, grande, vieni Giuseppe, giusto? Vieni qua, poi vengo anche da te. Vieni anche tu Gianluca, vieni. Allora, il piccolo, che ormai non è più piccolo, che so che tra l'altro giochi nel Torino, sbaglio? Sì. Allora, Giuseppe, l'ex ormai ragazzo che indossava la maschera di Osimhen qui a Torino, come stai innanzitutto? Bene. Ora sei quasi un uomo, praticamente quasi alto quanto me, e giochi in che ruolo? Attaccante. E oggi chi ti è piaciuto di più nell'attacco azzurro? Penso McTominay, non lo so. McTominay. Ti aspettavi la vittoria? Sì. E secondo te a questo punto, dopo questo ciclo di ferro finito, il Napoli è in lotta per lo scudetto quantomeno? Sì. Fino alla fine, speriamo. E vuoi salutare qualcuno? Saluto mia madre e mia sorella da casa. E anche Osimhen? Sì. Vabbè, tuo padre no, che ovviamente è qui, però si merita nulla, neanche un saluto. Piccolo, tu? Forza Napoli solamente. Sempre. Parlare una persona. Sì, chi è? Jenny, vieni qua. Jenny, vieni al volo. Allora, grande Napoli. Forza Napoli sempre. Sei anche tu di Torino? Vivo qui però nato a Napoli. Chi ti è piaciuto di più oggi? Scott McTominay. Un po' l'MVP di tutti. Grazie ragazzi, grazie Giuseppe. Vai. Per te?
Per me Neres. Vabbè, ci sta. Ciao, veniamo a Napoli domenica, pure la Lazio ci facciamo. È il sogno di mio zio essere in Subito, adesso vediamo. Allora. Innanzitutto oggi diamo il giusto tributo a chi ci ha riportato dignità sempre. Lo ricordiamo che sono venuti 4-5 giorni. Siamo speciali con te capitano, che dall'alto sempre tifi per noi. Poi solo una cosa, ragazzi, con un Lobotka così e un Mac Scott così devono fare molta ma molta attenzione. Abbiamo sofferto un po' nel primo tempo, però poi quando andiamo in vantaggio 1-0 è un po' difficile che ci prendano. E poi un'altra cosa, vedere tutti questi napoletani anche a Torino che hanno dato un ennesimo esempio di civiltà fa solo che inorgoglire il nostro popolo. Un grande abbraccio a tutta Napoli e sempre e solo Forza Napoli e soprattutto crediamoci! Forza Napoli! C'è la signora, salve. Allora, ciao, io sono di Palermo ma sempre napoletana, col Napoli nel cuore, la mia squadra del cuore è sempre stata il Napoli, sono venuta a vederla qui orgogliosa di essere tifosa del Napoli. Forza Napoli sempre! Io le faccio tutte, trasferte Napoli, sono abbonato a Curva B. Quindi siamo domenica, ammazziamo pure i laziali che hanno perso oggi a Parma 3-1. Forza Napoli! Prima c'è la Coppa Italia, il vincolante. Sono di Biella e per me il migliore di oggi è stato Kvara. Ha fatto un bel assist. E posso salutare. Volevo salutare mia mamma e mia nonna. Salutiamole, grazie. Tuo zio dov'è? Mio zio è finito qua, si vergogna un po', comunque questo Napoli ci fa sognare, grande McTominay che non molla un colpo. Faccio un saluto a mio zio Baldo, a mio padre Costantino e al mio amico Pitt a casa che oggi non è potuto venire, che è un grande tifoso del Napoli e ti segue sempre. Ah, salutiamo Pitt, no, è Pietro, ma Pitt per tutti gli amici. Forza Napoli sempre! Allora, io ero che vinceva 2-0. Ha fatto il secondo, poi va giù 1-0, ma lo stesso. Ma il secondo gol era trasudente. Anche se è fuori gioco, però sempre Forza Napoli. Forza Napoli è primo in classifica. E tutti i napolitani, Forza Napoli! Grazie, spettacolare, guardate quanta gente c'è, ragazzi. Ciao, Salve. Allora. sempre Forza Napoli. Dalla torinese perché io sono nata qui. Però la mia famiglia è tutta di Napoli e io tifo Napoli da sempre. Fatto, vedo che hai due colori. Vabbè, purtroppo no! Questa è la giacca, non ci posso fare niente, ma Napoli è Napoli. Vero. Grazie. Ciro sempre presente, lo ricordiamo. Forza Cagliari! Forza Cagliari! Sei cagliaritano sul serio? Sì, no, lo so. Vabbè, scherzo ovviamente. Ciro vive con noi! Ah, è stato in campo. Forza Napoli! Forza Napoli! Forza Napoli! Isaia Gaetano e Isaia, buonasera, salve. Grande Napoli, grande vittoria. Altro clinch. Sempre. Cosa dire? Una grande gioia. Noi ci siamo. La capolista se ne va. La capolista se ne va. Un passo alla volta. La capolista se ne va. 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 Grazie ragazzi. Forza Catania! Come forza Catania? Sì, vai, Vesuvio, Etna. Napoli 24. Calcio Napoli 24 su YouTube, già è tutto online. Poi, YouTube online. già in diretta, poi vai a rivedere la. Ricordatevi! Grazie. Ricordatevi! Forza Napoli! Ricordatevi tutti questa vittoria perché questa vittoria ci porterà allo scudetto prima o poi! A maggio, che è tutto vabbè. Grandissimo. Allora. Da Torino. Tutto a posto. Grande partita. Grande partita, il migliore in campo, McTominay. Scott McTominay. Personalmente è stato per me. Gli altri potevano fare di più, però una grande difesa. Sì, grande difesa. Buongiorno. Buongiorno e anche Rachmani. Niente, nulla da dire. Natale si avvicina, come si dice? Essere più buoni, il regalo non lo diciamo. Vabbè, poi regala a maggio. A maggio, però Natale si avvicina. Lo so. Magari arriva un anticipo di regalo. Se ne va. La capolista se ne va. Buoni auguri di buon Natale. La capolista se ne va. Questo è abbastanza euforico, vedo. Sì, avanti Napoli. Scott, ti voglio bene. Sei sempre Forza Napoli! Forza Napoli!
Grazie. Altro che McDonald's, noi abbiamo McTominay! La capolista se ne va. No. La capolista se ne va, digli la capolista se ne va. Sta tutto se ne va davvero. Digli che se ne va la capolista quest'anno. Ci porta bene. Dite alla stampa del nord che c'erano 2 ammonizioni per Lukaku, il VAR devi vedere dove. Forza Napoli! Grazie, abbiamo alla mia sinistra Paolo Selce. Buonasera, mamma mia che partita. Calcio Napoli 24. Che dire, sempre meglio. Vediamo qua e vinciamo ormai su ogni campo. Siamo contentissimi. Altro clean sheet. Che è successo? Ennesimo clean sheet, nonostante Lukaku, nonostante Meret, benissimo. Siamo contenti lo stesso. Però McTominay credo oggi abbia dominato. Su tutte, buongiorno anche, su tutte le palle. Siamo contentissimi di questo. Però Paolo, tu resti qua un attimo. Sì. No, è stata una grandissima partita di Rachmani, vieni qua, no, per forza. È stata una grandissima partita di Rachmani, Ciro Petraglia, buonasera. No, Amir ha giocato anche con la febbre. Nessuno lo sa, ma Amir aveva la febbre ieri che ha giocato. È stata una grandissima partita di Amir, ma tutta la squadra, ovviamente, non solo Amir. Però voi sapete, amico di Amir e tifoso di Amir, giustamente. Lui è buongiorno, penso che stiano per superare Amir e Kim, secondo me, a breve. Secondo me l'hanno superati, perché se tu vedi quanti gol aveva subito il Napoli in quella fase, oggi ne ha subito ancora di meno. Quindi Amir e buongiorno, secondo me, è la coppia di centrali più forte attualmente che c'è in Italia. Per lo scudetto ora si può parlare, secondo te, almeno parlare? No. Neanche, aspettiamo mancano troppe partite. Troppe partite. E all'interno loro, anche loro, secondo te? No, mancano troppe partite. Veramente sarebbe assurdo dire vinciamo lo scudetto. Almeno a febbraio. Ma sicuramente se la giocheranno fino alla fine. Questo è poco ma sicuro. Però grazie. ciao, ci vediamo. Ci vediamo presto. Forza Napoli. Questo bimbo ti vuole dire una cosa, guarda che maglia che c'hai, dici, che vuoi? La polizia se ne va. polizia se ne va! La capolista con la maglia del Torino. Viva lo sport! Come dice viva lo sport? Come dice viva la capolista se ne va! C'ho mio padre che ha 92 anni. Salve! Adesso arrivo. Ecco, c'è il signore. A lei, alla piccola. Come si chiama lei? Gaetano Carrera. E da quanti anni? Pochi anni, 92. 92 anni a seguire il Napoli contro il Torino. A seguire i tempi del Collana. Wow, quindi dei tempi proprio di, come si chiama? Attila Sallustro, non lo so. Tanti anni. Però quindi ha visto tutti gli scudetti, ovviamente. Lo rivedrà anche quest'anno? Ma io spero. Ci crede? Ci credo. L'essenziale è che gioca bene il Napoli, quello è importante. E che è concreto, perché è concretissimo. Beh, è chiaro. Conte, l'ha visto come impazziva in panchina? Conte, il carattere è quello. Cazzuto. Grazie per anche la sua cazzutaggine, per la sua voglia di tifare. Buona serata, auguri a tutti. Dobbiamo farci una foto io e te, assolutamente, perché io ti vedo solo su Facebook. Vai. Forza Napoli sempre, non solo vinciamo lo scudetto, pure la Coppa Italia quest'anno. Tutto è difficile. Forza Napoli! Forza Napoli! Forza Napoli! Grazie a te, grazie mille. Grazie. Ciao Fungo. Ciao Fungo. Un saluto a mamma e papà. Ciao. Forza Napoli. Il signore qui con cappello. Sì, Davide, grazie. Davide di Torino? No, noi abitiamo in Svizzera ma siamo napoletani, siamo venuti apposta, sì. Sono stato pure a Milano, la partita in casa contro l'Atalanta, siamo sempre a fare questo. Quando si può andiamo. Sempre bene tranne l'Atalanta, diciamo? Sì, tranne l'Atalanta, comunque dai, il Napoli mi è piaciuto tanto, possiamo essere più propositivi, più veloci, no? Cioè i parigini un po' più alto, cioè io mi aspetto sempre un po' di più, no? Sono esigente, però siamo molto accorti in fase difensiva, Rackrami e Buongiorno veramente, e Olivera anche, ma tutti sono stati veramente strepitosi, McTominay sia in fase di
impostazione, sia in fase di non possesso, ha fatto interdizioni in mezzo al campo, ha recuperato tanto. Kvaratskhelia quando punta, cioè, mi aspetto un po' di più da Kvaratskhelia, però si è sacrificato, questo è un buon segno. Però dai, Napoli ci siamo, però la capolista se ne va, sì. La capolista se ne va, la capolista se ne va, e se ne va, la capolista se ne va, la capolista se ne va, la capolista se ne va. Io voglio pure spendere due parole. Guarda, voglio spendere due parole per chi non gioca mai, chi gioca poco, come Neres, Simeone, Raspadori, che in questo momento che stanno dando anche loro i loro contributi, comunque ce l'abbiamo nel cuore. Lukaku cerca lui deve fare questo lavoro sporco, venire incontro, proteggere palla, però non è sempre facile, no? Noi ci aspettiamo, siamo abituati con Higuaín, con Cavani, attacca poco la profondità, però forse è così proprio che deve giocare, no? Capito? Lo chiede anche Conte, il ragazzo che voleva no, vabbè, no. Ciao mamma, forza Napoli! Salutiamo tua mamma. Aniello, allora, anche Antonio, vieni qua, vedi. Giovanni. Non c'è Antonio? No, Antonio non c'è. Aniello, allora, clean sheet, ennesimo clean sheet, ennesima vittoria. Capoli. Ci sta anche il Veronese. L'amico Veronese, salve. Col cappello bianconero, lasciamo stare. C'è una sciarpa del Napoli, me l'ha fatta lasciare in macchina perché non si poteva mettere la sciarpa, ce l'hanno tutti. Vabbè, sei stato previdente. Vabbè. È stato previdente Conte che ha imbastito l'ennesima gara perfetta. Ci hanno fatto soffrire a un certo punto, guarda. Che è un po' la costante di questa stagione, la sofferenza. Mamma mia, veramente, non si può fare così, non ci fanno sì, però questo è Conte, Marco. Tutte partite così, mettere la firma 1-0, arriviamo a un obiettivo, non voglio dire che è la parola magica, arriviamo là. Giovedì contro la Lazio, che ha perso contro il Parma e si allontana tra l'altro. Coppa Italia, obiettivo da perseguire, secondo te? Normale, no, scusami, noi non abbiamo niente, abbiamo solo il campionato. Almeno la Coppa Italia è un obiettivo del Napoli. E se ne va, il capolista se ne va, la capolista se ne va, la capolista se ne va, e se ne va. Veronese che canta la capolista se ne va. Veronese e Juventino. Sempre no, guarda qua per il cappello. Però dico una cosa, ogni volta viene con me, il Napoli vince sempre. Solo a Torino, l'anno scorso è stato. A Torino abbiamo messo 3-0. Vabbè, l'anno scorso non vale. Tutte le partite. Pure Coppa Italia col Palermo. E lo rivedremo a breve. Sì. Facciamo chilometri, superiamo gli ostacoli, solo per te, Napoleale. Alle molle praticamente. Che giocatore McTominay. Io l'ho visto quando è esordito qua a Torino e mi ha già esaltato, e stasera poi mi ha fatto pure gol. Che gol l'ha fatto? Che gol l'ha fatto? C'è un telefono è mio. Allora, grazie. Forza Napoli, ci vediamo domenica prossima. Ciao, ci stai domenica? Ci sarà Vittorio con. Vabbè. Grazie. Forza Marco, Napoli. domenica ero a Napoli e mo sto qua, Forza Napoli. L'amico veronese che si chiama? Ciao Alessandro. Ciao Alessandro. Grazie. Ciao. Io voglio salutare mia mamma Giovanna e i miei fratelli e mia sorella. Ciao, un bacione. Ci vediamo tra un po' a Natale, dai. Guarda, io per guardarmi il Napoli sono andato nel settore del Maradona. La curva Maradona. 90 minuti a stare zitto perché lì ci ammazzavano. In mezzo proprio agli ultrasport. Però per guardare il Napoli questo è l'altro. Un saluto a mia mamma
e a mio fratello e a mia mamma perché oh mamma, oh mamma, oh mamma, oh mamma, 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 sai perché mi batte il corazon, ho visto il grande Napoli, ho visto il grande Napoli, mamma, innamorato sono, oh mamma, 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 oh mamma, 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 sai perché mi batte il corazon, ho visto il grande Napoli, ho visto il grande Napoli, mamma, innamorato sono. Grazie a tutti ragazzi. Grazie, veramente. Grazie mille. Grazie di cuore. Siamo ancora in diretta. Ma tu sei di Napoli, vero? No, sì, ci provo. Vieni Paolo, vieni. Ma fai TikTok qualcosa? Sì, lasciamo. Ma io ti ho visto un po' a TikTok. Sopra TikTok. Ciao, grazie. Ciao, grazie. Io volevo dire una cosa importante, Marco, non so se ci sarà non so se ci sarà la viralità qua, perché non so se su Calcio Napoli 24 si può fare pubblicità all'Ikea. Vabbè, l'Ikea la possiamo fare, no? Perché mi hanno chiamato, io conosco molto bene il proprietario dell'Ikea ed è stato fatto praticamente un nuovo mobile. Lo possiamo far vedere questo qui qua? Avviciniamo. Non so se si riesce bene a vedere qua. È stato fatto un nuovo mobile che io comprerò. Lukaku, non riesco a leggere bene. Che cosa? Si fa per scherzare, vabbè, mo andiamo a virare offese, cose, però ci divertiamo così. Diciamo che dopo Meret il tuo altro giocatore meno preferito, diciamo così, è Lukaku. Io penso, guarda, allora io nonostante tutto ciò che sia successo fra Osimhen e società, ma io non riesco a non pensare cosa sarebbe questa squadra con Osimhen, con Victor e senza Lukaku. Questa sarebbe una squadra travolgente. L'Osimhen, ovviamente parliamo dell'Osimhen della volata a scudetto, quindi di 2 anni fa. E purtroppo è così. A me dispiace dire queste cose, però chiunque riesca a vedere, a capire un po' di calcio, chiunque viene allo stadio a vedere i movimenti che magari anche non si vedono in TV, a me questo giocatore non piace proprio. Lo dico da settembre, sono stato preso in giro, dice, ma Lukaku, è così purtroppo. Io spero solo che sia un problema di forma, ma io penso questo, cioè non. Però in effetti arrivati al 1° dicembre parlare di forma, secondo me, cioè, ormai la forma l'ha acquisita. Sì, io cerco sempre di essere un po' comunque ottimista in questo senso, diciamo, parliamo di problemi di forma, però a me dispiace veramente tanto, perché questo è stato un grande giocatore, è stato un grandissimo giocatore, ma nel Napoli onestamente non è fermo, Dario, vieni qua, lo vediamo. Quest'anno va così, noi dobbiamo solo sostenere a Lukaku, a Kuiccia, a Neres, speriamo che facciamo qualche partita, la vinciamo 3-4-0. Va benissimo anche l'1-0, però le potenzialità del Napoli ci sono per fare qualche gol in più, magari qualche volta partire con Neres al posto di Politano sulla destra, perché Neres sulla destra è molto più forte che rispetto a sulla sinistra. E secondo me qualche gol, non lo so, anche da Olivera non aspetto prima o poi, perché comunque sta sempre là 90 minuti. Siamo forti, il problema, certo tutto è migliorabile, però vedi pure cosa fa Morata, vedi pure cosa fa Vlahovic. Non l'ha segnato ieri. Solo ieri però. Vlahovic è sempre stato un giocatore forte, ovviamente è un po' infortunato, vabbè, però diciamo se ci danno Holland noi lo prendiamo. Holland mo sta giocando male, infatti. Anche perché il City perde ora con Liverpool, quindi adesso non lo so, io ti ripeto, spero semplicemente di vedere un grandissimo, una prima punta grandissima, magari spero che si svegli, ma se le cose stanno così, è un giocatore che difende benissimo la palla, ma quello è quello. Purtroppo dispiace che. No, ho notato, su questo non sono d'accordo, perché prima teneva meglio la palla, faceva le triangolazioni, adesso spesso la perde la palla, negli anni scorsi lo vedevo più brillante, però ripeto, adesso questo abbiamo e dobbiamo sostenerlo, perché comunque lo ritengo più forte di Simeone. Se poi, ripeto, esplode, possiamo pure inventarci un falso 9 come Neres oppure come il belga. Mertens, ti ricordi il Mertens quando il Mertens di Sarri? Post infortunio di Milik. Però esatto. Conte gioca con i giocatori fisici, anche lo stesso Gilmour è sacrificato, quindi Lukaku serve perché sono 100 kg di muscoli e comunque fanno paura, fanno attira su di sé almeno 2 difensori avversari, almeno. Esatto. Mamma mia. Le triangolazioni. Quindi mo corri a montare il mobile? Sì, mo lo vado a comprare all'Ikea di Torino adesso, a breve, vado un attimo, lo monto.
E lo porti al Maradona? Lo porto, sì. Lo metto nel treno, su Italo, e torniamo. Luca Chino. Paolo, grazie a te. Sì, Coco, Masina e Valukiewicz. Saluto a Ciro. Ha tolto 4 palloni dalla porta oggi. Oggi il portiere del Torino ha fatto i miracoli. Comunque grande Lukaku, grande Buongiorno. E pure Kvara, dai, basta che si sveglia un po'. Speriamo che si riesce a sbloccare pure lui. Grazie. Ciao. Volevo esprimere anche io il mio pensiero. Penso che innanzitutto faccio complimenti alla trasmissione, a lei che la seguo sempre. Sempre essendo tifoso del Napoli, allora vedo sempre la trasmissione. Benissimo. Sempre pure quando ogni partita fa delle interviste, quindi vi seguo. E niente, la partita io l'ho seguita e sono stato, come dire, Napoli ha giocato come quest'anno, si difende, concede pure un pochino, però ha dimostrato secondo me di fare una grande gara e veramente sono stato proprio contentissimo. Questa è pure la mia prima trasferta che vengo a vedere la partita, quindi sono proprio prima mia volta e abbiamo vinto. 1-1 hai fatto. Sì. Poi è stato proprio incredibile anche pure alla fine che c'era l'ultimo gol che c'era Neres là che non so poi se era regolare o non regolare. Non ho visto neanche il replay, però comunque i 3 punti sono arrivati. Poi i 3 punti sono arrivati, ma Napoli comunque ha dimostrato veramente carattere, forza e poi siamo ancora primi in classifica. Primo dicembre ancora primi in classifica, penso che stiamo dando, come dire, ogni volta, come dire. Era abbastanza inaspettato, direi. A luglio, poi dopo Verona-Napoli, penso che chi sarà. Sì, infatti il 1 dicembre stare prima in classifica ancora. Quindi io penso che il Napoli ha dimostrato ancora, come dire, forza, che va avanti e poi dobbiamo, come dire, non dobbiamo mollare, anche perché non abbiamo le coppe. Giovedì come finisce con la Lazio? In Coppa? Sarà difficile perché la Lazio è forte, poi giochiamo fuori casa. Quindi. E poi ci rincontriamo domenica sempre con la Lazio, quindi sarà strana pure questa cosa. Quindi poi dopo di nuovo domenica 8 c'è Napoli-Lazio di campionato. Quindi che poi la Lazio ha già perso pure col Parma. Parma 3-1, si allontana a meno 4. Però sarà difficilissimo. Giocare lì e poi in casa pure. Ogni partita, come dire, sono partite, come dire, che bisogna. Di tensione, ma meglio così. Come ti chiami tu? Michele. Grazie per a lei. Ciao, forza Napoli. Ciao, questo bimbo torinese gli diamo. Comunque il Napoli ha giocato bene. Anche con le parate che ha fatto Milinkovic-Savic e tutto. Questa vittoria ve la siete un po' rubata. No. Massimo, vedete qua, vedi. No, vedete qua. Massimo, vieni qua. Massimo. Vabbè. Il tuo amico che si chiama? Carmine, ciao Marco, come stai? Sarebbe dal 7 gennaio ci siamo ritrovati proprio in questo punto esatto, dopo la tragedia massima. Che è successo di tutto. Stasera invece si gode con Massimo. Bravo. Dopo la tragedia Massimo, il piacere con Massimo. Esatto. E quindi stasera si gode, quindi con De Locra che non lo ha, si vince 1-0, il minimo sindacale, ma restiamo lassù e quindi tutti. È la cosa più importante. Conte. Che è successo? No, è un giocatore, vedo, non so chi sia. No. Forse Zerbin, vogliamo provare a vedere. Scusami Massimo se ti interrompo. Vai. Vogliamo provare a vedere di qua, venite pure voi se volete. Vedo che c'è, potrebbe essere, sì, è proprio Alessio Zerbino, sì, è lui, se magari riesce a zoomare. Ecco, e adesso vado anche un po' di nuovo da Massimo e Carmine. Anche l'anno scorso vennero i parenti di Zerbin a salutarlo, magari sì, infatti, quando puoi. Comunque sì, era Zerbin, Massimo. C'è anche tuo figlio. Ciao. Antonio, è venuto finalmente. Che ha altre passioni, a quanto ho capito. Chiamale fesse, vabbè. Però la parola può offendere. No, in napoletano chiamale fesse. È giusto, è una bella passione. Esatto, Massimo, la passione viene pure, guardi, la telecamera, stiamo inquadrando Zerbin, però parliamo con voi. E dicevamo, un grande concretezza. E per l'ennesima volta ormai è un marchio di fabbrica. Sì, è un marchio di fabbrica, però con una differenza. Oggi non abbiamo sofferto, cioè non abbiamo avuto mai l'impressione che il Torino potesse fare gol
è che il Napoli potesse perdere la vittoria, diciamo così. Anzi, abbiamo avuto sempre la sensazione che sembrava che noi potevamo chiuderla e fare il 2-0 da un momento all'altro. Non ci siamo riusciti, però si è arrivato il 2-0, poi annullato. Non so, ma c'era il fuorigioco, perché da dove eravamo noi la postazione non si capiva. È un falso 1-0, questo è un 1-0 diverso dagli altri 1-0. Non diciamo, come Napoli-Roma. Non come Napoli-Roma. Napoli. Sì. Diciamo, questo è un 1-0 soddisfacente, molto più soddisfacente degli altri. Napoli in crescita, Napoli che può dire la sua anche giovedì e domenica. Doppia sfida a Baroni. Baroni che oggi ha avuto la prima pesante sconfitta. Baroni che comunque con Conte non è che se l'è vista tanto bene negli anni passati. Vediamo, noi siamo qui e ci godiamo giorno per giorno, le settimane in cima a respirare quest'aria fresca della vetta. E tutti che magari diranno che culo c'è il Napoli, noi ce lo prendiamo per bene. Ma sì, direi di lasciar stare tutte le amenità che dicono altrove. Però ce la stiamo godendo. Parlando dei singoli, paradossalmente, contrariamente a quello che ti hanno detto finora, io ho visto in crescita anche Lukaku, che comunque si è tirato addosso 2-3 difensori, qualche volta ha fatto sportellate, c'è stato qualche zampino in qualche occasione da gol, cioè faceva quello che doveva fare, poi alla fine non è che possiamo, se lui deve fare la boa centrale, non possiamo pensare che sia all'interno di un che faccia l'Osimhen della situazione. Non può fare, sta facendo la boa, gli tirano il pallone addosso, più gliene tirano più ne prende, rispetto alle partite passate perché li perdeva quasi sempre. Adesso ha resistito, ha fatto un po' di sportellate, ha smistato un pochino, magari in questo momento la squadra deve essere più convinta a giocare su di lui. Il centrocampo non ne parliamo proprio, McTominay di una spanna superiore con Lobotka, un po' sottotono Anguissà. E Massimo si è fatto pure la foto con Zerbini invece. Sì, Massimo è un cacciatore di foto. E Anguissà un po' sottotono, però diciamo che un centrocampo che ha dominato, quindi buongiorno, la difesa si sono compartiti bene. Un'altra palla velenosa al centrocampo come settimana scorsa, che non so che ne dobbiamo dare una partita, dobbiamo capirlo. Piazziamo una persona lì in mezzo perché sappiamo una partita. Cioè che poi è una cosa elementare, mi insegnano Conte diventa un demonio quando accade, però lo insegnano alle giovanissime, ai pulcini, che la palla al centrocampo in uscita non deve mai passare. Guarda, 2 volte la palla. Poi subito dopo l'ha tolto perché. Vabbè, l'avrebbe comunque tolto, però nel senso, per non fare polemiche, già le polemiche sul Cavale ci sono. Sì. Mo vogliamo lanciare una bomba? No. Lancia la bomba, vai, tu No, la bomba secondo me 8 milioni qui c'ha, noi tu li bene, ci piaci, ti impegni, però onestamente 8 milioni, quando ne andiamo a pigliare come a te? Più che altro per il calo netto che ha avuto da 2 anni a questa parte. Posso dire la mia storia? Allora, gli errori che fa Kvara, se li faceva Insigne quando era a Napoli e chiedeva 8 milioni, cosa gli dicevano i tifosi del Napoli? È stato crocifisso a Piazza Plebiscito. E poi voglio dire un'altra cosa, lancio un appello, cioè, raga, per carità è una mia opinione e non tutte le opinioni sono vere, quindi anche la mia. È vero che dico che quella degli altri è falsa. Detto questo, chiudo una parentesi su Lukaku. Voglio, ma che volete da Lukaku? Quello si tira ogni volta che gli danno la palla 2 uomini addosso, libera gli spazi e quindi fa salire. Sono andato. Fa salire la squadra e tutto quanto lo massacrano. Cioè il Napoli è una squadra, non gioca da singoli, la volete capire? E il Napoli gioca da squadra e deve portare pane e pelle a casa, vale a dire il risultato. L'ha portato anche oggi, 3 punti meritati, quindi se con la Roma abbiamo sofferto, oggi abbiamo sofferto meno, quindi è un passo avanti, siamo in costruzione, ma che ci lamentiamo? Godiamoci il momento, siamo alla capolista,
E quindi? Chi si lamenta per me è folle, onestamente. Ma di che stiamo parlando? Noi siamo fatti così, nel senso, Sì, però- il pelillo nell'uovo lo andiamo sempre a cercare, un po' la nostra indole. Però una cosa è il pelillo nell'uovo, una cosa è essere proprio fuori dal mondo. Qualcuno c'è fuori dal mondo, qualcuno hai voglia. c'è qualcuno che ce l'ha con Conte ancora. Sì. Diciamo che sono diminuiti di molto gli antagonisti di De Laurentiis rispetto agli anni passati. Rasentano quasi lo zero. Non si sentono più. E adesso comunque qualche contestazione, noi siamo un popolo contestatore, nel senso abbiamo bisogno di rompere le uova nel panà. Di pelillo. Nell'uovo. Quindi, però con la Lazio? Diciamo, con la Lazio io... Con la Lazio non ci sono, quindi... No, come finirà? Sia giovedì che domenica, doppia... È un bel esame. Poi è strano, cioè non è strano, il calendario ha voluto che questo doppio scontro comunque potrebbe causare qualche, diciamo, pressione, fra virgolette, psicologica, perché giochi giovedì, poi se va male giovedì, per dire, poi si riflette su domenica, non lo so, sto ipotizzando. Sì, diciamo, non è la prima volta che succede, che in Coppa Italia è successo anche negli anni passati. Saranno misteri, io nella mia ignoranza penso che non è un mistero, è tutto programmato, lo dico, ci mette la faccia. Io penso può succedere una volta, due, tre, ma quando la cosa è continua mi fa pensare che può essere programmato, però noi siamo fuori, abbiamo sulla panchina un uomo che di attributi ce l'ha e forse ce l'ha, ma proprio belli massicci, e quindi è capace di mettere in campo, in condizione la squadra in un ambiente idoneo per sopperire anche queste esigenze, diciamo. Secondo me, questa è la mia previsione, faremo due partite diverse, con due squadre diverse, giovedì e domenica. E Conte insegnerà ancora una volta come gestire le pressioni in due, che sarà la nostra arma sia giovedì che domenica. E poi ci vediamo a Genova, Marco. Se ho sbagliato ti pago un caffè, se non ho sbagliato pago tu un caffè a me. E se lasciamo un caffè sospeso, pure a Genova lo lasciamo sospeso. Lasciamo per Natale, dato che si avvicinerà. Ragazzi, grazie. Grazie a te, sempre un saluto a tutti quelli che ci conoscono, Forza Napoli sempre, e voglio fare un in bocca al lupo, speriamo che andate bene a mio nipote Rocco, il figlio di mio fratello Antonio, un saluto a mio fratello e a tutti quelli che mi conoscono. Forza Napoli sempre, voglio e calma, siamo la capolista, relax, godiamoci il primato. Ciao Rocco. Grazie Massimo, ciao Carmine, ciao ragazzi. E volevo poi, magari proviamo a metterci lì. Ciao Massimo, grazie. Proviamo a metterci, sì. Non diamo fastidio, ci mettiamo dove ci mettiamo sempre, lì, capite? Dove sono i due, dove sono i due signori? Di qua. Tutto bene, siamo ancora in diretta, però magari se vuoi intervenire anche tu, no, tu no. E allora ci mettiamo là dove sono i due steward. E poi, sì. No, andiamo, se vai senza problemi. Eccoci qua. Dove tra l'altro da qui? Ci mettiamo qui tranquillamente. No, non si può stare. Non serve spazio per l'auto. Vabbè, no, quando pure l'anno scorso siamo stati, quando passa il coso ci spostiamo. Non si può fare, ci hanno detto che non può stare nessuno. Vabbè, grazie. Vabbè, appena finisce però sì. Poi dopo si vede. Vabbè, restiamo qua. Ok. Questo è solo pubblico però, ok. Detto questo, qui a brevissimo uscirà. Poi male dopo è colpa mia. No, ma non ci facciamo male. Sì, sta togliendo tutti quelli, finché toglie quelli. Prima questo deve andare. E vediamo quando li toglie. Lo so che esce da qua, infatti. A brevissimo mostreremo l'uscita del pullman e poi appena potremo avvicinarci ci metteremo lì. Tra l'altro era uscito Zerbini, prima l'avete visto. Prova a entrare dentro e... Sì, prova, vai. Ok. Ciro, appena ci sei io ti sento, quindi possiamo interloquire fra di noi, in attesa, ripetiamo, del pullman del Napoli che uscirà da qui fra un bel po', e appena poi ci potremo avvicinare mostreremo tutte le immagini da vicino, quindi per ora restiamo qui. Ciro, tu mi senti? Non ti sento io, quindi credo che manca ancora un po' al tuo collegamento, ma comunque dicevamo,
tantissimo entusiasmo, l'avete visto, l'avete potuto ascoltare dal nostro microfono, e ovviamente è stata un post partita ricco qui di emozioni fino ad ora. E attenzione che adesso proviamo a spostarci nel frattempo. Ecco qui, attenzione, eccoci qua, e perché era passato il pullman e il camion, sono stati i vigili del fuoco, e rimaniamo qui appunto almeno fino all'uscita del pullman della SSC Napoli, con i giocatori che sono in questo momento giù qui nel tunnel a concludere tutte le varie interviste e quant'altro. Anche Conte sta per fare la conferenza stampa, e quando Ciro Novellino è pronto io mi collego ovviamente con lui per avere un colloquio con il nostro Ciro Novellino da studio. Marco! Conte a DAZN. Ciro, eccoti. Eccoci qua, Marco. Allora, Marco, una partita possiamo definirla bella, quella del Napoli, un Napoli che ha vinto sia ancora una volta 1-0, ma è un 1-0 diverso rispetto agli altri. Si è visto gioco, si sono viste occasioni, ha corso pochissimi rischi, un bel Napoli che resta in testa alla classifica e che continua a far sognare i tifosi. Sì, Ciro, diciamo che ora c'è poco da nascondersi, onestamente alla 14ª giornata essere ancora primi, ora vedremo a fine turno, domani sera dopo Roma-Atalanta, come si concluderà la giornata, però essere ancora primi, iniziare a scavare dei piccoli solchi con le inseguitrici. È successo con la Lazio che ha perso contro il Parma, vedremo appunto Fiorentina-Inter, vedremo Roma-Atalanta, ma credo che adesso il Napoli non possa più nascondersi. Io l'ho detto varie volte, sia ai nostri microfoni che a altre emittenti radio, ad esempio, al termine di questo ciclo di ferro fino a Torino-Napoli, secondo me avremmo iniziato a percepire un po' quella che sarebbe stato l'andamento della stagione. Salve, venga, posso disturbarla? Salve. Il nostro professore di robotica, di cui adesso mi sfugge il nome, Bruno Siciliano, mi scusi, venga qui, è stato anche a Torino in questa occasione, come sempre d'altronde, perché in tutte le trasferte lui è presente. Si è vista una ulteriore passo in avanti per quanto mi riguarda. Il Napoli ha migliorato il gioco, insomma è stato un Napoli poco contiano nel primo tempo, perché ha creato molto, però ha lasciato 2 occasioni al Torino. Il secondo tempo si è compattato dietro, peccato non averla chiusa, perché i primi 20 minuti del secondo tempo il Napoli ha dominato, non è riuscito a chiuderla, e dobbiamo parlare in merito di Milinkovic-Savic, quel miracolo, sì, che ha fatto 2 parate incredibili. Quindi voglio dire, è un Napoli che fa passi avanti, che ha ancora margini di miglioramento. Conte si è messo a 5 dietro dopo, no? Con Spinazzola, no? Se abbiamo letto bene, però poi insomma in qualche modo la freccia l'ha messa. Peccato quel gol di Neres alla fine, che forse il 2-0 sarebbe stato più rotondo. Esattamente, il Napoli, ecco, ai punti il Napoli meritava un secondo gol, però l'importante è andare avanti così partita dopo partita. È un Napoli compatto, si vede le risultanze dei giocatori, insomma è un Napoli che, diciamo, magari gioca in maniera meno brillante, però molto molto concentrati, insomma, molto redditizi. Insomma, alla fine il secondo tempo il Torino non ha creato nessuna occasione da gol, e quindi questa insomma è la garanzia migliore. Ora vengono 2 partite difficili, che la Lazio ha perso giusto col Parma, quindi il doppio confronto non è facile. Io credo che Conte farà qualche turnover sulla Coppa, perché darà spazio a qualcuno, diciamo almeno 3-4 cambi. E però poi la partita con la Lazio è difficile, perché poi dipenderà anche dal risultato della Coppa, perché la Coppa è out, no? Insomma, quindi insomma, esatto. Insomma, comunque io ho visto dei passi avanti, cioè il Napoli ha giocato e ha creato molto molto di più del solito, e devo dire che anche Lukaku ha giocato bene, e ho visto finalmente un Kvara molto molto ispirato. Certo, alla fine McTominay è stato premiato con migliore in campo, però Kvara era veramente veramente sul pezzo. Kvara
soffre sulla sinistra di non avere i piedi buoni di Zelinski e Mario Rui. Per cui negli scambi, negli 1-2 ovviamente è meno fluido, no? Con Olivera e lo stesso McTominay che comunque insomma ha fatto un partitone. Un ottimo Rachmani. Buongiorno, secondo me un tantino emozionato, cioè ho visto un Buongiorno non distratto, però meno sul pezzo, diciamo, del Sol, probabilmente sentiva la partita, così. Un Anghissà molto, molto forte, insomma, un Anghissà, peccato quell'ammonizione che è stata un'ingenuità di Spinazzola, diciamo, che ha perso una palla, come dire, incredibile. Politano sempre su livelli altissimi, quindi stiamo parlando di una squadra il cui, diciamo, sono tutti quanti oggi sopra la sufficienza, quindi, diciamo, devo dire che insomma questa è la speranza. Ora vengono, ovviamente la partita con la Lazio è difficile, però ecco, insomma, il Napoli ci crede e deve continuare così. Ora la Lazio ha perso una tra Inter e Fiorentina, non farà punti, o magari forse si divideranno un pareggio, non lo sappiamo. Quindi la Juve gioca. C'è Juve stasera alle 20:45. Alle 20:45. Poi c'è Roma-Atalanta domani sera. È vero. La Roma può perdere tutte le partite? Infatti la Roma ha fatto, io non l'ho vista, però tutti quanti mi hanno detto un ottimo pareggio ampiamente meritato col Tottenham. Il Tottenham è una signora squadra. Secondo me, insomma, Ranieri compatterà. Ecco, se la Roma riuscisse almeno a prendere un punto con l'Atalanta sarebbe tanta roba, perché l'Atalanta è veramente temibile. Insomma, probabilmente Atalanta e Inter rimangono, almeno su questa prima parte del campionato, sono un attimo sopra il Napoli, però noi continuiamo col profilo basso e se poi saremo lì proveremo a giocarcelo, ovviamente, perché no, insomma. Infatti io non le faccio più domande perché abbiamo toccato tutti i temi, una disamina completissima, grazie al professore Bruno Siciliano, ci vediamo presto sui prossimi campi. Senz'altro, vi abbraccio. Buona serata, buon ritorno a Napoli, grazie al professor Bruno Siciliano. E, tra l'altro qui vedo adesso svariati parenti di giocatori del Napoli che attendono. Abbiamo visto la Zerbin, salita. Marco, prima. Vero Ciro, vedo che sei attento nonostante il tuo lavoro redazionale comunque in studio. E se eri attentissimo alla diretta, assolutamente sì. Zerbin che quando si viene in trasferta al nord esce sempre a salutare i suoi parenti che lo seguono ovunque, che sia Udine, Torino, Milano, prova sempre a salutare i suoi parenti, che lui è del nord, quindi lo seguono spesso. E tra l'altro Zerbin che aveva avuto la possibilità di entrare nelle scorse gare, oggi non è entrato, a meno che non sia entrato nel recupero quando già eravamo qui fuori, ma comunque è sarà uno dei giocatori che prima o poi troverà il suo spazio sicuramente. E Ciro, eravamo stati interrotti sulla tua domanda dalla presenza di Bruno Siciliano, ma magari hai un'altra domanda per me. No, abbiamo visto uscire dal campo quest'oggi ancora una volta qui c'è Kvaratskhelia, però mi è apparso tranquillo stavolta, almeno dall'ufficio facce sicuramente non era felice per aver lasciato il campo, però non era arrabbiato, ecco. Sì, non era arrabbiato, più che altro, come ha detto il professor Siciliano, vedo che soffre molto il fatto di essere un po' solo su questa fascia sinistra. Olivera che sta facendo un lavoro mostruoso in difesa, però è ovvio che non può essere onnipresente sulla fascia, quindi dà un po' di supporto in meno a Kvara, quindi è ovvio che magari lui più che malumore un po' la voglia di voler fare di più e non ci riesce, e quindi magari un po' si può arrabbiare, ma rispetto a Napoli-Roma, dove davvero era uscito abbastanza contrariato, oggi tutto tranquillo per Kvicia. Ha fatto svariati scambi molto interessanti con Lukaku, uno su tutti nello stretto, quindi si vedono sempre miglioramenti fra i due. Sicuro, credo che contro la Lazio giovedì non giocherà per far posto a Neres, poi ovviamente capiremo domenica invece sempre contro la Lazio ma a Maradona come andrà a finire ovviamente. Neres è entrato nel finale di partita anche quest'oggi e è riuscito a rendersi pericoloso. Bella la giocata con Romelu Lukaku, è un giocatore, Marco, che noi stiamo vedendo, imparando a conoscere solo per questi spezzoni di partita. Cioè, io ho l'impressione che effettivamente così è sicuramente più devastante di quando magari ha cominciato il match nell'unica poi tra l'altro
occasione che ha avuto, no? Con il Palermo. Sì, è proprio su di lui poi sarà fatta un'accurata diciamo, analisi in vista di giovedì, ma comunque io continuo a dire c'è, vediamo qui a Simeone, vai Vittor, vai, mettiamoci lì, vai Vittor, mettiamoci lì, per favore, perché è assurda questa cosa. Avviciniamoci, ci mettiamo dove sono gli altri, vai. Sì, vediamo che c'è Giovanni Simeone, eccolo qui con i suoi amici, vediamo. Sì, ci mettiamo qua sul cancello, grazie mille. Eccoci qua con Giovanni Simeone e con svariati suoi amici. Tra l'altro Simeone chissà se sarà sempre ancora un obiettivo del Torino in vista di gennaio, lo capiremo nel corso del mese di dicembre. Eccolo qui il buon Giovanni Simeone, foto di rito con un bel gruppo di persone, un gruppo di amici ovviamente. Molto sorridente il Ciolito che è subentrato a Lukaku questo pomeriggio. Eccolo lì, guardate che belle queste immagini, come al solito vi forniamo in totale esclusiva. E eccolo lì Giovanni che ride e scherza. Credo che anche lui giovedì in Coppa Italia possa riuscire a trovare un po' di spazio, vedremo. Altri selfie per lui. Giù a questa discesa c'è il tunnel con i 2 pullman che poi saranno diretti all'aeroporto di Caselle per andare poi a Capodichino, su cui salirà ovviamente anche Giovanni Simeone, che è qui adesso ancora con i suoi svariati amici. Lo vediamo, sono in tanti che sono venuti a salutarlo. Eccolo lì. Capiremo se Conti gli darà spazio o meno in Coppa Italia contro la Lazio, ma io ritengo di sì, così come avrà spazio anche Davide Neres, e capiremo se anche Juan Jesus possa avere spazio. Marco, mentre vediamo le immagini del Ciolito Simeone, attendendo ovviamente il pullman del Napoli, andiamo a leggere le parole in conferenza stampa di Antonio Conte, che dice: oggi rispetto alla Roma abbiamo lavorato tanto con un gruppo di ragazzi che recepisce molto quando chiedo qualcosa su dove migliorare. Questo è l'aspetto che più mi piace. Al di là del risultato e della classifica, vedo una squadra che cresce, avverrà con la crescita dei singoli e sta avvenendo. Oggi un grande Milinkovic-Savic ha lasciato la partita sullo 0-1, non lasciandomi tranquillo, perché avremmo potuto pareggiare una partita che meritavamo di vincere. Torino è un'ottima squadra, temevo la partita, l'avevo detto ai ragazzi, anche Buongiorno aveva parlato dell'ambiente, della passione granata. Io vivo qui da più di 30 anni e lo scorso anno ho visto tutte le partite, avevo messo in guardia i ragazzi, c'è stata una risposta matura da ragazzi che hanno voglia di fare e di migliorare. Poi parla di McTominay. A me quello che piace, che in passato ha portato ad avere risultati finali, è una squadra che dimostra di essere squadra. Noi giochiamo a calcio, non lo vedo solo io, continuiamo a lavorare e a vedere crescita dei ragazzi, sono orgoglioso di quello che facciamo. McTominay è un ragazzo che nel Manchester United non era protagonista, io lo conoscevo bene avendo frequentato la Premier League, è uno che ha qualità, noi siamo stati bravi e un po' fortunati perché il ragazzo ha accettato di venire in una squadra che non faceva le coppe europee.
accettato una squadra decima, poteva vedere Napoli un declassamento, invece ha accettato lui come Neres e Gilmour, che sono qui per essere protagonisti e saranno dei protagonisti. L'unica mia difficoltà è vedere un gruppo di 21 calciatori che ti danno ciò che ti danno in settimana come dei soldati. Non snobberemo la Coppa Italia, abbiamo iniziato un percorso, io sono tranquillo e sereno nello schierare i calciatori. L'ho fatto con il Palermo, lo farò anche giovedì. Per me il minimo per capire i miglioramenti di tutta la rosa e non dei 12-14 giocatori che appunto iniziano e subentrano. Follia dire che il Napoli ha i numeri dello scudetto. Era la 14ª partita che giocavamo, vedendo un po' le altre squadre come si sono attrezzate anche per le coppe europee. Dovessimo entrare in Europa, la rosa andrebbe rinforzata seriamente, il presidente lo deve sapere, quindi Antonio Conte già chiede rinforzi per il Napoli del futuro. È una cosa importante per la crescita, vedo un gruppo che nei singoli sta migliorando. È palese che ciò che stiamo facendo è qualcosa in crescita. Volevo dire una cosa sul Torino, Vanoli è molto bravo, sono forti, gli auguro sempre il bene. Kvicia Kvaratskhelia ha fatto un'ottima prestazione, ha attaccato l'aria, mi ha fatto piacere vedere come l'ha fatto anche con la Roma. Anche su Lukaku c'è stata una grande parata, se facciamo le cose con la giusta maniera possiamo dare fastidio, ha detto appunto Antonio Conte in conferenza. Mentre Politano a DAZN abbiamo fatto una grande partita dimostrando il nostro valore su un campo difficile, il Torino è un'ottima squadra, siamo felici di prestazione e risultato. McTominay è un giocatore eccezionale, un ragazzo d'oro, si è reso subito disponibile come tutti gli altri nuovi acquisti, siamo davvero un grande gruppo. Differenza con l'anno scorso, di diverso c'è l'atteggiamento e lo spirito di sacrificio da parte di tutti, poi con la qualità che c'è in questa squadra il resto viene da solo. McTominay invece dice: mi sono integrato alla grande, non saprei, sblocchi sempre le partite, dice non saprei, faccio sempre il meglio per aiutare la squadra, dobbiamo continuare a spingere su questa squadra, la cosa importante è che mi sono integrato. Quando ci sono compagni di squadra del genere poi tutto è più facile anche per me. Cosa c'è da migliorare? C'è tanto da migliorare, Conte ci fa vedere spesso dei video per migliorare e per dare sempre il massimo. Una parola in napoletano, ovviamente caffè, dice. Amir Rrahmani, c'è un dato su Amir Rrahmani, tra i migliori in campo, nei 90 minuti 91% di precisione dei passaggi, 53 su 58, un dribbling riuscito, 4 lanci lunghi su 5 riusciti, 4 interventi in scivolata vinti su 5, 4 recuperi, 6 duelli a terra su 6 vinti, 5 duelli aerei su 6 vinti. Antonio Conte ancora da DAZN: quando hai la possibilità di chiudere il discorso e rimani sull'1-0 devi essere molto attento ai dettagli. Parla del bigliettino dato ad Anghissà, tante situazioni possono creare difficoltà, quindi c'è stata la voglia da parte mia di essere tranquillo, siamo stati bravi, fatto una buonissima partita. Milinkovic è stato bravissimo, penso che oggi abbiamo attaccato l'area con molta cattiveria, più cattiveria rispetto alle altre volte. Solo la bravura di Milinkovic ha appunto impedito di vedere altri gol. Intanto c'è un amico che ci fa vedere la maglia di Rrahmani, appena avuta. Sì, che ha detto Ramir? Ha detto Ramir grazie. Grazie che mi ha dato. Grazie che gli ho chiesto la maglietta. Come stava? Tutto a posto? La febbre è passata? Vabbè, ma lui è un Robocop, lui febbre o non febbre è una macchina, Amir. Rrahmakop. Grazie Ciro. Goditi la maglia, qui facciamo vedere. Sì. Saluto mia moglie! Salutiamo, poi zoomiamo lì, ma tanto ci vuole tempo. Quando poi passa il pullman, quando esce il pullman ci spostiamo, tanto veniamo qui da sempre, quindi non capisco quest'ansia da parte degli addetti ai lavori. Vai, proviamo a zoomare in quel piccolo spazietto. Ecco Ciro, guardiamo, sì. Lì c'è Simeone proprio, no. Ah no, è uno dei fotografi del Napoli, ma comunque sì, c'era Simeone fino a poco fa, c'era anche Alessio Zerbino, sì, restiamo così. Simeone sta arrivando adesso, Marco.
Dovrebbe essere lui, ok, di spalle. Sì, esatto, bravo Ciro. No, Adesso era è Olivera, salito Marco, era sul Olivera, bus. Mattias Olivera. Ok, sì, eccoci qua. Comunque, queste sono di fatto le uniche immagini libere che vi possiamo mostrare. Per fortuna esiste ancora questa possibilità e mano a mano tutti i giocatori saliranno sul pullman e credo ci sia quella barra di ferro che ci dà fastidio. Ecco, perfetto. Vediamo un po', vediamo. Nel frattempo, Marco, mentre andiamo ecco avanti con le immagini, continuo a leggere le dichiarazioni. Sì. McTominay dice Ecco Antonio Conte, sempre a Conte, lo DAZN: non chiedevo profili per essere sulla panchina del Napoli, ho accettato Napoli per la piazza. Su Scott siamo stati bravi, non era titolare allo United, Manna è stato bravo a lavorare sotto traccia e a convincere tutti nel farlo venire a Napoli. Sono contento perché sul mercato abbiamo sbagliato poco, anche l'anno scorso il Napoli aveva speso tanto e non lo aveva detto nessuno, ed ora quei calciatori sono in prestito gratuito. Poi Scott è un giocatore importante, così come Gilmour e Neres, che sono venuti a mettersi alla prova in una società e una città che è passionale e ti spinge a dare sempre di più. Ha parlato anche Vanoli ai microfoni di DAZN: sono contento della grande prestazione, avendo pazienza, volevamo fare questo tipo di partita avendo pazienza e aggredendo alti il Napoli. Sugli episodi penso che dobbiamo anche andarli a cercare con grande determinazione. Il Napoli è una squadra forte e quando difende bassa prova di partire difficile. Il momento in cui abbiamo sofferto è quando siamo passati a 4. Quando fai queste prestazioni sai chi hai di fronte e che hai di fronte una squadra importante e completa che si merita il primato. Andiamo anche al volo a dire le pagelle del nostro Claudio Russo. Meret 6, Di Lorenzo 6,5, Rachmani 6,5, Buongiorno 6, Olivera 6,5, Anghissà 7,5, Lobotka 6,5, McTominay 7, Politano 6, Lukaku 6,5, Simeone senza voto, Kvaratskhelia 6,5, Neres senza voto, Antonio Conte voto 7, mentre Foloruscio senza voto e Spinazzola appunto senza voto. Questi voti del nostro Claudio Russo. Marco, nel frattempo abbiamo visto... Sì, hai visto Kvara, anche Kvara. Sì, anche il Ciolito abbiamo rivisto nuovamente. Eccolo esatto, lì, adesso... stanno tutti pian piano facendo il loro cammino per giungere sul pullman che, ripetiamo, li porterà all'aeroporto di Caselle, dove poi prenderanno un volo charter direzione aeroporto di Capodichino, e lì ognuno poi con i propri mezzi raggiungerà casa per poi ritrovarsi domani a Castelvolturno per preparare poi la sfida contro la Lazio di giovedì all'Olimpico. Marco, ovviamente adesso cominciano ad arrivare da più parti anche messaggi di solidarietà ai tifosi del Napoli che hanno vissuto quello che hanno vissuto nel pre-partita, che ovviamente con le nostre telecamere abbiamo raccontato con dovizia di particolari grazie al tuo lavoro e a quello di Vittorio Bernardo. Marco, nel 2024 quello che è successo oggi non dovrebbe accadere, eppure è accaduto, ma la domanda è perché è accaduto? Tanto vediamo anche Spinazzola. Sì, eccolo qui il buon Leo, che anche lui entra sul pullman, anche per lui penso foto con qualcuno. E perché è accaduto? Perché il modo in cui era stata approcciata la fase di ordine pubblico, diciamo, ha creato ulteriormente problemi. Cioè il modo in cui si stava approcciando all'ordine pubblico doveva avere l'effetto opposto, ovvero evitare problemi. Invece questo imbuto che era stato creato all'ingresso del settore ospiti ha fatto sì che in molti venissero bloccati a causa dei loro biglietti. Ecco Anghissà intanto e anche Lobotka, li vediamo qui.
e quindi alcuni avevano i biglietti con altri nomi, altri avevano biglietti per altri settori, quindi c'è stato questo. Ecco Lukaku con un cappello bianco. Cappellino bianco. Attenzione che ora ci spostiamo un po'. Ok, perfetto. Ecco, rieccoci con le immagini. Abbiamo visto Lukaku, abbiamo visto Anguissa, abbiamo visto Lobotka. Comunque dicevo, qualcuno aveva il biglietto con un altro nome, qualcuno aveva il biglietto per un altro settore e altri avevano il biglietto che a detta degli uomini della pubblica sicurezza era un biglietto fotocopiato. Quindi queste tre situazioni hanno fatto sì che ci fosse questo blocco. Tutta la gente poi rimasta dietro a questo blocco di persone era lì ferma, schiacciata in questa fila a imbuto, e da lì poi è successo il parapiglia e poi alle 3 gare in corso con quasi 400 tifosi ancora fuori e quindi non all'interno dello stadio, a gara già iniziata, diciamo c'è stato questo via libera per tutti per arrivare poi ai tornelli, quindi questo primo prefiltraggio è stato superato, però comunque la gara è iniziata e vi dico che gli ultimi tifosi azzurri hanno fatto l'ingresso nel settore ospite alle 15:30, quindi a gara con primo tempo quasi terminato, quindi davvero assurdo. Andiamo a vedere anche le dichiarazioni di Di Lorenzo. Il capitano ha parlato ai microfoni di DAZN. Ogni tanto fa bene ricordare l'anno scorso, dice, dalle situazioni negative si impara, siamo ripartiti con un gruppo nuovo, mi ricordo bene la gara dell'anno scorso, quest'anno è tutto diverso, siamo contenti di essere lì, ci fa piacere, oggi abbiamo fatto una grande partita e siamo contenti. Sono ragazzi a posto, si sono messi a disposizione del gruppo i nuovi, anche più vecchi dobbiamo cercare di farli integrare, si sta creando una bella unione e il mister fa sentire tutti importanti. Poi ancora altre dichiarazioni in merito di stare lassù e di tutti, sia di quelli che giocano che di quelli che stanno trovando meno spazio. Questo non lo so, sicuramente ci fa piacere essere lì, si è creato l'entusiasmo che c'era durante l'anno dello scudetto, questo perché vinciamo ma anche perché il tifoso vede un gruppo unito. Conte, il mister durante la partita si fa sentire, poi in campo ci andiamo noi. Eccolo lì proprio il capitano Di Lorenzo, Marco. Eccolo, proprio lui, il capitano azzurro, seguito poi da Tommaso Starace, lo vedete, e il capitano anche oggi ha fatto una prestazione clamorosa, direi, e è riuscito in tutti i modi sia a offendere che a difendere in maniera perfetta, e devo dire che è stato davvero eccezionale come al solito. Quest'anno è tornato il vero Di Lorenzo, grazie ad Antonio Conte soprattutto, direi. Lukaku l'ho visto come al solito quando usciva, Ciro, dato che parlavamo di ufficio facce prima, sì, l'ho visto abbastanza diciamo alla sua maniera, ovvero un po' avulso da tutto, ecco, di nuovo Simeone, ma comunque non l'ho visto corrucciato, ecco, durante l'uscita, mentre ho visto Anguissa che scherzava con Stanislav Lobotka, quindi fra i due continua a esserci un grandissimo feeling, ovviamente. Marco, abbiamo visto un bel Napoli. Ora Antonio Conte ha parlato un po', no, alle varie televisioni, poi finiamo anche di leggere le altre dichiarazioni. Ha parlato anche del prossimo match, ha detto che si fida un po' di tutti, quindi ha annunciato con la Lazio un po' di turnover. Sì, sicuro che sarà turnover, e io vorrei poi capire con tutta calma chi saranno i giocatori che faranno il loro chissà, magari anche esordio in Coppa Italia, vedremo, o comunque capiremo chi riuscirà a giocare, ma sicuro che sarà turnover senza problemi. Quindi sarà una grande serata anche questa, e ovviamente salutiamo di nuovo Salvatore Fagioli, salutiamo Alessia, che è stata una grandissima partita, no? Alla fine eravamo quasi 2-0, fatto, io avevo azzeccato più o meno, se Neres non ci hanno lavorato in gol, se Milinkovic-Savic non fa quel miracolo, sì, è vero.
con chi sei stata alla fine, perché io sono rimasto nel settore ospiti fino alle 3:30. Allora, purtroppo non sono riuscita a stare con Di Lorenzo, però ero con Melette. Dai, va bene. Quindi Ma la tua altezza non si è vista perché lui è alto. Esatto, perché lui è alto, quindi è meglio così. Però grande emozione come sempre. Sì, certo. Forza Napoli. Sempre Forza Napoli, ragazzi. Salutiamo tutti gli amici di Tapecchia. Ciao, grazie Salvatore. Jerry, carissimo. Buonasera, Buongiorno. tutto bene? Buonasera. Siamo inquadrati qua, no? Stiamo inquadrando bene. lì. Ok. Quei pochi sprazzi di giocatori che possiamo inquadrare liberamente li sfruttiamo. È giusto. Siamo il nostro amico Jerry, che è uno dei nostri veterani, c'è anche il suo amico, ricordami il tuo nome? Simone. Che è un compagno di trasferte, col piccolo che Lorenzo, allora. Che lui ha visto i giocatori da vicino, vedo che Certo, tutti hanno firmato la maglietta, bene, è andata bene. non abbiamo fatto il pronostico. No. Tu che avevi pronosticato? Io avevo detto 1-0-2. Quindi comunque pure tu. Se come dici tu, se quello non fa due parate, perché due ne ha fatte pazzesche, uno sul colpo di testa e anche sul tacco di Lukaku, no? E poi il gol annullato. E il gol annullato. Di fatto era 0-2, dai. Sì. Ma questa difesa granitica. Non passa niente, è così. Non che il Toro avesse chissà quali armi, però comunque. Sì, sia la difesa che anche l'impostazione, che quando c'è da difendere ci mettiamo anche a 6 e sembra di rivedere Kim che non cade un pallone a terra, poi in realtà il Kim è un po' Buongiorno, un po' anche Rachmani, nel senso che si fa un gran lavoro, no? Bello. Bene. Giovedì Coppa Italia, Il calendario mette questo scherzetto del destino che forse potrebbe. Vero, ma pure anche al Milan è capitato. No, questa volta faremo doppia vittoria, dai, adesso devo guardare un attimo le informazioni, fare il pronostico, oggi è difficile, magari vengo là. Pronostico no, però dico tue sensazioni, si deve puntare sulla Coppa? Assolutamente sì, dai, senza altre coppe dobbiamo provarci a tutti i costi, anche perché la rosa c'è e giochiamo solo una volta a settimana, quindi giusto provarci. Tra l'altro, mi perdono la mia ignoranza in merito, ma credo che anche giovedì ci sia, dopo i 90 minuti, si va direttamente ai rigori, quindi. Quella era la formula per ottimizzare i consumi. I consumi di calorie dei giocatori. Esatto. Quindi comunque è una cosa da non sottovalutare anche questa, perché la Lazio ha perso. E quindi. La Fiorentina Inter che comincia adesso, come finirà? Ma lì la Fiorentina sta bene, se ci esce un bel pareggio, un 1 non ci lamentiamo. Roma-Atalanta? Roma-Atalanta, se l'Atalanta va a asfaltare la Roma mi inizia a preoccupare seriamente. Speriamo che la Roma tiri fuori un po' di orgoglio, perché la classifica sennò la inguaia proprio. Simone, tu che ne pensi? Io penso che la Roma credo sia arrivato il momento di fare un piccolo passo di svolta, almeno un punto, anche perché Ranieri è un grande allenatore romano di Roma e quindi diciamo che finora la squadra sta reagendo, anche con Napoli ha fatto una bella partita, anche in Coppa ha fatto veramente un gran risultato 2-2 perché è su un campo molto difficile, soprattutto fatto con orgoglio, con forza più che con tecnica, quindi quello è importante, che lo spogliatoio vuole reagire e quindi mi aspetto che questa Atalanta prima o poi una perda, deve perdere. Non vinca. Io spero già, ma puntiamo in alto, puntiamo a 3 punti, quindi speriamo che perda completamente la partita. Fiorentina-Inter invece X fra poco. Fiorentina-Inter, io spero in un X, ma l'Inter anche lì non perde un colpo. Quindi sì, speriamo in un X, dai. Diciamo la giornata inizia da bene. Vittoria Napoli, sconfitta Lazio. Sì, assolutamente sì. Non poteva andare meglio. Chi hai visto più da vicino tu? Chi ti è piaciuto di più? Che l'hai visto molto da vicino? Lo Bokhtar. Poi? Scott McTominay. Quanto è alto? È altissimo, no? Il gol ti è piaciuto? Bellissimo era. Quanto finisce Lazio-Napoli giovedì? 2-1 per il Napoli. Fiducioso, speriamo. Grazie. Jerry, io saluto te, saluto tutti gli amici del parrigliero di Busto Arsizio. Ti aspettiamo presto a fare una mangiata, non sei venuto? Magari a Como Napoli, un Monzano. Dai, ci sta. Però Olivera. La compagnia tu se viene, dai. Ci vediamo a Monza, torniamo lì, a Busto. E hai visto Olivera? L'ho visto, ho salutato. Tranquillo, Sta sereno. diventando Fabio Cannavaro, praticamente. A livello difensivo, no? Lo vedo la battuta. Effettivamente con l'Uruguay ha fatto un partitone da centrale oltretutto, da 8 proprio in Paggiano l'ho letto, quindi vuol dire che continua pure con il Napoli. Sta crescendo, sì. In fase offensiva forse è leggermente in calo rispetto ai suoi standard. Però ragazzi, difensivamente è assurdo. Sì. Metodo Conte. Dobbiamo solo scoprire come si fanno i cross. Quando arriviamo a scoprire anche i cross, allora siamo veramente. Se dovesse fare il centrale sarebbe perfetto. No, dato che fa il terzino, però questo è un altro discorso. Jerry, ci vediamo presto. Presto, forza Napoli ragazzi. Grazie. Ciao Simone, grazie mille, ciao piccolo, forza Napoli. Ciao. Continuiamo intanto a
mostrare quelle che sono le immagini del... È uscito anche Guido Baldari, Marco, quindi credo che siano finite le dichiarazioni. C'è Buongiorno che ha parlato in conferenza stampa, vado a leggere le sue dichiarazioni. Per me è stata una giornata speciale, incontrare vecchi compagni, entrare nello stadio in cui ho giocato per molto tempo è stata una grande emozione. Abbiamo gestito bene la partita in possesso, potevamo fare anche meglio, ma è ciò su cui lavoriamo. Milinkovic-Savic, dopo la partita ho salutato tutti, anche staff e magazzinieri. Milinkovic ha giocato una bella partita, fortunatamente siamo riusciti lo stesso a segnargli. Gli ho fatto i complimenti, stanno lavorando. Che sentimento provo a vedere il Torino in crisi? Non parlo di cambi di proprietà, il bambino Buongiorno pensa che tifoso e giocatore non siano cose diverse, deve esserci massimo sostegno per dare il massimo. In un paio di occasioni i loro inserimenti potevano sorprenderci con le mezzali e il gioco delle punte. Rachmani, con lui ci troviamo bene, ci parliamo durante la partita tanto. Vedere Kvara, Politano tornare, così come Lukaku, i centrocampisti, per noi è fondamentale e ci aiutano. Difesa sui tiri da fuori, cerchiamo di difendere la porta, ovviamente concediamo qualcosa da fuori perché sono tiri meno pericolosi. Queste le parole di Buongiorno e noi andiamo in presa diretta con Marco Lombardi perché sta uscendo il pullman del Napoli. Marco. Verissimo, verissimo. Ciro stanno per usciranno in retromarcia e poi gireranno per andare verso di là. Vanno di là. Sì, esatto. Vanno sulla nostra sinistra. Ora Vittorio fanno retromarcia. Sì, sono saliti tutti sul bus. Ora vi mostreremo in presa diretta a chiudere proprio questa 2 giorni torinese dove vi abbiamo raccontato tutto. Dall'arrivo del Napoli in hotel a Leni ieri sera, sempre in diretta, poi oggi il prepartita con i fatti assurdi all'esterno del settore ospiti, poi il post partita con le emozioni dei tifosi azzurri, Zerbin, Simeone, Lukaku, che li abbiamo visti qui a pochi metri da noi. Adesso escono i 2 pullman, uno quello ufficiale, l'altro quello dedicato allo staff, ai membri dello staff, che saliranno qui in retromarcia, poi faranno manovra e andranno di qui direzione aeroporto Torino Caselle, dove a breve prenderanno, ora sono 18:16, dove credo fra 3/4 d'ora circa, 50 minuti, prenderanno l'aereo di ritorno verso Capodichino. Da lì poi serata libera, almeno questa per gli azzurri, e poi da domani ci si rituffa verso Lazio-Napoli, che è in programma giovedì alle ore 21. Noi saremo anche lì con Manuel Guardasole e Vittorio Bernardo. Manca pochissimo all'uscita dei bus che, ripetiamo, andranno in retromarcia. Abbiamo visto Simeone e Zerbin qui proprio dinanzi a noi, che erano molto felici, molto sorridenti con i loro parenti e amici. Abbiamo visto in lontananza Lukaku sul marciapiede. Mi metto anch'io, sì, adesso che esce mi metto anch'io, perché appunto fanno la manovra qui. Abbiamo visto, diciamo, Lukaku, Anghissà, Lobotka, tutti molto molto sorridenti. Ecco il primo pullman. Lo ricordiamo, Marco, il Napoli in pratica dal Covid ha scisso, diciamo, i 2 pullman. Da un lato c'è la squadra, lo staff, e dall'altro invece ci sono i dirigenti al seguito appunto della squadra stessa. Questo pullman qui bianco infatti è quello dove, per intenderci, ci sono i massaggiatori, c'è l'ufficio stampa, che viaggia su un pullman separato rispetto a quello appunto azzurro. Sì, esatto. Tra l'altro in questo momento, diciamo, c'è un po' un problema di manovra, perché non hanno rimosso l'ultima barriera, quindi c'è un po' di problema di manovra per uno dei 2 pullman del Napoli. Ecco qui, vedete, si lascia Torino con un po' di problematiche di viabilità. Diciamo che è stata una trasferta agevole. Azzurri. Non c'è stato un problema su nulla. Sì, esatto. E eccoli qui tutti i membri dello staff tecnico e non solo, comunicazione, marketing, tutti qui. Alle spalle c'è
lo stadio olimpico Grande Torino. Questo è il primo pullman e ora arriva l'altro, quello dei giocatori. L'anno scorso stavamo raccontando questo momento con una squadra che si apprestava ad andare in ritiro punitivo dopo il 3-0, dopo la sconfitta per 3-0 contro il Torino di Juric, Mazzocchi espulso, e invece oggi è tutt'altra situazione, ovviamente. Problemi anche qui sulla salita, ma comunque è normale perché è molto angusta questa manovra, va detto. E ora commentiamo la partenza degli azzurri direzione aeroporto di Caselle, dove poi partiranno in direzione Capodichino, e poi prego a Vittorio di mostrare il grande vetro, il parabrezza, appena ne avremo la possibilità. Bravo Vittorio, così possiamo vedere Antonio Conte in faccia, anche Giovanni Manna. Buon ritorno a casa, dicono ancora più dietro. Andiamo. Eccoli lì. Ecco il Napoli che lascia Torino. Abbiamo intravisto Antonio Conte, davanti poi c'è un membro della sicurezza, di solito accompagna De Laurentiis, adesso era seduto davanti nel pullman. E i due pullman lasciano quindi lo stadio di Torino, Marco, e penso che a questo punto abbiamo raccontato qualsiasi cosa. Sì, direi, Ciro, che non ti lascio neanche il tempo di un'altra domanda, perché qui da Torino è tutto, dove siamo in diretta dalle 12 di fatto di questa mattina, e voglio salutare e ringraziare Vittorio Bernardo, salutiamo anche gli altri amici qui presenti, voglio poi fare un grande saluto anche a Emanuele Bernardo dalla regia, e inoltre questa vittoria la dedichiamo a Carmine Donnarumma, che ci ha lasciato settimana scorsa, lui tifoso del Napoli, torinese, quindi Rivarolo Canavese, nato a Castellammare tra l'altro, e che purtroppo ci ha lasciato. Era chiamato number one da tutti i tifosi partenopei del Piemonte, e ci ha lasciato in ospedale ad Ivrea venerdì notte scorso. Questa vittoria è dedicata a lui, che diciamo starà seguendo dall'alto, speriamo, ci auguriamo, questo prosieguo di vita di tutti noi, e salutiamo la sua famiglia, abbracciamo tutti i suoi cari e tutti i tifosi azzurri sparsi nel mondo. Ciro, ti ringrazio, ci vediamo giovedì dall'Olimpico con Manuel Guardasoli e Vittorio Bernardo per la Coppa Italia. Buona serata a tutti e ovviamente buon proseguimento sul canale di Calcio 24. Ciao Marco, grazie a te, grazie ovviamente anche a Vittorio Bernardo. E noi con il pullman andato via dallo stadio di Torino siamo in chiusura, vi abbiamo raccontato tutto quello che c'era da sapere su questo match, ascoltato anche le dichiarazioni dei tesserati del Napoli. Il Napoli batte 1-0 il Torino, resta in testa alla classifica. Si guardano adesso i match, l'Inter che sta per cominciare alle 18:30 con la Fiorentina, poi ci sarà la Juventus, domani la Roma con appunto il suo match con l'Atalanta. Io ringrazio Marco Lombardi e ovviamente Vittorio Bernardo, ringrazio tutti quanti voi che ci avete seguito al canale 79 del Digitale Terrestre e sul nostro canale YouTube. Grazie ad Emanuele Bernardo in cabina di regia, non mi resta che salutarvi da parte di Ciro Novellino. Restate su Calcio Napoli 24, adesso ci sono le 2 edizioni dei TG. Ciao!